manca solo il posto. Allora io direi di iniziare. Manca solo un consigliere, se non ho fatto male i conti, che probabilmente arriverà. Intanto buonasera a tutti. Consiglio comunale con 10 punti all'ordine del giorno più qualche domanda di attualità e do subito la parola al segretario Spessotto per l'appello. Buonasera. Botteon Adriano. Carnelos Graziano. Costa Giuseppe. Darè Gian Antonio. Darcier Caterina. De Bastiani Alessandro. De Valier Fabio. Dus Marco. Fasan Bruno. Fiorin Fiorenza. Maset Giuseppe. Posocco Gianluca. Sant'Antonio Paolo. Saracino Matteo. Sonego Elisa. Tocchet Silvano. Presente. Tonon Roberto. Assente solo Costa. Allora a questo punto gli scrutatori, quindi 16 presenti in questo momento, gli scrutatori che individuerei in Dus, Darcier e Posocco se non hanno nulla in contrario, va bene? Sì, due cose tecniche: se quando i consiglieri lasciano l'aula fanno un cenno in modo da poter, certe volte si rischia di non accorgersi, e poi dal punto di vista tecnico i famosi 10 centimetri salvo insomma il tono della voce per fare in modo che le riprese audio risultino migliori, come ci è stato detto sono in effetti risultate le ultime volte. A questo punto io darei corso all'ordine del giorno. Ecco, ci sono pervenute 3 domande di attualità. La prima a firma del consigliere Graziano Carnelos nell'ordine, alla quale do la parola per l'illustrazione. Prego. Dunque, per l'illustrazione mi limiterò alla lettura per non tediare i colleghi. Chiedo scusa. Ecco qua. Il sottoscritto Graziano Carnelos, consigliere comunale del Comune di Vittorio Veneto, premesso che in data successiva alla notifica di convocazione del prossimo Consiglio Comunale previsto per l'11 giugno 2015, sulla stampa locale sono apparse alcune notizie con presunte dichiarazioni di consiglieri comunali in ordine alla spinosa controversia connessa all'attuazione e realizzazione delle opere necessarie per rendere fruibile Piazza Meschio, che tali notizie e presunte dichiarazioni appaiano contraddittorie e non chiare rispetto a precisi e dettagliati obblighi assunti nella Convenzione da parte della ditta Edilbì, che in tali notizie e dichiarazioni sembra di capire che il Comune dovrebbe assecondare i desiderata dell'impresa privata rispetto al perseguimento dell'interesse pubblico e al doveroso e cogente rispetto di obblighi contrattualmente assunti, che il dovere di un consigliere comunale e dell'organo esecutivo del Comune è quello di perseguire la tutela dell'interesse pubblico nell'assoluto rispetto della legalità, che tali notizie e dichiarazioni contengono malcelate e trasversali contestazioni a personale dipendente e dirigente dei servizi comunali competenti nella soggetta materia, che è un impegno ineludibile e prioritario ed essenziale perseguire nel rispetto della legalità e delle procedure amministrative previste dalla legge l'obiettivo politico programmatico di realizzare nel più breve tempo possibile le opere previste dal Piruea di Meschio, finalizzate a restituire alla comunità mescolina e alla collettività vittoriese Piazza Meschio funzionale, agibile e utilizzabile. Tutto ciò premesso, il sottoscritto consigliere presenta la seguente urgente domanda di attualità. Si chiede che il signor Sindaco illustri l'attuale stato dell'arte in ordine alla situazione di Piazza Meschio e si chiede altresì di illustrare al Consiglio Comunale e ai vittoriesi
l'iter procedimentale che la Giunta intende percorrere al fine di risolvere la situazione di Piazza Meschio, che, come è noto, non è imputabile a questa amministrazione, ma è un'onerosa e certamente non gradita eredità che ci è pervenuta dalla passata amministrazione. Ma come è altrettanto noto, nel diritto privato è possibile rinunciare all'eredità. Nel diritto pubblico, invece, un'amministrazione che subentra deve subentrare anche nelle eredità non piacevoli, con l'intento di trovare soluzioni legittime per l'interesse pubblico, consapevole peraltro che finora non è stato rinvenuto alcuno che abbia capacità di fare miracoli. Grazie. Grazie, consigliere Carnelos. Le risponde il sindaco Roberto Tonon. Grazie consigliere, buonasera a tutti. Colgo l'occasione della domanda di attualità formulata dal consigliere Carnelos per aggiornare il Consiglio Comunale e tutti i cittadini in merito alla situazione di Piazza Meschio. Il 16 aprile la Giunta Comunale, con delibera numero 71, prendendo atto che erano scaduti i tempi di validità del permesso di costruire, rilasciato lo scorso anno alla ditta Edilvi per il completamento della sistemazione superficiale della piazza, e nulla era stato fatto se non alcune campionature dei materiali sollecitate per mesi da Comune e Soprintendenza, ha deciso di riacquisire la disponibilità della piazza. Si tratta infatti di uno spazio pubblico sottratto per lunghissimo tempo alla collettività da parte di un soggetto privato che lo ha utilizzato in modo esclusivo da ormai 7 anni, compromettendone l'integrità per realizzarvi opere di suo esclusivo interesse. Con la stessa delibera è stato dato mandato al dirigente del competente servizio di adottare i necessari provvedimenti per raggiungere l'obiettivo assegnato. Il dirigente quindi ha interpellato il collaudatore delle opere di urbanizzazione del Piruea, ingegner Ugo Ganz, chiedendo una verifica della collaudabilità delle stesse. L'ingegner Ganz, che ha effettuato un sopralluogo il 21 maggio, ha riscontrato il 25 maggio che, testuali, le opere di urbanizzazione realizzate in Piazza Meschio dopo l'emissione del collaudo parziale del 6 agosto 2012 non sono collaudabili. Nello stesso tempo il dirigente ha informato la ditta Edelvi e la Zurich Insurance Company SRL delle determinazioni assunte dall'amministrazione comunale, chiedendo la disponibilità ad essere presenti il giorno 28 maggio ad un sopralluogo con un proprio tecnico di fiducia in Piazza Meschio al fine di verificare lo stato dei luoghi. A tale richiesta, come pure a quella che aveva fatto il collaudatore di essere presente il 21 maggio, Edilvi si è dichiarata impossibilitata a partecipare per impegni lavorativi precedentemente assunti e non prorogabili del signor Pavan, che con la stessa nota comunica la propria disponibilità per altre date. La compagnia assicuratrice invece il 25 maggio riscontra informando che procederà a depositare un ricorso introduttivo per effettuare un accertamento tecnico preventivo e per tale motivo invita a rimandare il sopralluogo. Dopo tale comunicazione dell'assicurazione e dopo la comunicazione del collaudatore circa la non collaudabilità delle opere, il 26 maggio Edilvi manda una nota al Comune manifestando, tra l'altro, la propria disponibilità, questa volta sì, a partecipare al sopralluogo del 28 maggio. Il giorno dopo, il 27 maggio, il dirigente risponde ad Edilvi che, vista la loro manifestata indisponibilità e la presa di posizione della compagnia assicuratrice, il sopralluogo è differito a data da destinarsi. Infine, il 29 maggio, l'ufficio legale informa la compagnia e la ditta Edilvi della disponibilità di condividere l'iniziativa di promuovere un accertamento tecnico preventivo, auspicando la celerità della procedura. Tutti gli atti che ho citato sono disponibili presso gli uffici comunali. Ma per evitare tutte le sgradevoli strumentalizzazioni fatte, da ultima quella che il Comune non ha partecipato al sopralluogo perché gli uffici erano impossibilitati, così appare dalla stampa, quando invece lo ha promosso e poi differito perché Edilvi aveva detto di non potervi partecipare e l'assicurazione stessa aveva chiesto di differirlo, ho chiesto agli uffici di verificare qualora non vi siano impedimenti per motivi di riservatezza, pubblicherò sul sito comunale tutta la corrispondenza che intercorre con Edilvi. Cittadini e portatori di interesse potranno così leggere direttamente la sostanza delle cose
e non essere informati da chi usa la carta stampata in modo strumentale, ledendo dignità di persone e di istituzioni. Da ultimo vi informo che l'udienza presso il Tribunale di Treviso è fissata per il giorno 25 giugno alle 8:45 e allora vede, avvocato Carnelos, che i tempi della giustizia alcune volte sono più veloci dei tempi delle imprese. Grazie. La ringrazio, Sindaco. Prego. Seconda domanda di attualità del consigliere Gianluca Posocco. Io naturalmente non le risponderò, credo le risponderà il sindaco, però sinceramente, con tutto il rispetto, io non so se viviamo nella stessa città, perché lei dice la stessa sorte di quello che la barbarie jihadista sta compiendo in Medio Oriente è toccata anche a Vittorio Veneto. A proposito del degrado artistico e culturale. Vabbè, non faccio altri commenti, però non lo so, direi che le parole vanno usate con una certa cautela. Prego, consigliere Posocco. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Allora, la mia domanda di attualità riguarda i lavori sull'alveo del fiume Meschio a San Giacomo di Veglia. Allora, premesso che il grado di una città che si definisce a vocazione turistica come Vittorio Veneto si misura soprattutto dalla cura del patrimonio storico, artistico e culturale in proprio possesso, credo che la stessa sorte di quello che le barbarie jihadista sta compiendo in Medio Oriente è toccata anche a Vittorio Veneto. I gruppi consigliari Lega Nord e Toni Darre Sindaco chiedono di essere messi a conoscenza di chi si è reso protagonista dell'abbattimento della colonna nel fiume Meschio, se esiste un parere tecnico al progetto con le prescrizioni di come deve essere eseguito l'intervento, se esistono le valutazioni di impatto ambientale, le valutazioni di rischi derivanti dalla presenza di residui bellici e le valutazioni sulla presenza di reperti archeologici. L'area interessata dai lavori in oggetto era direttamente caratterizzata dalla presenza di un probabile interessante elemento archeologico, una pietra miliare romana, ampiamente documentata nel libro Annali Vittoriesi, scritto da Gianfranco Pianca Spinadin, nelle pagine 288 e 289. C'è molta documentazione attendibile che afferma l'esistenza di un'antica via romana che attraversava Vittorio Veneto. Anche Venanzio Fortunato, nella De Vita Sancti Martiri, testimonia il passaggio di una importante via romana per il territorio vittoriese. La più antica ipotesi sulla via consolare, pubblicata nel 1789, apro parentesi, a un anno dalla sua morte, apparentemente appartenente al conte Aurelio Guarnieri Ottoni, prevedeva un tracciato che da Altino raggiungeva Oderzo e quindi Serravalle, andava a Belluno procedendo poi per Cesio Maggiore e Feltre. Il tracciato di questa via è ancora per certi aspetti un enigma. I maggiori impedimenti per poter stabilire con certezza l'intenario della Claudia Augusta sono dati dall'insufficienza delle prove archeologiche. Qui mi permetto di aprire una parentesi: c'è chi la fa passare da Treviso e arrivare a Feltre, chi la fa venire da Ponte della Priula, Falzè di Piave, Follina o Praderadego o San Boldo, e chi sostiene che passasse appunto per Vittorio Veneto. Viene da chiederci, la colonna spezzata può essere l'anello di congiunzione mancante per determinare il vero tracciato della Claudia Augusta Altinante? Riteniamo che l'amministrazione comunale abbia concesso con troppa superficialità le autorizzazioni a procedere nei lavori. Distruggere bellezza, storia, civiltà, cultura è un crimine che ferisce ognuno di noi, perché ci impoverisce. Vogliamo inoltre sapere se l'amministrazione intende attivarsi da subito per prelevare il pezzo di colonna giacente a terra e recuperare la parte ancora interrata, compreso il probabile basamento e bloccata da una colata di cemento. Grazie. Grazie consigliere. Credo che le risponderà il sindaco Roberto Tonon. Prima di rispondere alle domande che lei pone, riassumo i procedimenti che si sono susseguiti nel sito, visto che sono diversi. L'area è stata oggetto del piano di recupero ex Mulini Farina, approvato all'unanimità con deliberazione del Consiglio Comunale numero 12 il 9 marzo 2004.
Il PDR ha ottenuto in data 23 giugno 2003 parere preliminare favorevole del Genio Civile di Treviso in quanto l'intervento è realizzato in aderenza in prossimità di opere idrauliche. Il parere favorevole definitivo sul PDR è stato acquisito in data 16 febbraio 2004. Il piano di recupero ha ottenuto in data 21 gennaio 2004 anche il parere favorevole dell'ULSS. Il piano di recupero prevede le seguenti opere di urbanizzazione primaria: 360 m² di parcheggio pubblico e 1690 m² di verde ad uso pubblico all'interno dell'isola sul Meschio. E le seguenti opere di urbanizzazione secondaria da realizzare a scomputo dei relativi oneri: passerella pedonale affiancata al ponte storico sul Meschio, risanamento del ponte storico e asfaltatura del tratto di via Postumia prospiciente all'intervento. Il 1 aprile 2004 è stata sottoscritta tra il Comune di Vittorio Veneto e la ditta Victoria SRL la Convenzione urbanistica per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria. Il 3 marzo 2004 la ditta ha presentato istanza edilizia per la realizzazione opere di urbanizzazione primaria e secondaria in attuazione del PDR di iniziativa privata ex Mulini Farina. Il permesso di costruire gratuito per tale intervento è il numero 20 rilasciato il 21 gennaio 2005, accompagnato dall'autorizzazione paesaggistica rilasciata in data 27 luglio 2004, acquisita dalla Sovrintendenza ai sensi dell'articolo 159 del Decreto Legislativo 42/2004. I lavori in oggetto sono iniziati in data 7 febbraio 2005. In data 16 novembre 2007 la ditta Victoria ha presentato istanza edilizia per la variante numero 1 al PDC, numero 20 del 20 gennaio 2005, per interventi di urbanizzazione primaria e secondaria, consistente in modifiche dei materiali di finitura e dei percorsi pedonali. La variante è stata autorizzata con permesso di costruire gratuito numero 83 del 28 marzo 2008, accompagnato dall'autorizzazione paesaggistica rilasciata il 19 dicembre 2007 e acquisita dalla Sovrintendenza ai sensi del consueto articolo 159. In data 26 maggio 2008 è stato depositato al Comune il certificato di collaudo tecnico-amministrativo finale, a cura dell'architetto Alessandro Spina, delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, tra cui anche il percorso pedonale pubblico sospeso con passerella in ferro e legno sul canale di derivazione che fiancheggia il corpo di fabbrica del mulino. Il collaudo è stato approvato con determina dirigenziale numero 1026 del 10 giugno 2008. In merito alla costruzione ed esercizio di impianto idroelettrico con potenza inferiore a 100 kW lungo il fiume Meschio nei pressi dell'ex Mulino Farina, la relativa istanza è stata presentata in data 20 giugno 2013 dalla ditta Wells di Fabrocile Alessandro presso lo studio Bruno Basso. In data 10 luglio 2008, con decreto 243, il dirigente responsabile dell'unità periferica del Genio Civile di Treviso dava assenso alla ditta Victoria SRL con sede a Conegliano al rinnovo e subingresso della concessione di derivazione d'acqua dal fiume Meschio ad uso idroelettrico in località San Giacomo di Veglia, ex Mulino Farina, per moduli 28 con un salto di 2,50 m e una potenza nominale media di kW 68,83 con scadenza 31/12/2015. In data 18 ottobre 2013, presso il Comune di Vittorio Veneto si svolge la conferenza di servizi istruttoria per l'esame del progetto alla presenza di rappresentanti dell'unità di progetto del Genio Civile di Treviso, della provincia di Treviso Ufficio Pesca, di Veneto Agricoltura. In merito al progetto, la Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici con nota 26535 del 15 ottobre 2013 ha espresso parere favorevole all'esecuzione delle opere in quanto, trattandosi di recupero funzionale di manufatti esistenti, eccezione fatta per l'installazione di una nuova turbina, le stesse risultano compatibili con i valori tutelati e con l'interesse paesaggistico del sito in argomento. In data 10 aprile 2014, presso il Comune di Vittorio Veneto si svolge la conferenza di servizi decisoria alla presenza di rappresentanti dell'unità di progetto del Genio Civile di Treviso e di Veneto Agricoltura. Per questa seconda seduta della conferenza di servizi sono stati acquisiti anche i pareri della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici, inviata con parere protocollo 8311 del 9 aprile 2014, dell'Autorità di Bacino Fiumi Alto Adriatico del 9 aprile 2014 e dell'ARPAV, Servizio Sistemi Ambientali, sempre del 9 aprile 2014, e dell'Ufficio Pesca della provincia di Treviso. Il parere della Soprintendenza del 9 aprile 2014 riconferma il precedente parere del 15 ottobre 2013, precisando inoltre che
Le opere provvisorie funzionali al cantiere dovranno essere rimosse prima dell'attivazione dell'impianto, garantendo il completo ripristino dello stato preesistente. In data 15 maggio 2014 viene rilasciato il permesso di costruire gratuito numero 73 per la costruzione ed esercizio di impianto idroelettrico con potenza inferiore a 100 kW lungo il fiume Meschio nei pressi dell'ex mulino Farina. Il permesso di costruire è accompagnato dall'autorizzazione paesaggistica rilasciata in data 8 maggio 2014, previo parere favorevole della Soprintendenza ai sensi del consueto articolo 146 del decreto legislativo 42/2004. I lavori in oggetto sono iniziati in data 8 aprile 2015. In data 3 febbraio 2015 viene comunicato al Comune di Vittorio Veneto il subentro della ditta Wells Hydro SRL nella titolarità della pratica. Quindi i lavori in corso nell'area in questione sono tutti lavori assentiti dalla precedente amministrazione. In data 30 maggio 2015 viene inviata al Comune una segnalazione accompagnata da foto da parte di Lega Ambiente Vittoriese in merito ai lavori preliminari alla costruzione della microcentrale idroelettrica lungo il Meschio presso i mulini Farina. In seguito alla segnalazione, il 3 giugno 2015 viene eseguito nel cantiere in oggetto un sopralluogo congiunto da parte dell'ufficio edilizia privata e da parte della polizia locale, durante il quale vengono scattate foto dell'area del cantiere che ha riscontrato difformità rispetto alle opere previste nella cantierizzazione. Il medesimo giorno, il 3 giugno 2015, il dirigente dell'area politiche territoriali ha emesso un'ordinanza 132 per la sospensione dei lavori edilizi per la costruzione ed esercizio di impianto idroelettrico con potenza inferiore a 100 kW lungo il fiume Meschio nei pressi dell'ex mulino Farina. Con la ricostruzione dei titoli rilasciati credo di aver già risposto alle sue domande. Preciso solamente che dagli atti che ho avuto modo di verificare presso gli uffici comunali, la cosiddetta colonna, il giorno 23 giugno, giorno del sopralluogo effettuato, era ancora nella posizione originaria. Certamente inviterò gli uffici comunali ad approfondire la questione, ma da una prima indagine fatta pare che il reperto fosse stato in passato posto all'attenzione dell'archeologa dottoressa Possenti, che non pare avesse ravvisato l'interesse archeologico. Chiudo solo con una battuta: ritengo anch'io che distruggere bellezza, civiltà, storia, cultura sia un crimine. Anche usare il latino nella maniera in cui è stato usato nella sua domanda di attualità. Consigliere. Sì, la ringrazio signor Sindaco, il latino mi sono accorto di averlo usato male, infatti se vuole la copia col latino usato bene è scritto qua, quando si scrive un'interrogazione in un'ora, dopo aver letto le notizie su un quotidiano online la sera, si può anche sbagliare. Non sono soddisfatto della sua risposta. Perché? Lei forse non lo sa e magari glielo dico adesso. Quella presunta pietra miliare era stata segnalata più volte sia ai tecnici del comune competenti che anche altri enti come il magistrato delle acque. Mi spiace, a me sembra che si sia sottovalutato un po'. Nel dare il permesso di costruire, sottovalutato un po' questo fatto, la possibile presenza di un qualcosa che poteva giustificare appunto il passaggio di un'antica via, la Claudia Augusta, nel nostro territorio. Quindi secondo me le cose sono state fatte in maniera troppo superficiale e di questo mi dispiace, insomma. Grazie. La terza domanda di attualità, Antonella, mi chiede la parola velocemente la... Sì, io le confermo comunque che tutti Oliana. I permessi sono stati assentiti dalla precedente amministrazione. Ma guardi, a me non interessa la precedente o questa, quando c'è un discorso di principio, che ci sia una precedente o no, non interessa, il problema è un problema, amministrazione presente o precedente o quella del 1100 a.C. non mi interessa, lì c'era una probabile pietra miliare, ok, che è andata distrutta. Assessore Oliana. Allora, io ritengo come assessore alla cultura particolarmente offensiva la frase con cui
l'estensore di questa domanda d'attualità inizia. La stessa sorte di quello che la barbarie jihadista sta compiendo in Medio Oriente. Questo denota una mancanza di conoscenza di quello che sta capitando in Medio Oriente, dove vengono distrutti monumenti, opere d'arte, patrimonio dell'umanità. Qui stiamo parlando di una colonna o pseudotale rinvenuta nell'alveo di un fiume che verrà tenuta nella adeguata considerazione, perché voglio assicurarvi che tutti quanti noi siamo assolutamente concordi nell'idea che la nostra cultura va mantenuta. Quindi io pregherei, prima di scrivere affermazioni così pesanti, di cercare di capire qual è lo spirito che invece sta animando la nostra amministrazione e il nostro operato. Grazie. La parola al consigliere D'Arè, millimetrico. Sì, mi sembra che ha risposto che faranno tutti i passi necessari. Verrà trattata con la delicatezza di un bambino in culla. Ecco, con questa finale. Consigliere, stiamo andando fuori dei limiti. Consigliere Fasan, velocemente, la sua illustrazione. Prego, a lei la parola. Prego. Grazie. 10 centimetri. Vorrei prima fare una precisazione, no? Dopo 200 consigli comunali e 3.000 punti all'ordine del giorno, finalmente ho visto che l'amministrazione per la prima volta interroga se stessa. Il consigliere Carnelós fa una domanda al sindaco, no, e la cosa sarebbe anche risibile se Piazza Meschio non fosse una cosa molto seria. Io direi che più che una domanda d'attualità, quella è una comunicazione del sindaco, anzi pregherei il sindaco di informare il Consiglio Comunale tutte le volte che in Piazza Meschio ci sono delle novità. Basta così. Allora, domanda d'attualità, elezione, oggetto, elezioni, consiglio di quartiere. Da notizia di fonte giornalistica ci viene comunicato che l'amministrazione comunale ha ricevuto dalla Prefettura la risposta in relazione alla possibilità di tenere le elezioni dei consigli di quartiere in contemporanea alle elezioni regionali. Chiedo pertanto di sapere se e quando è arrivata questa comunicazione, il contenuto della stessa, quando sia stata fatta la richiesta e il contenuto della stessa. Grazie. Grazie. Parola al sindaco Tonon. Sì, trasformo quella che era una comunicazione prevista in risposta alla domanda di attualità, pur essendo abbondantemente scaduti i termini. Non prima di averle fatto notare che forse è stato distratto perché il consigliere Carnelós ha già interrogato l'amministrazione per il passato. Oggetto. Lettera della Prefettura, do lettura integrale. Elezione di consigli di quartiere, richiesta autorizzazione e abbinamento con consultazioni amministrative del 31 maggio 2015. Con riferimento alla nota numero 10.739 del 9/4/2015 di Codesto Comune, concernente l'oggetto, si comunica che il Dipartimento degli Affari Interni e Territoriali, Direzione Centrale di Servizi Elettorali, interpellato da questo ufficio, ha condiviso il parere favorevole di questa Prefettura all'abbinamento delle elezioni dei consigli di quartiere con quelle regionali, fondato sulla considerazione che il disposto dell'articolo 8,4 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 fa divieto di svolgimento di consultazione o referendum di esclusiva competenza locale, tra cui rientrano forme di partecipazione popolare all'amministrazione locale mediante strumenti elettivi come quelle prospettate da Codesto Comune, solo in coincidenza con operazioni di voto amministrativo per elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali. Ciò premesso, nulla osta all'accoglimento della richiesta di Codesto Comune, purché si adottino tutte le misure organizzative idonee ad evitare ogni interferenza
con lo svolgimento del voto per le elezioni regionali, anche eventualmente differenziando, ove possibile, l'ubicazione dei seggi destinati all'espressione del voto per il Consiglio di quartiere da quelli per le elezioni regionali. Essendo questa PEC giunta in data 25 maggio 2015, quindi meno di una settimana prima dello svolgimento delle elezioni regionali, era evidente che eravamo abbondantemente fuori tempo massimo per poter organizzare il tutto. Consigliere Fasan. La ringrazio per la risposta. Posso fare un'altra domanda? Vabbè, le farò al prossimo Consiglio Comunale. Volevo solo domandare... Aspetteremo le prossime regionali per soddisfazione o meno alla... Vabbè. Allora, punto numero 1 all'ordine del giorno, la parola al Sindaco per le comunicazioni. Grazie. Allora, nelle comunicazioni intendo rispondere alla richiesta di proposta di ordine del giorno pervenuta relativo ai morti, diciamo, condannati a morte italiani nel corso della Prima Guerra Mondiale. I circa 1000 militari italiani condannati a morte nel corso della Prima Guerra Mondiale per reati di diserzione e per i reati di servizio come lo sbandamento e i fatti di disobbedienza, ancorché collettiva, potranno essere riabilitati d'ufficio. Lo prevede una proposta di legge approvata dall'Aula della Camera con 331 sì, nessun contrario e un solo astenuto, e che ora sarà sottoposta al voto del Senato. In base al testo approvato dalla Camera il 21 maggio scorso, primo firmatario Giampaolo Scanu e relatore Giorgio Zanin, entrambi del Partito Democratico, il procuratore generale militare presso la Corte Militare d'Appello avrà l'obbligo di presentare le richieste di riabilitazione al Tribunale Militare di Sorveglianza entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge per i fucilati. Su istanza di parte sono restituiti l'onore militare e la dignità di vittime della guerra a quanti furono passati per le armi, addirittura senza processo, facendo anche ricorso alla pratica della decimazione o per esecuzione immediata e diretta da parte di superiori. Della riabilitazione verrà informato il comune di nascita dei militari. Il secondo articolo della proposta di legge prevede poi di affiggere in un'ala del Vittoriano in Roma una targa nella quale la Repubblica rende evidente la sua volontà di chiedere il perdono di questi caduti. In Italia la questione è già da tempo all'attenzione del Comitato Interministeriale per il Centenario della Prima Guerra Mondiale, che coordina gli eventi in programma presso la Presidenza del Consiglio, al quale si è aggiunto un comitato tecnico-scientifico di studio e ricerca sull'operato della giustizia militare durante la Grande Guerra. A tal proposito si segnala all'attenzione del Consiglio Comunale che l'amministrazione comunale, con lettera del 24 novembre 2015, ha contattato l'onorevole Arturo Parisi, ex Ministro della Difesa e Presidente del Comitato Tecnico Scientifico, voluto dal Ministro Roberta Pinotti ed insediato lo scorso 12 novembre 2014, con il compito di promuovere e coordinare iniziative di studio e di ricerca finalizzate alla ricostruzione e riflessione sul tema del fattore umano nella Grande Guerra. In particolare il Comitato è chiamato ad approfondire i valori, le motivazioni, le regole e i comportamenti che hanno caratterizzato e segnato il sacrificio e la disponibilità al combattimento dei militari nel corso del conflitto. La richiesta formulata all'onorevole Parisi in qualità di Presidente del Comitato predetto concerne la possibilità di svolgere a Vittorio Veneto presso il Museo della Battaglia un evento inerente alla tematica del processo di riabilitazione morale dei militari fucilati per reati di diserzione e per i reati in servizio durante la Grande Guerra. Grazie. È una comunicazione. No, direi... Io ho comunicato che quanto già previsto è già oggetto di legge. Nessun problema. Bene, punto numero 2. Sì, scusa. Per la seconda comunicazione passo la parola all'assessore Napol. Grazie. Buonasera a tutti. Come saprete, con un provvedimento di giunta recentissimo, il mercoledì mattina, è stata approvata una
sostanziale revisione della struttura organizzativa del Comune, con una redistribuzione degli uffici e conseguentemente ci saranno i provvedimenti poi operativi che andranno via via definiti. Ecco, questo era uno dei principali obiettivi che ci eravamo posti come amministrazione fin dall'insediamento, che già allora da una così sommaria verifica avevamo riscontrato parecchie criticità all'interno della macchina organizzativa del Comune. Tanto è vero che dall'autunno scorso il dottor Spessotto ha emanato una decina di direttive tendenti a uniformare l'azione e le metodologie, le procedure, in modo da avere, come dire, una risposta più efficace e più veloce alle varie problematiche, sia di ordine amministrativo interno che anche di rapporto con i cittadini. In più le recenti disposizioni di legge che hanno di fatto bloccato qualsiasi azione nella direzione di assunzioni ci impone di intervenire con particolare urgenza, in quanto pensionamenti in corso ci impongono di agire proprio per evitare la possibile interruzione di taluni servizi. L'obiettivo finale comunque di questo provvedimento, che è, come dire, viene attuato in via sperimentale e sarà attentamente monitorato nel tempo per verificarne l'efficacia ed eventualmente la opportunità di taluni correzioni, è il miglioramento dei servizi ai cittadini e la valorizzazione delle risorse umane a disposizione del Comune. Grazie. Punto numero 2 all'ordine del giorno. Programma triennale opere pubbliche 2015-2017 ed elenco annuale 2015, prima variazione. Approvazione. Do la parola per la presentazione all'assessore Alessandro Turchetto. Sì, grazie Presidente. Allora vado a illustrare brevemente questa prima variazione del programma delle opere pubbliche e dell'elenco annuale 2015 opere pubbliche, variazione che deriva principalmente da due fatti, e cioè dal fatto che la Regione Veneto ha comunicato l'esito e le graduatorie quindi relative a due bandi che riguardavano l'efficientamento energetico e la riqualificazione energetica degli edifici pubblici, bandi ai quali l'amministrazione comunale aveva partecipato inoltrando appunto 4 progetti che facevano parte sia dell'elenco annuale 2015 e sia del programma triennale di opere pubbliche. E il secondo fatto importante è quello che deriva dal riconoscimento di un finanziamento per la sistemazione delle frane sempre da parte della Regione. Quindi diciamo che c'è una nuova liquidità in entrata e alcuni progetti che non sono stati invece cofinanziati dalla Regione. Quindi in conseguenza di ciò abbiamo introdotto 2 nuovi progetti e stralciato dalla programmazione invece 3 progetti che riguardano appunto la riqualificazione energetica, e il terzo punto è il ridimensionamento di un progetto di efficientamento energetico dell'impianto di illuminazione pubblica che rimane all'interno dell'elenco annuale 2015 ma viene ridotto di importo. Andando quindi nel dettaglio, i progetti che sono stati introdotti sono il primo è Da Vidor a Vittorio Veneto, le testimonianze monumentali della Grande Guerra, e il secondo si intitola Ulteriori interventi di riordino, riqualificazione e messa in sicurezza della viabilità urbana via Grazioli. Quindi il primo progetto Da Vidor a Vittorio Veneto riguarda la riqualificazione di appunto alcuni siti monumentali
che riguardano la Grande Guerra e il restauro quindi dei monumenti e lapidi commemorative, monumenti e lapidi e siti che si trovano in 16 comuni appartenenti alla vecchia comunità montana delle Prealpi Trevigiane, e per un totale di 65 siti, di cui 20 nel comune, che si trovano nel comune di Vittorio Veneto. Quindi è un progetto, un lavoro che vede il comune di Vittorio Veneto capofila, stazione appaltante, e che riceverà quindi un finanziamento da parte un finanziamento europeo per il tramite della Regione, e oltre a un cofinanziamento dei vari comuni che partecipano a questo progetto per la loro quota parte, e che vedrà appunto 65 siti distribuiti su 16 comuni restaurati e ristrutturati. L'importo complessivo di questo progetto ammonta a 510.000 euro. L'altro progetto che abbiamo inserito nell'elenco annuale 2015 appunto sono gli ulteriori interventi di riordino, riqualificazione e messa in sicurezza della viabilità urbana, e si tratta del percorso ciclopedonale di via Grazioli, quello che va dalla rotatoria di via Grazioli fino sostanzialmente all'incrocio con via Spagnol. Quindi si tratta di eseguire una porzione di terreno che oggi è occupato da proprietà private, appunto una pista ciclopedonale dimensionata per poter garantire la sicurezza in questo passaggio, in questo tratto di strada che ha visto tra l'altro in passato alcuni incidenti particolarmente gravi. Per quanto riguarda invece lo stralcio dalla programmazione delle opere che, come ho detto prima, non hanno ricevuto il cofinanziamento regionale, allora per quanto riguarda il 2015 è stato stralciato l'intervento di riqualificazione energetica della sede municipale. Per quanto riguarda invece la programmazione 2016 sono stati stralciati la riqualificazione energetica dell'impianto natatorio e la riqualificazione energetica dell'ufficio del Palazzo delle Poste, mentre, come dicevo prima, per il 2015 è stato ridimensionato in termini di importo lavori l'intervento di efficienza e risparmio energetico sull'impianto di illuminazione pubblica, che è stato portato a 560.000 euro. Grazie. Grazie per l'illustrazione. Apro il dibattito. Devo considerare che non c'è nessun intervento, invece chiede la parola il consigliere Fasan. Solamente per puntualizzare, giusto per ravvivare un po' la... Sì, no, è stato che noia, eh? Vabbè. Io direi che dopo qualche mese di aver presentato il piano opere pubbliche già sia la prima variazione, che in tono minore, perché da 1.560.000 euro di finanziamento, di cui 1 milione di finanziamento regionale sul risparmio energetico, che non abbiamo preso il finanziamento, sono rimasti solamente i soldi dell'amministrazione comunale. Io direi però, vorrei puntare l'attenzione sul progetto da Vidoro a Vittorio Veneto, le testimonianze monumentali della Grande Guerra. Non è stato detto abbastanza, messo in risalto, che è un finanziamento della comunità montana, della tanto vituperata qui dentro comunità montana, che 2 consiglieri di maggioranza hanno dato le dimissioni perché non faceva niente, hanno portato un finanziamento che complessivamente è di 510.000 euro. Si è dimenticato dire che il finanziamento è anche il 75%, mi sembra, no? Cioè è una bella cifra. E il Comune di Vittorio Veneto farà sicuramente la parte del leone, come dice lei, perché ha ben 20 interventi sul territorio vittoriese. Di tutto questo bisogna rendere merito sicuramente
segretario della Comunità Montana Lorenzo Traina, che qui ha lasciato tanti rimpianti, direi così, sia da una parte che dall'altra, ecco, che è riuscito in extremis, perché la Comunità Montana, come si sa, è stata chiusa il 30 dicembre dello scorso anno in attesa che venga instaurata l'Unione dei Comuni Montani, è riuscito a prendere questo finanziamento, che mi sembra sia l'unico finanziamento regionale che noi abbiamo nel piano opere pubbliche. Infatti, dall'occhio dell'ex assessore del Comune di Vittorio Veneto, che tanto si era impegnato per i finanziamenti regionali per integrare le nostre risorse, quello che brilla di più è la mancanza assoluta di finanziamenti regionali e europei. Basta così, tutto il resto sì, può andare bene. Grazie. Grazie. Si è prenotato il consigliere Sant'Antonio, a lei la parola. Sì, volevo fare solamente degli appunti sulla questione del metodo, su come vengono approntati i programmi triennali delle opere pubbliche. Io sono andato a pescarmi i vecchi consigli comunali e i 3 programmi opere pubbliche che sono stati fatti nel corso di questi mesi. Nel giro di 6-7 mesi ho visto che in buona sostanza si sono sfilate delle cose e se ne sono aggiunte delle altre molto, voglio dire, velocemente. Allora, la questione di metodo è questa, che bisognerebbe secondo me adottare anche quando si fa programmazione, che ci sono poche cose da fare e quelle si fanno. Non è che fare un piano di programma triennale, bisogna fare un piano marchettaro, nel senso che mettere dentro di tutto e di più. Talvolta anche questo tutto e di più legato a degli eventi aleatori, cioè gli eventi che hanno probabilità di succedere uguale a 0, mi insegna la matematica, che sono eventi che non avverranno mai. Allora, ad esempio, nel primo piano c'erano citate l'adeguamento della scuola da Ponte e la riqualificazione di Piazza Ceneda. Queste sono sparite. Nel secondo piano, quindi questo è il primo piano di settembre, nel secondo piano fatto a marzo sono sparite e ne sono entrate delle altre, appunto legate anche per esempio al piano alienazioni, tant'è vero che ebbi a dire a suo tempo che era un piano virtuale, perché legato a degli eventi aleatori. Cioè sarebbe bene mettere di fianco a queste colonne che un normale cittadino potrebbe prendersi per vedere quello che è stato realizzato o meno, una colonna che dicesse le probabilità con cui questi eventi possono avvenire, perché se un evento, vedi le alienazioni, è un evento con probabilità uguale a 0 di questo periodo di congiuntura economica, allora a quel punto io, che sono un amministratore, che sono un pianificatore, faccio a meno di metterlo, così perlomeno ci sono poche cose, ma quelle che realmente faccio. Poi volevo un attimo porre il focus su una cosa che mi sta particolarmente a cuore, ovvero la scuola dell'infanzia di Carpesica, in cui secondo me la strada che si è intrapresa è una strada anacronistica, nel senso che con qualche soldo in più, dal mio punto di vista, e con tecnologie più moderne, si poteva fare, o si potrebbe fare, perché a quanto mi consta siamo ancora in fase di progettazione, quindi c'è tutto il tempo per poterla fare, una scuola con tecnologie più moderne, con spazi studiati meglio, con possibilità di risparmi energetici molto più spinti rispetto che usare tecnologie antiche, vedi Cazzuola e Malta, e quindi mi aspettavo che anche da persone con un certo grado di cultura in questi tipi di ambiti ci fossero fatte delle proposte un po' più innovative e moderne, anche perché non è che si va in questo caso, dal mio punto di vista, a distruggere del territorio. La scuola potrebbe essere abbattuta,
totalmente, non si perde nulla dal punto di vista storico e potrebbe essere fatta una scuola molto più interessante da tutti i punti di vista spendendo qualche lira in più. Grazie. Grazie consigliere. La parola al consigliere Carnellos. Sì, dunque consigliere Sant'Antonio, collega Sant'Antonio, a dire la verità le devo confessare che ci sono degli errori in quello che lei ha detto, probabilmente dovuto al fatto che lei è un po' novellino e quindi è perdonato tutto sommato. Poi siamo anche in periodo di scrutini e quindi lei sa c'è la sospensione di giudizio, quindi non è proprio una bocciatura, le do vegna, vedremo se pian pianino potrà recuperare questo debito formativo. Va detto anche una cosa, agli studenti prima di acquisire il debito dovrà studiare un po' prima, perché è un peccato, come si può dire, commettere platealmente questi errori. E le dico perché lei dice, 1, non bisogna mettere nei programmi di opere pubbliche opere, e lei dice che matematicamente si saprà che non avranno il finanziamento. Io non lo so se lei faccia la Cassandra, non so se abbia la palla di vetro, quindi non so come si possa sapere ex ante cosa verrà finanziato e cosa no. E questo è il caso degli impianti di illuminazione, degli interventi di illuminazione che sono oggetto di una modifica delle opere pubbliche. Fra l'altro tenga presente che proprio per dar più forza a determinati progetti per avere il finanziamento, lei sa, la nostra è una repubblica di carte e quindi la prima cosa che ti chiedono è: ce l'hai nel programma delle opere pubbliche? Perché se non ce l'hai, sa, gli zelanti funzionari cosa dicono? Ah, domanda inammissibile. Tanto sono tanti che chiedono, se si trova qualche dato formale per cassarla, vanno a nozze. È ovvio che quindi a quel bando, per poter partecipare, c'è la necessità di metterlo dentro. Che fosse utile se arrivava il finanziamento a farlo, credo lei stesso sia d'accordo, non erano, come si può dire, cose inutili. E del resto, vede, questo trova immediatamente la cartina al tornasole in quello che è invece il progetto che abbiamo introdotto oggi nel programma della opera pubbliche, quello della ex comunità montana, perché è indubbio, se lei ci pensa, siamo obbligati per fortuna e contenti di dover fare la variazione delle opere pubbliche, perché era una cosa che ci è venuta dopo e credo che concorderà con me dicendo che è giusto metterlo dentro. Non credo mi dirà no, non possiamo metterlo, non mettiamolo, perché nella programmazione che abbiamo fatto a marzo o a settembre scorso non c'era, quindi sta roba non si deve fare. Bene, ci mancherebbe altro. E questo vale per quei progetti di cui si chiede il finanziamento. L'ulteriore errore che lei ha fatto vale invece con quei 2 accenni che ha fatto sul programma delle opere pubbliche che prevedeva la da ponte e quell'altra cosa. Qui le dico che dal punto di vista dell'iter procedimentale amministrativo, la legge, per noi consiglieri comunali, per la giunta, prevede una cosa, che quando l'opera pubblica prevista è finanziata e è appaltata, non c'è più nessuna necessità che compaia nel programma delle opere pubbliche. E come lei sa, per la da ponte questo iter procedimentale è finito e quindi ecco perché non c'è, perché è un lavoro già portato a casa. E questo per quanto riguarda le sue osservazioni. Volevo anch'io mettere qualcosa su quello che diceva
Fasan, il collega Fasan, perché quella è una bella sorpresa. Cioè, in questo periodo, in questo momento storico in cui davvero, come si può dire, il ricordo del 15-18 ci fa davvero sentire davvero italiani, finalmente credo che se qualcuno aveva messo nel cassetto il vessillo tricolore con questa ricorrenza velocemente apre il cassetto e lo tira fuori. Vedere che le amministrazioni, 16, tutte quelle della ex comunità montana, fanno memoria. E guardate che stolte sono quelle amministrazioni, stolti saremmo noi se non facessimo memoria del passato. E lì io ho avuto, perché mi ha incuriosito, vedere quei cippi che verranno messi a posto. Ed è stato bello constatare come ogni borgo, ogni frazione, ogni località a quei tempi, pensando appunto alla memoria, ha voluto ricordare. E molti sono appunto in stato di abbandono, quindi ben venga questo progetto. E così l'ho detto in commissione, lo ripeto, questa sera finisce l'ultima cosa. Mi piacerebbe che, così curiosando fra i vari cippi, ho visto che forse quella è una località più sperduta, talvolta dimenticata, e che quindi non vale neanche dal punto di vista elettorale. A Fais, non sapevo neanche, e non l'avevo mai notata, c'è il cippo che ricorda gli eroi provenienti da quel borgo, che ho visto che sono attaccati, nella fotografia non me lo ricordo visivamente, della ex scuola. E pensate che bello, questo lo dico all'amministrazione, se quando inizieremo i lavori cominciassimo così proprio simbolicamente da quel luogo sperduto, e questo per dare il segnale dell'attenzione dell'amministrazione. E ovviamente tutte quelle di Felice ne sono dappertutto, in Valle Pisina ho visto ce ne sono, non so se ce n'è una a Formenia, ma è bellissimo vedere come i nostri avi, a ricordo di quella inutile strage, hanno voluto ricordare chi per l'ultima guerra del Risorgimento, io la definisco, hanno perso la vita per tutti noi. Grazie. Grazie consigliere, mi sembra un'ottima idea quest'ultima sua proposta. La parola al consigliere Dus, prego. C'era stato un problema col microfono. E quindi? Cedo la parola al consigliere. Chiedo scusa. Grazie, buonasera. Allora intanto sì, per rispondere all'idea del consigliere Sant'Antonio, devo dire che da consigliere di minoranza un'osservazione simile l'avevamo portata anche noi. Effettivamente potrebbe essere un'idea, sicuramente non dare una probabilità, perché non si può dare una probabilità alle alienazioni, però forse si potrebbe ordinare il piano opere in modo che magari in cima vengono messe quelli con finanziamento proprio, che hanno più probabilità, e magari sotto quelli con bando pubblico, e in fondo quelli delle alienazioni, in modo da avere una visualizzazione un po' più concreta di quelle che siano le probabilità, come lei suggeriva. Detto questo, quindi c'è assoluta appoggio, pieno appoggio da parte del Partito Democratico a questa variazione del piano opere pubbliche. In particolare con soddisfazione vediamo il finanziamento della riqualificazione e messa in sicurezza della viabilità urbana per via Grazioli. Sappiamo che la messa in sicurezza della viabilità sta a cuore al sindaco e all'assessore Turchetto. A tal proposito segnalo una serie di interventi minori che penso noi tutti consiglieri, sicuramente di maggioranza, credo anche di opposizione,
riceviamo dai cittadini, ovvero anche se ovviamente non fa parte del piano opere pubbliche, ovvero la necessità di dare una rispolverata alla segnaletica stradale. So che è nei programmi dell'amministrazione, sicuramente abbiamo diverse sollecitazioni dei cittadini perché vi sia un'accelerazione al processo di messa a punto della segnaletica stradale, quindi le linee delle strade, la visualizzazione dei cartelli stradali. Sicuramente quindi sollecitiamo la Giunta e l'assessore di riferimento in questo tipo di operazione. Grazie. Grazie consigliere. La parola al consigliere Sant'Antonio per il secondo intervento. Una battuta. Sì, prego. Sì. Ringrazio simpaticamente il collega Carnelos di avermi rimandato a settembre e accetto anche la battuta. Ringrazio comunque anche il consigliere Botteon invece di avermi riabilitato un pochettino, il che significa che il tema, visto che l'avete trattato anche voi in maggioranza, non era proprio fuori luogo. Detto questo, chiederei se qualcuno mi dice dello stato a questo punto dell'opera della scuola da ponte, e se la scuola invece di Carpesica è rimasta all'interno dei finanziamenti, significa che non è stata ancora portata a casa il finanziamento, no? Immagino. Ecco, allora c'è tutto il tempo quindi per rivedere il progetto e per rivederla in termini più innovativi dal mio punto di vista, considerando le osservazioni che ho fatto poc'anzi in Consiglio. Grazie. Grazie consigliere. La parola al consigliere Fasan, prego. Grazie Presidente. Diciamo che con l'ultima parte del suo intervento il consigliere Carnelos si è salvato dalla mia reprimenda. Il professore non può rimandare a settembre il neo consigliere comunale che sta qui per imparare e ha tante ragioni. Io direi che quando abbiamo votato il piano opere pubbliche queste osservazioni le avevo fatte allora, che era un piano troppo che dipendeva da tanti fattori, e il consigliere Costa mi ha detto ma questo qui sembra un consigliere di primo pelo, ma infatti mi hanno dato ragione, vero Costa? Mi hanno dato ragione, hai visto. Un'ultima cosa. Volevo dire che visto che c'è questa variazione di piano opere pubbliche e anche assestamento di bilancio, 2 soldi per la manutenzione del territorio e per lo sfalcio non sarebbero male, visto che dai Porta Cadore in su non si è visto nessuno tagliare l'erba che raggiunge il 1,5 metri di altezza dove piove di più, sino da 70 centimetri in su. È un vero schifo, specialmente lungo la statale, per non parlare di tutte le aree, anche i cimiteri non sono messi bene. Ma io capisco le difficoltà, perché ci sono stato anch'io dalla vostra parte, però 2 soldi in più non farebbero male per fare delle schede ad hoc. Ti ringrazio. Grazie consigliere Fasano. Credo che l'assessore Turchetto le risponderà. Prego. Sì, allora rispondo brevemente. Dunque, spero, mi è stato detto dal consigliere Fasan che non è stato messo in risalto il ruolo della comunità montana. Mi dispiace se è così, chiedo scusa, in effetti è stato un ruolo non sufficientemente, vabbè, comunque allora lo ribadiamo adesso, è stato un ruolo davvero molto importante. Quello da Vidora a Vittorio Veneto è un progetto interessante, molto interessante per le finalità turistiche, di recupero dei luoghi, recupero della memoria, e per il fatto che è anche un progetto d'area e quindi ha tanti valori in sé, contiene tanti valori in sé, quindi sicuramente il ruolo che ha svolto la comunità montana, quale soggetto aggregatore a suo tempo, è stato un ruolo molto importante. Oggi questo ruolo lo svolge il Comune di Vittorio Veneto, quindi diamo atto che l'essere capofila comporta anche oneri da questo punto di vista, perché dobbiamo fare la stazione appaltante, mandare avanti i progetti,
fare gli appalti, seguire i lavori ed è quindi un onere notevole che noi ci assumiamo, però comunque molto volentieri perché il progetto è sicuramente valido. Non risponde al vero invece l'affermazione secondo la quale questo sia l'unico finanziamento regionale che noi riceviamo. Questo è proprio del tutto non vero, assolutamente non vero. Finanziamenti regionali ce li abbiamo sul progetto relativo alla riqualificazione di Parco Papadopoli, che ha vinto un finanziamento, un bando regionale, un finanziamento regionale. Quanto riguarda la scuola Crispi, che gode di un finanziamento regionale, per il progetto relativo a Palazzo Todesco, che gode anche questo di un finanziamento regionale, e da ultimo, come ho comunicato prima, abbiamo ricevuto questo finanziamento per quanto riguarda le frane, è una notizia recente, e quindi questa liquidità che noi abbiamo acquisito la possiamo utilizzare, avendo già anticipato una parte dei soldi, la possiamo utilizzare per nuovi progetti che abbiamo inserito. Quindi in realtà il nostro elenco annuale delle opere pubbliche si arricchisce con questo passaggio, con questa variazione. E quindi non è vero che non ci sono finanziamenti regionali, anzi ce ne sono parecchi. Al consigliere Sant'Antonio invece dico che anche appunto da parte sua, ma è già stato sottolineato dal consigliere Carnelos, ci sono delle inesattezze, delle cose non vere, cioè la da Ponte faceva parte dell'elenco annuale 2014, è chiaro che non c'è nel 2015, si tratta di un'altra annualità, per cui per forza di cose tutti i lavori che stanno nell'annualità 2014 non stanno in quella 2015, per cui lei non la trova per questo motivo, ma è un'opera che sta andando avanti, ovviamente, è già finanziata e sta andando avanti. Poche cose lei dice, ma mi sembra appunto con questa variazione le opere pubbliche aumentiamo di una opera pubblica l'elenco annuale 2015, che è quello che va in attuazione, per cui passiamo a aumentiamo di uno, quindi passiamo a 10 opere che vengono fatte, vengono eseguite. Io ricordo che l'ultimo elenco annuale licenziato dalla giunta precedente prevedeva 4 opere, quindi noi ne facciamo 10 e l'ultimo elenco risalente alla prima metà del 2014 prevedeva nell'elenco annuale 4 opere, quindi non mi sembra che siano poche le opere, francamente. Virtuale? No, lo è sempre meno virtuale, come dissi a suo tempo a marzo. Era un piano nel quale avevamo intanto introdotto come finanziamento le alienazioni e intanto portavamo avanti alcune progettualità, oltre ai fondi propri, perché una gran parte dei progetti erano comunque già finanziati da fondi propri. Con l'arrivo di questa nuova liquidità invece abbiamo sostituito quelle che erano i finanziamenti con le alienazioni con vera e propria liquidità, con fondi propri dell'ente, per cui il piano oggi è ha una fattibilità molto maggiore di quanto non avesse all'inizio a marzo, che già era molto elevata. La scuola di Carpesica sì, non è oggetto di variazione del piano, quindi non è strettamente oggetto di questo punto dell'ordine del giorno. Lei chiede delucidazioni su questo intervento, la scuola di Carpesica, e anche mi pare sulla da Ponte. Allora io mi riservo di rispondere dopo, perché su questi due interventi c'è una interpellanza da parte del consigliere Fasan, che chiede esattamente la stessa cosa, quindi andrò a rispondere dopo, se lei è d'accordo, insomma. Sì. Ecco, al consigliere Carnelos confermo che c'è anche la lapide commemorativa di Fais, e quindi si potrebbe anche proprio iniziare da lì come elemento simbolico. Ovviamente l'interlocutore sarà l'impresa che vince, e quindi avrà una certa libertà di organizzare il cantiere, per così dire, però potrebbe essere una indicazione che diamo. Se fosse fattibile sarebbe sicuramente un bel intervento. Il consigliere Botteon giustamente dice che sarebbe bene mettere in coda i progetti
che hanno un minor grado di fattibilità. In effetti è quello che abbiamo fatto. Se lui guarda l'elenco, i progetti di riqualificazione energetica, che sapevamo essere un po' sub iudice, diciamo, di una decisione regionale, erano gli ultimi due posti sia nell'elenco 15 che nell'elenco annualità 2016. Quindi abbiamo fatto esattamente quello che lui ci chiede oggi di fare. Per quanto riguarda la segnaletica stradale, è in corso già un intervento, forse vi sarete accorti, per un importo di 20.000 euro. Ovviamente non sarà un intervento conclusivo, ma appunto ci stiamo muovendo in questa direzione e credo che sia una segnalazione opportuna quella che lei ha fatto. Grazie. Grazie. Non vedo altri interventi. Se non ci sono dichiarazioni di voto, ecco, gli interventi sono arrivati. Però il primo è di Fasan. Lei ha già fatto il suo secondo. Dichiarazione di voto. Chiedo scusa. Allora, dichiarazione di voto, consigliere Fasan, prego. Mi asterrò in questa votazione perché non posso votare contro sicuramente nel progetto della comunità montana. Volevo ricordare solo all'assessore Turchetto, che ha fatto qui un rapido conto, che senza i 560.000 euro, 510.000 euro della comunità montana, il nostro piano opere pubbliche primo anno è di circa 2.600.000, di cui spannometricamente meno di 300.000 di finanziamento regionale, su un 10% di finanziamenti regionali su un piano di opere pubbliche sono niente, perché io non prendevo nemmeno in conto i finanziamenti al di sotto del 60% quando ero assessore. Io le ringrazio, comunque mi asterrò. Consigliere. No, lei si è prenotato, Costa, certo, però vedo nell'ordine prima il consigliere Posocco. Le do subito la parola dopo il consigliere Posocco. Prego. Sì, grazie Presidente. Solo un'osservazione da un punto di vista concettuale riguardo alle osservazioni giuste che secondo me ha fatto il consigliere Sant'Antonio. Riguardo alla scuola di Carpesi, che ha fatto un gran lavoro proponendo un progetto alternativo, con un concetto alternativo e innovativo soprattutto. Nei prossimi anni, nei piani opere pubbliche, inviterei la maggioranza a considerare questo. Nel senso, vale la pena recuperare edifici che non hanno nessuna valenza storica, recuperarli, come prendo le parole del consigliere Sant'Antonio, con la malta e la cazzola, al posto di invece di prendere la decisione forte di abbattere questi edifici e sostituirli, ricostruirli con edifici con nuova tecnologia, innovativi, a norma, con gli spazi giusti. Cioè, questa è una riflessione che mi permetto di dare alla maggioranza negli anni a futuro, insomma, perché secondo me questo è il futuro ed è giusto prendere queste decisioni. La parola al consigliere Costa. Sì, grazie. Non voglio assumere le difese di quanto ha detto l'assessore Turchetto circa i finanziamenti, però mi pare che il ragionamento del consigliere Fasan sia un po' fuori quota, nel senso che non è corretto nemmeno matematicamente o statisticamente rapportare i progetti, le progettualità, i finanziamenti regionali riferiti a un comune, raffrontandoli o rapportandoli con quelli riferiti a 17 comuni, da Vidor a Vittorio Veneto. Questo tanto per ricondurre le cose nel giusto binario, come nemmeno ritengo, serenamente lo dico, corretto il nuovo peana di ringraziamento al dottor Traina per aver portato a casa quel finanziamento, per cui allora dovremmo dire al Presidente della Comunità Montana che si faccia da parte subito, per cui dovremmo quindi ringraziare subito il dottor Spessotto, il segretario, e dire al sindaco o agli uffici che vadano a farsi 4 passi ogni tanto. Ecco, per cui i politici, cioè non uffici, i politici, la giunta può andare a farsi 4 passi, basta il segretario, come di là bastava Traina, tutto qua. Quindi cerchiamo di ricondurre le cose nel giusto binario,
se no altrimenti i politici, oppure sì, non mi ci metto io, ma i politici che gestiscono cosa ci stanno a fare. Basta i tecnici, grazie. Grazie. Consigliere Carnelos. Sì, due flash su quanto affermato dal collega Fasan e dal collega Posocco. Bruno, dici pochi soldi della Regione. A dir la verità credo che tu sappia come... Sì, d'accordo, no, ma in realtà tu sai benissimo come la carenza finanziaria anche della Regione non sia così abbondante da poter esaudire tutte le domande che vengono dai comuni. Speriamo che dal tuo auspicio, vedremo, metteremo alla prova questa nostra terra che, così lo dico simpaticamente perché l'ho letta nei giornali, che è diventata Zayaland, vorrà dire che grazie anche a voi, al vostro intervento, potremmo avere più interventi finanziari possibili da parte della Regione, visto che questo è quanto è l'auspicio del consigliere Fasan. Credo sarà tutte le volte a fianco dei progetti che il Comune di Vittorio Veneto presenterà alla Regione e casomai proprio anche in maniera sintetica informeremo e i vittoriesi verranno a sapere quali sono stati finanziari, quanti soldi la Regione ci ha dato. Per quanto riguarda invece l'osservazione di... Consigliere, no, tanto per chiarire, consigliere, siccome io avevo già aperto le dichiarazioni di voto... Era il secondo intervento? Sì, però avevo già aperto le dichiarazioni di voto. La pregherei di concludere, perché io non le tolgo sicuramente la parola. No, pregherei solo di concludere. una cosa, certo. In astratto, collega Posocco, puoi avere ragione, se non che c'è anche da considerare che la moderna urbanistica ci dice che è molto più opportuno il recupero dell'esistente, il recupero delle cubature esistenti, piuttosto che farne di altre. E su questo le dico, provi a pensare quanti contenitori purtroppo vuoti ha la nostra città, e molti di questi contenitori vuoti sono nati proprio perché si è detto, beh, lasciamolo qua, questo non lo, facciamo nuovo da un'altra parte, e lo dico anche intendendo contenitori pubblici. Ecco, finisco, ho finito, quindi c'è anche l'altra faccia della medaglia. Grazie. La parola al consigliere Saracino. No, io vorrei soltanto richiamare al rispetto del regolamento, cioè queste dichiarazioni di voto parlano in capogruppo, perché sennò facciamo un po' di confusione. Grazie. Quella del consigliere Carnelos avrà capito che non era una dichiarazione di voto. Ma si è aperto la dichiarazione di voto. Ok, allora ci siamo chiariti, decido io, se permette. Almeno dica se è favorevole o no. Ok. Se no facciamo un po' di confusione. Grazie, molto gentile. La parola al consigliere Darè, prego. No, solo per, così ho sentito un po' il dibattito, ma mi pare che la Regione abbia dei bandi, quindi dei criteri, quindi dei punteggi, cioè non è che uno è bianco, gli danno, insomma cerchiamo di capirci, quantomeno anche per chi ci vede da casa, che i bandi hanno dei criteri con dei punteggi, con un finanziamento a scalare che poi viene ripreso successivamente, quindi è giusto che l'amministrazione faccia tutte le domande presso la Regione, perché non costano niente, e soprattutto capire, perché il criterio dice che si può finanziare una sola volta per un intervento della stessa scuola o dell'edificio, e quindi cerchiamo di capire, perché magari se il comune di Vittorio Veneto perde un bando è colpa degli uffici, no, è assolutamente un criterio e una classifica. Grazie consigliere. Altre dichiarazioni di voto da parte del capigruppo? Vedo Sant'Antonio. Sì, però Posocco, allora una volta chiarito questo, allora... Sì, ma ha schiacciato dopo, faccia un intervento di 20 secondi e allora andiamo per ordine. Collega Carnelos, Okay. una puntualizzazione, io non intendo costruire nuovo
da un'altra parte, abbattere il vecchio che non ha nessun valore storico e ricostruire con le nuove tecnologie. Questo è il mio concetto. Io non voglio risponderle, consigliere Posocco, però mi permetto di dirle che con le tecnologie di adesso che riguardano il recupero, e veramente ci sono tecnologie all'avanguardia che portano edifici esistenti allo stesso livello, se non superiore, di quelli nuovi, dal punto di vista antisismico, dal punto di vista del risparmio energetico, eccetera. Nell'ordine il consigliere Sant'Antonio. Io approfitto per, visto che abbiamo parlato di edifici, non è proprio corretto quello che dice il Presidente, ribadisco quello che ha detto il consigliere Posocco, che ricostruire non significa deturpare territorio, ma nello stesso punto, e poi la grossa incognita del ristrutturare sono i costi, cosa che invece non si ha con le tecnologie del legno e le case con le biotecnologie. Ecco, tra l'altro sarebbe un ottimo punto di partenza per far ripartire l'economia in Italia, questo. La dichiarazione di voto è che io mi asterrò, come ho fatto la volta scorsa, per quanto riguarda il programma delle opere pubbliche. Grazie. Grazie. Dichiarazione di voto del consigliere Masetta. Sì, io utilizzo la dichiarazione di voto solo per supportare quanto detto dal collega Saracino e invitarla ulteriormente, Presidente, a seguire il regolamento. Lei mi sembrava inizialmente dico un anno fa, molto ligio al regolamento, anzi lo è stato per qualche mese, però queste ultime sedute di Consiglio Comunale sembrano più un gioco di mercato. Ho visto che vengono fatte delle omelie anche spesso qua, più così una riunione in luogo sacro, ammesso che in luogo sacro si possa fare quanto stiamo facendo. Quindi la invito caldamente a seguire il regolamento. Nel momento in cui lei apre le dichiarazioni di voto, sono deputati a parlare i capigruppo. E lei lo sa bene, Presidente, solo i capigruppo. Quindi lei, oltre a invitarla, le chiedo formalmente, d'ora in avanti, di seguire il regolamento in questo senso. Grazie. Raccolgo la sua sollecitazione, cercherò di fare del mio meglio, anche se comunque il regolamento mi dà la possibilità di dare la parola ai consiglieri per brevi e piccoli chiarimenti. Sì, comunque, scusi Presidente, avrà la mia parola, che cercherò di essere più rigoroso su questo punto. Perché l'espressione fare del mio meglio non va bene. Lei qua il Presidente è la massima autorità di questo consesso, quindi non deve fare del suo meglio, ma deve semplicemente applicare il regolamento. Adesso non prendiamo, fare del mio meglio significa fare nel modo migliore, che ritengo migliore possibile. La ringrazio. A questo punto chiedo scusa Presidente, ma ho il microfono che questa sera non vuol saperne di prenotare e quindi mi tocca intervenire. Non mi funziona. No, ma adesso lei... non mi funziona la prenotazione e quindi se vuole alzo la mano quando prenoto. No, addirittura la prenotazione non passa neanche per la tastiera, diventa subito attiva. Esatto, è sempre stato così stasera. A questo punto dica pure. Grazie. Allora, da capogruppo, visto che questa sera per l'ultima volta sono il capogruppo del Partito Democratico di Vittorio Veneto, ribadisco il voto favorevole del Partito Democratico e voglio una piccola precisazione sull'osservazione del consigliere Posocco. È precisa volontà politica del centro-sinistra del Partito Democratico, dove è possibile e dove non è palesemente inconveniente ristrutturare, anche per motivi di identità. E sicuramente in passato, se avessimo governato noi, amministrato noi, alcuni nuovi edifici non sarebbero sorti e si sarebbero ristrutturati edifici vecchi, tra virgolette, che sarebbero rimodernati e sarebbero diventati nuovi e avremmo qualche contenitore in meno in città. Grazie. Allora passiamo all'approvazione della delibera. Programma triennale opere pubbliche 2015-2017 ed elenco annuale 2015. Prima variazione. Approvazione.
dando per letta la delibera, metto in votazione l'approvazione della delibera. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Allora 12 favorevoli e 5 astenuti, gli scrutatori mi confermano, quindi la delibera è approvata. Metto in votazione l'immediata eseguibilità. Favorevoli? Contrari? Astenuti? 12 voti favorevoli e 5 astensioni, per cui è approvata l'immediata eseguibilità. Passiamo al punto 3 all'ordine del giorno, prima variazione di bilancio di previsione 2015 al bilancio pluriennale 2015-2017 e applicazione parziale dell'avanzo di amministrazione esercizio 2014. La parola all'assessore Napoli per l'illustrazione. Prego. Dopo i vari passaggi che si sono succeduti, ricordo che noi abbiamo approvato il bilancio, per fortuna abbiamo approvato il bilancio di previsione il 26 marzo 2015 e successivamente il 30/4 2015 è stato approvato il rendiconto dell'esercizio 2014, il quale ha evidenziato un avanzo di amministrazione pari a 596.760 euro, così suddivisi: fondi vincolati per le motivazioni che erano state a suo tempo in sede di bilancio già di approvazione del rendiconto già evidenziate, fondi vincolati per 479.300, fondi non vincolati e quindi disponibili 117.460. Successivamente una deliberazione di giunta comunale numero 83, sempre in data 30/4, è stato approvato il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi ai sensi dell'articolo 3,7 decreto correttivo integrato dal decreto legislativo 118/211 e conseguente variazione di bilancio 2015-2017. Ecco, a tal proposito diciamo che questi fondi che si rendono disponibili da questa azione di pulizia dei residui, anche di carattere storico quasi, saranno disponibili col bilancio del prossimo anno, perché si sono evidenziati nel bilancio nell'annualità 2015. Quindi questa variazione interviene su una serie di ambiti. Il primo è quello dell'utilizzo del parziale dell'avanzo di amministrazione con destinazione di 110.000 euro a parziale copertura del costo per l'acquisto di una nuova spazzatrice, perché evidentemente le strutture, le attrezzature, i mezzi che abbiamo a disposizione sono ormai obsoleti e questa spazzatrice che abbiamo oggi, che serve a fare un lavoro importante per la città, spesso e volentieri si rompe e ormai non è neanche, ormai sono i costi di manutenzione e di riparazione che sono insostenibili. Quindi sia pure a fronte di un impegno importante, perché mi pare il costo totale sia di 150.000 euro, però la scelta è obbligata in questo caso, perché non possiamo più procedere nella situazione attuale. Terremo probabilmente la macchina vecchia come riserva per interventi particolari. Poi ovviamente la variazione di bilancio anche qua segue l'andamento del programma opere pubbliche, nel senso che ormai sono finiti i tempi nei quali il bilancio veniva approvato ed era come una pietra miliare che sta lì ferma immobile per dei secoli dei secoli. Il bilancio, anche per evenienze di carattere esterno all'amministrazione comunale, sia finanziamenti in ingresso o mancati finanziamenti che non si verificano, o per interventi di carattere legislativo nazionale, quindi il bilancio stesso richiede una gestione più flessibile. Come ricordava prima il collega Turchetto, il discorso del piano opere pubbliche e delle opere inserite
va anche in questa direzione, nel senso che oggi, anzi probabilmente sempre più, sarà giocoforza necessità di attingere a possibilità di finanziamento regionale su bandi. Allora voi sapete che l'emanazione di bandi avviene con tempi molto ristretti, che per partecipare al bando bisogna che ci siano che si verifichino determinate adempimenti, che siano stati, come dire, rispettati determinati passaggi, quali avere una progettazione, sia pure preliminare, e che queste opere, questi interventi siano inseriti nei documenti programmatici. Ovviamente questa è una scommessa che si fa, ma però se non la si fa, come dire, si perde già in partenza. Poi può capitare che un bando che sia andato non a buon fine venga ripescato successivamente e quindi possa avere un finanziamento in tutto o in parte. Quindi, voglio dire, nulla è perduto, però noi siamo obbligati a tenere, diciamo così, il bilancio sempre allineato con le evidenze contabili che sono, come dire, certe e verificate. Ecco, nel bilancio, in questa variazione di bilancio, noi purtroppo dobbiamo registrare 175.000 euro in meno di trasferimenti statali dalla voce Fondo di solidarietà comunale, e questo purtroppo è un ulteriore elemento di segnale circa la difficoltà come dire, finanziaria che sta vivendo, come dire, in questi anni il nostro Paese. Poi ci sono tutta una serie di voci come dire, in entrata e in uscita, che sono determinate da alcune scelte, poi di reinvestimento di risorse aggiuntive che si sono manifestate, tipo l'intervento su via Grazioli e su altri interventi di carattere minore. Quindi si tratta di un documento che, come dire, aggiorna e allinea la situazione contabile del nostro bilancio alla realtà come dire, effettiva e verificata. Su questo è stato acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori in data 22 maggio 2015 e quindi io vi fermo qui e vi ringrazio. Bene, grazie. Assessore Napoli, apro il dibattito agli interventi. Ecco, consigliere Botteon, vede, lei non ha bisogno di prenotazione, è subito online. Grazie. Allora, una sola puntualizzazione. In questa variazione di bilancio vi è una spesa molto sgradevole, ovvero 30.000 euro delle spese condominiali immobili comunali. Pra San Marco, costituzione fondo di riserva per mancato pagamento spese inquilino del condominio. Allora, è una cosa che purtroppo in città si sta verificando in diversi condomini, e cioè che i condomini siano chiamati a pagare le spese degli appartamenti, spese condominiali degli appartamenti dove fallisce il proprietario dell'appartamento o il costruttore, Morosi, sì, grazie della correzione, e sono chiamati a ripianare, quindi a pagare le spese condominiali anche per chi non le paga. Le situazioni sono numerose, sono sparse nel territorio comunale. Perché? Perché vi sono diverse aziende che o sono fallite o stanno per fallire, aziende che sono aziende soprattutto di edilizia in particolare, e aziende con le quali il Comune ha lavorato parecchio e che hanno comportato perdite per il Comune di Vittorio Veneto. Parlo della Cerfim, per la quale il Comune di Vittorio Veneto ha rimesso una cifra, oddio non la ricordo, mi pare 600-700.000 euro, se non di più, ok, molto sbagliata per difetto,
e ora stiamo andando in un'altra situazione simile per un'altra impresa edile. Allora, non è che si possono dare responsabilità politiche precise, però se per un cittadino è difficile stare attenti, comparare un appartamento che è difficile valutare la probabilità che si verifichi una situazione di questo genere, per un comune dovrebbe esserlo meno. Per un comune che lavora con certe imprese, che sa la situazione magari debitoria di queste imprese nei confronti del comune, come è stato per la Cerfim, ci dovrebbe essere un livello di precauzione decisamente superiore nel trattare con queste imprese, nell'assumersi certi rischi. Qui andiamo a pagare 30.000 euro, io penso 30.000 euro il comune, ma per lo stesso stabile c'è una quota anche di altri enti pubblici e quindi la spesa per il cittadino è superiore e non è destinata a fermarsi, è destinata a continuare negli anni. E penso agli altri enti pubblici, ad esempio il Cesana Malanotti, che con certe imprese hanno dei rapporti non proprio di entità scarsa, tutt'altro, e per i quali quindi ci sono delle responsabilità. Cesana Malanotti, ricordo, ha un consiglio di amministrazione nel quale vi è solamente la Lega Nord ed è una situazione che continua in maniera, secondo me, assolutamente incredibile, che sarebbe ora che la stessa Lega Nord intervenisse, perché noi non possiamo fare altro che chiedere, però per motivi di trasparenza, che ci fosse un qualche avvicendamento nel consiglio di amministrazione, che si potesse controllare quello che sta accadendo, sarebbe doveroso. Grazie. Grazie consigliere. Si è prenotato il consigliere Fasan. Sì, non c'è molto da dire su questo punto all'ordine del giorno. Sono d'accordo con il consigliere Botteon sul condominio per San Marco, su tutto quello che ha detto. Volevo dire, qui 150.000 euro della spazzatrice li ho visti passare almeno per 7 anni nel nostro piano opere pubbliche. Purtroppo non è andato a buon fine un bando che una ditta ha ricorso e da 7 anni deve essere sostituita. Una piccola domanda che vorrei fare: mi ricordo che all'inizio dell'amministrazione Tonon aveva rifiutato la spazzatrice della Comunità Montana. Posso sbagliare? Tanne ricredersi dopo qualche mese sì, all'inizio non aveva, siccome la Comunità Montana aveva dato a Samno la spazzatrice per i comuni che avevano quello servizio da parte della Comunità Montana, il Comune Vittorio si era negato. Poi dopo 3-4 mesi ha visto che non ce la faceva, ha ripreso l'uso della spazzatrice della Comunità Montana. Come si vede, si può anche sbagliare, ma però è importante. Volevo però fare un piccolo sollecito all'assessore Napoli, che nella prossima variazione di bilancio di aumentare un po' i soldi per la manutenzione del territorio, perché un comune di Vittorio Veneto con 300 km di strade e con quel po' di Tasi, IMU e tutti i soldi che diamo per i servizi indivisibili, non è possibile che dalle mie parti e anche tante altre parti del comune di Vittorio non ci sia stata una manutenzione stradale incredibile. Io non vorrei dire che quando eravamo noi si stava anche meglio, però l'erba così alta non l'ho mai vista, capito? Allora, se facciamo una piccola scheda, no? Anche perché la gente non pagava la Tasi prima, adesso paga anche la Tasi, avrà diritto che la cura del territorio sia più affinata, diciamo così. La ringrazio. Grazie consigliere. La parola al consigliere Saracino.
Sì, una domanda specifica. Vedo su questa variazione una variazione negativa di 175.000 euro sul fondo di solidarietà comunale. Vorrei sapere che servizi andiamo un po' a ridurre in questo caso, giusto per capire un po' meglio. La ringrazio. Grazie. Poi le risponderà magari chi di competenza. Consigliere Carnellos, prego. Sì. Volevo fare una breve riflessione riallacciandomi a quanto affermato dal consigliere Botteon, perché effettivamente ci sono quei 30.000 e altri appunto connessi a casi simili che ci fanno riflettere un po', nel senso che c'è stato un periodo nel passato in cui si è in maniera direi maniacale parlato della necessità assoluta del coinvolgimento pubblico-privato. Sembrava l'araba fenice, sembrava la bacchetta magica per risolvere tutti i problemi. Io sono sempre stato notevolmente cauto, anzi per essere e per non usare eufemismi, mi diceva tu sei lo statalista del gruppo, tu vuoi che faccia sempre lo Stato, che faccia il comune. Sì, vero, lo è, e i fatti avvenuti dopo mi danno ragione. Purtroppo, quando c'è troppa commistione, dal punto di vista contrattuale intendo naturalmente, fra ciò che deve fare il privato a favore del pubblico, guarda caso, chissà perché, moltissime volte a consuntivo salta fuori che l'ente pubblico ci rimette. E fra l'altro questo perché non è che fosse a caso quella incentivazione al pubblico privato, questo celebrare, perché in realtà anche i pubblici amministratori che l'hanno fatto perché questo era l'onda. Io mi ricordo, il consigliere Botteon ha parlato di Cerfin, io mi ricordo all'epoca, addirittura c'era un giornaletto periodico, Il Centro, me lo ricordo ancora, distribuito gratuitamente dappertutto, che incentivava e che celebrava come assolutamente necessario che gli amministratori lo facessero. E lì c'erano gli applausi e la folla, talvolta. Il sonno della ragione genera mostri. La folla talvolta applaude perché gli si dà pane e circo e applaude. Ed è vero che in quei momenti è difficile per gli amministratori, anche quelli che di scienza e conoscenza riterrebbero di fare diversamente, c'è questo vortice. Ma allora adesso, visto che ricominciamo da capo come situazione, nel senso che credo che tutti si siano accorti di quanto insidioso sia il pubblico-privato e aleggia in questo mio discorso. Pensate che pubblico-privato c'è anche a Piazza Meschio, che se invece il privato avesse fatto il privato, il pubblico, probabilmente questa situazione non ci sarebbe. Ma dico, per il futuro, a prescindere dai colori dei consiglieri di questo Consiglio Comunale, che siano bianchi, rossi, celesti o rosa pallidi, io credo che dovremmo fare una coesione nel pensare che deve tornare centrale l'intervento del pubblico. Non è una bestemmia, non è una bestemmia. E sono convinto che questo porterebbe, fra 10 anni, 20 anni, ad avere meno 30.000 per spese condominiali. Grazie. Grazie consigliere. La parola al consigliere Darè. Prego. Ma io replico sempre al consigliere Carnellos. Lei mi stimola, mi ispira, mi turba, cioè... No, lei ha ragione quando dice che
diciamo, il pubblico privato, cioè la compensazione tra l'opera pubblica e la compensazione privata è sicuramente stata, la parte pubblica sicuramente è stata quella più danneggiata, o quantomeno i patti sono venuti a meno. Però c'è una normativa nazionale che ha costretto le amministrazioni, lei è stato sindaco, quindi probabilmente ha subito anche lei ha subito e ha portato avanti questo pubblico e privato, perché era l'unica cosa che poteva creare un qualcosa, qualche risorsa per, diciamo, la comunità. È chiaro che la crisi economica e soprattutto, diciamo, questa crisi che ha coinvolto il settore dell'edilizia, dell'urbanistica, chiaramente, diciamo, non ci sono più adesso contrattazioni pubblico-private, sono finite per morte naturale, però dobbiamo capire che le difficoltà che hanno le amministrazioni nel gestire, diciamo, il patrimonio pubblico, per gestire il quotidiano, sono veramente delle difficoltà enormi. Quindi lei ha ragione in parte e le condivido che effettivamente gli accordi pubblico-privati magari sono stati più privati, meno pubblico, però era l'unica cosa che si poteva fare. È chiaro che rimangono delle anomalie, ci sono queste cose, però è il mercato, è forse il segno del tempo che vede tutti in crisi e a maggior ragione anche la parte pubblica. Grazie consigliere. Questa sera avete visto una busta sul vostro tavolo. Do la parola all'assessore Denardi che mi ha chiesto la parola per una brevissima comunicazione. Sì, chiedo scusa ai consiglieri per un mero errore, prima è saltata la comunicazione questa comunicazione. Tutti i consiglieri e gli assessori hanno ricevuto questa sera l'invito che, insomma, volevo estendere anche al pubblico che è presente in sala e chi ci vede attraverso i mezzi di comunicazione. Il 26 giugno a mezzogiorno presso il municipio ci sarà l'inaugurazione del centro antiviolenza, che è stato promosso dal Comune di Vittorio Veneto insieme all'US 7 e alla conferenza dei sindaci dell'US 7 e in particolare al tavolo contro la violenza domestica e lo stalking della conferenza dei sindaci. È un momento importante penso per tutta la collettività vittoriese, non solo per il Comune di Vittorio Veneto e per tutti i comuni dell'US 7 e anche per tutta la provincia di Treviso, perché è il primo centro antiviolenza della provincia di Treviso. Che sarà appunto aperto 5 giorni la settimana come previsto dal bando regionale al quale abbiamo partecipato e che ci ha visto vincitori. L'importanza di questo centro antiviolenza, insomma, penso che sia comprensibile a tutti e quindi non credo di dover spendere parole al riguardo. Dico solo quelli che saranno un po' le funzioni principali di questo centro: curare e promuovere la cultura del rispetto e con l'obiettivo principale primario di prevenire il fenomeno, offrire accoglienza, ascolto sia psicologico sia legale alle donne vittime di violenza e attivare poi percorsi di formazione continua anche per gli operatori. Per cui è ovviamente con grande gioia che l'amministrazione invita tutti quanti, ribadisco, all'inaugurazione prevista per il 26 giugno a mezzogiorno in municipio, insomma, alla quale spero saremo in tanti anche per rappresentare con la nostra presenza la nostra partecipazione alla lotta contro la violenza sulle donne. Grazie, scusate ancora dell'interruzione, prego, continuiamo il dibattito. Non ci sono altre. Consigliere De Bastiani, prego. Sì, io ritorno sul discorso dei 30.000 delle spese condominiali di immobili del Pra San Marco. L'ho già detto altre volte, ma lo ribadisco, che il fatto di dover pagare queste spese è frutto di un cambiamento del contratto iniziale che il Comune aveva con Abaco.
contratto iniziale che stava sul bando di gara, che prevedeva che le spese condominiali di quell'immobile dovevano essere tutte a carico del gestore. La gara l'ha vinta Abaco e quindi Abaco doveva essere titolare di quelle spese. Quindi la variazione è sicuramente, a mio avviso, illegittima. Quindi mi farò promotore, prima con i colleghi del mio partito, per verificare meglio la situazione e poi farci promotori di una delibera che verifichi e che eventualmente riporti quel contratto che, ripeto, a mio avviso è illegittimo, allo stato iniziale. Grazie consigliere De Bastiani. Diamo il giro del secondo intervento, quindi. Secondo intervento, consigliere Fasan, prego. A dire il vero è il mio primo intervento su questo argomento. Alle 21:50 lei ha fatto il primo intervento. Su questo argomento? Sì, mi sono segnato. Hai ragione. Allora io gradirei che il segretario Spessotto spiegasse a me, che non ho capito niente sicuramente, e a De Bastiani, che ha capito tutto, chi deve pagare queste spese di condominio. A mio parere Abaco deve pagare le spese condominiali per quanto riguarda la quota parte della parte del comune di Vittorio Veneto. Le spese condominiali di tutto il condominio invece verranno addebitate dal padrone di casa, cioè il comune di Vittorio Veneto, a mio parere. Mi corregga per favore se sbaglio. Bene, non vedo altri interventi, quindi se siete d'accordo io passerei alle dichiarazioni di voto. Prima delle dichiarazioni di voto, naturalmente, le risposte degli assessori competenti. Eccoci qua. Certo. Allora, sì, diciamo che il tema diciamo, è di natura strettamente tecnica e quindi non è molto stimolante per quanto riguarda i contenuti del dibattito, però ci consente comunque di fare delle osservazioni di merito, un po' di analisi del passato e forse un po' di prospettiva. Collega Fasan mi dice che avevano tentato anche loro per 7 anni di acquistare questa macchina. Noi probabilmente ci riusciamo al primo colpo perché usiamo una quota sostanziale dell'avanzo di amministrazione. Vuol dire che insomma siamo stati più bravi noi, cosa vuoi? Ecco. Più soldi per manutenzioni, anche questo è un nostro auspicio, stiamo facendo sicuramente il massimo di quello che è possibile in questo momento. Ricordo che in bilancio quest'anno ci sono 100.000 euro destinati per il taglio dell'erba, che nei precedenti non c'erano, tanto è vero che le spese venivano pagate una tantum senza una definizione precisa in bilancio di una voce. Quindi noi quest'anno abbiamo inserito questa somma che è, secondo me, è una somma importante, perché 100.000 euro è bene che i cittadini lo sappiano, nel senso che 100.000 euro sono investiti per tagliare erba, è una cosa importante l'erba perché è il decoro, però è una cifra importante. Abbiamo costruito un capitolato con il gruppo che si occupa di questa incombenza e un contratto triennale, quindi abbiamo strutturato questo tipo di servizio in maniera più attenta, più precisa, più puntuale, con una definizione anche temporale che consente anche a questo gruppo di fare degli investimenti sulle macchine necessarie per fare questi interventi, quindi l'auspicio è quello che il servizio venga svolto sempre in maniera più utile e efficace per quanto riguarda
così, insomma, il decoro della città. È vero che paghiamo la Tasi, no? Però voglio dire, la Tasi, come tutti sanno, va a coprire mancati trasferimenti dallo Stato che in precedenza c'erano. Come voi avete goduto per un po' di anni del lato positivo, no? Del lato positivo dello swap dei derivati. Adesso a noi ci tocca the dark side of the moon, come si dice, no? Quindi, e questo è un problemino che affronteremo dal prossimo anno. Il consigliere Saracino citava il discorso del taglio sul fondo di solidarietà, poi su questo interverrà la dottoressa Costalonga, così per inquadrare il tema. Non è che abbiamo tagliato, probabilmente se avessimo avuto questi soldi magari avremmo fatto qualcosa in più. Quello che è previsto a bilancio e diciamo così la gestione corrente dei servizi in generale mantengono le previsioni. Questa cosa va a deprimento di eventuali interventi in più, il classico per esempio più soldi per le manutenzioni che chiedeva il consigliere Fasan, che io non posso che concordare, ma ecco, i numeri sono numeri. Poi c'è il discorso un po' diciamo spinoso e fastidioso, se vogliamo, di questo accantonamento a riserva delle spese condominiali non pagate da un condomino nel parcheggio del Piaf San Marco. Questa è una situazione difficile che ha diverse sfaccettature e quindi insomma è una questione abbastanza delicata che andrà secondo me opportunamente verificata, eccetera. Per il momento la situazione è questa. L'assemblea dei condomini ha determinato e approvato un riparto di finanziamento di questo fondo in funzione dei millesimi di proprietà. Naturalmente poi l'assemblea ha dato mandato all'amministratore di procedere nei confronti dell'inquilino moroso, però come tutti sapete queste questioni sono abbastanza fastidiose e anche, come dire, forse anche lunghe in termini di risoluzione. Un'ultima cosa, no? Noi usciamo da una fase da prima metà anni 2000 in poi, dove così a livello statale invece di affrontare le questioni per quelle che erano nella loro essenza, cioè che siamo un paese che abbiamo dei problemi di equilibrio di finanza, si sono inventate delle cose, cioè abbiamo nascosto la polvere sotto il tappeto. Poi improvvisamente il tappeto è volato via e ci siamo riempiti di polvere, quindi abbiamo avuto la finanza creativa, le cartolarizzazioni, i derivati e via cantando, ma la realtà è che se non ci sono risorse, non ci sono risorse, non possiamo fare i magheggi, perché poi i magheggi ci portano nella situazione di adesso che stiamo, come dire, raschiando il fondo del barile e siamo in estrema difficoltà. L'auspicio è quello che tutti quanti ragioniamo nei termini che le cose si devono fare con la dovuta serietà, col dovuto equilibrio, senza, come dire, raccontare le balle che poi alla fine vengono sempre purtroppo scoperte e alla fine i cittadini sono chiamati a pagare comunque. Ecco, questa è purtroppo la situazione. Ecco, io darei la parola alla dottoressa Costalonga per così un breve inquadramento della questione del Fondo di solidarietà comunale. Grazie. Sì, buonasera a tutti. Allora, il Fondo di solidarietà un po' più vicino, dottoressa. Si sente? Bene. Allora, il Fondo di solidarietà è un contenitore che è alimentato con parte del gettito IMU, che è di competenza, diciamo, di ogni comune, che viene poi ripartito tra i vari comuni, con delle modalità che vengono fissate con un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. È stato introdotto dalla legge di stabilità del 2013 che ha sostituito un vecchio fondo sperimentale di riequilibrio che era previsto dal decreto sul federalismo fiscale.
La finalità di questo fondo è sostanzialmente di eliminare o comunque di limitare le disuguaglianze che ci possono essere tra i comuni più ricchi e i comuni più poveri. Quindi sostanzialmente è un importo che viene distribuito ai vari comuni. Ovviamente quando abbiamo costruito il bilancio siamo andati sul sito della finanza locale per vedere qual era praticamente l'importo destinato al comune di Vittorio Veneto e su quello abbiamo costruito il bilancio che è andato in approvazione a marzo. Successivamente abbiamo avuto la comunicazione che quell'importo, supponiamo pari a 1000, faccio un esempio, era in realtà inferiore di 175.000 euro, per cui a questo punto siccome sarà una minore entrata per il comune di Vittorio Veneto, in questa variazione dobbiamo registrare la minore entrata. La parola al segretario Spessotto per un chiarimento. Sì, mi è stato richiesto. Se posso aggiungere, è una diminuzione dell'entrata che non è un'entrata vincolata di solidarietà, quindi fondo sociale, mi spiego. Viene chiamato così, ma sono i vecchi trasferimenti dello Stato e che poi non sono più trasferimenti statali, perché lo Stato non mette più soldi in quel fondo, ma costringe i comuni a mettere soldi in quel fondo e li distribuisce ancora con i vecchi criteri, di fatto, dei vecchi trasferimenti storici, con le sperequazioni che sappiamo, che dovrebbero essere, diciamo, cambiati e porre rimedio a questa disuguaglianza storica attraverso i fabbisogni standard e la capacità fiscale previsti dalla legge di riforma del federalismo. Vengo poi alla risposta sui 30.000. Quindi è sempre con riferimento alla spesa storica? Di fatto sì. Hanno messo delle, diciamo così, piccoli correttivi, hanno inserito un correttivo mi pare 20% fra bisogni standard quest'anno, cioè hanno inserito dei correttivi ma molto limitati. E venendo poi, sì, quindi il nome può trarre in inganno, sì, non è del sociale del comune ma è la solidarietà nazionale intesa nel modo che ho detto. Vengo alla risposta al consigliere Fasan. Non c'è dubbio che quelle spese condominiali ora competano pro quota al comune. Ecco. Però mi hanno riferito che effettivamente c'è stata una modifica contrattuale, delle condizioni contrattuali del contratto dell'Abaco in merito a come era stato concepito e poi un intervento successivo che è stato stabilito dall'amministrazione. Su questo aspetto, visto anche l'invito del consigliere De Bastiani, mi riservo un approfondimento, ovviamente sono cose di cui ho sentito parlare ma non ho avuto modo di approfondire. Grazie. Grazie segretario. Quindi siccome non ci sono, Quanto è adesso? Perché è meno 175, ma adesso non ho presente adesso. Neanche io non mi ricordo. Dopo il totale delle diminuzioni? No, dice diminuito di 175. Sì, ma dice poco il totale, perché bisogna compensare con quanto versiamo noi al fondo. Sì, bisogna fare il differenziale. Noi versiamo di più di quello che prendiamo, se non ricordo male. Non avevo presente adesso il dato. Sì, mi pare 300-400 mila euro, ma così a memoria così. Sì, sono d'accordo. Bene, allora è un dato che cercheremo di recuperare. Allora, non ci sono altri secondi interventi, per cui io vi darei la parola per le eventuali dichiarazioni di voto, se qualcuno si vuole esprimere, altrimenti andiamo, vedo il consigliere Fasan. Il gruppo Lega Nord darà sicuramente voto di estensione. Grazie. Grazie consigliere. C'è qualcun altro?
Voto favorevole del Partito Democratico. Grazie. Bene, allora possiamo mettere in votazione il punto numero 3 all'ordine del giorno. Prima variazione di bilancio di previsione 2015 al bilancio pluriennale 2015-2017 e applicazione parziale dell'avanzo di amministrazione esercizio 2014. Naturalmente dando per letta la delibera, metto in votazione. Favorevoli? 12 favorevoli, contrari? Astenuti? 5 astenuti. La delibera quindi è approvata, metto in votazione l'immediata eseguibilità. Favorevoli? 12 voti favorevoli, contrari? Astenuti? 5 astenuti. È approvata anche l'immediata eseguibilità. A questo punto, al punto numero 4 all'ordine del giorno, dobbiamo pazientare qualche minuto, se volete intanto chiamare i tecnici perché possono intanto montare il proiettore, ma do fusione per incorporazione di SISP SRL e Sile Piave SPA in Piavi Servizi SRL, approvazione, e do la parola all'assessore Alessandro Turchetto. Prego. Sì, grazie Presidente. Allora vado a presentare questo punto all'ordine del giorno, quindi con questo punto il Consiglio è chiamato ad approvare la fusione per incorporazione della società Servizi Idrici Sinistra Piave SRL in Piave Servizi SRL. Da un lato quindi in questo modo si tratta di concretizzare, di dare concretizzazione ad un percorso di aggregazione delle società operanti nel servizio idrico integrato nel territorio di Sinistra Piave all'interno dell'originario ambito ottimale Veneto orientale, oggi denominato Bacino Veneto Orientale, e dall'altro lato di dare appunto attuazione a quel piano di razionalizzazione delle società e partecipazioni societarie recentemente approvato sempre da questo Consiglio Comunale. Le società che si fondono sono due: Servizi Idrici Sinistra Piave SRL di Codognè, costituita da 30 comuni soci, tutti in provincia di Treviso, con rappresentanti circa 248.000 abitanti, e Sile Piave SPA di Roncade, costituita da 9 comuni soci, 6 nella provincia di Treviso e 3 in provincia di Venezia, con quasi 98.000 abitanti. Il business plan, approvato dall'Assemblea dei soci di Piave Servizi del 14 marzo ultimo scorso, prevede in sintesi 1. Di accrescere le dimensioni aziendali e di favorire il conseguimento di economie di scala. 2. Di contenere i costi di funzionamento delle aziende riducendo il numero dei consiglieri e dei componenti degli organi di controllo. E 3. Semplificare il portafoglio delle partecipazioni detenute dai comuni, eliminando le operative SISP SRL e Sile Piave SPA. Quindi mi limito a fornire uno tra i dati più significativi dei risultati stimati, diciamo, più significativi che verranno conseguiti da questa fusione, cioè il vantaggio economico che ne deriverebbe è stimato dal business plan in circa 700.000 euro all'anno, che si tradurrà in parte nel contenimento del trend tariffario ed in parte nel miglioramento della struttura e del servizio idrico integrato. Ecco, do quindi ora darei la parola al dottor Pedrin della Sile Piave SPA per entrare nel dettaglio, per una illustrazione più precisa del... Sì, saluto anch'io il dottor Mario Petrin, l'ingegnere della Libera e l'ingegnere Dal Negro, che sono qui per spiegarci quello che eventualmente dobbiamo chiedere. Prego, il pulsante verde sulla parte più bassa. Buonasera a tutti. Sono Mario Petrin, il direttore generale dell'azienda Servizi Pubblici Sile Piave, consorella appartenente al gruppo Piave Servizi. Vi porto i saluti dei presidenti Andretta e Borga
e di tutti i consigli di amministrazione impegnati nella fusione, e anche quelli dell'Ingegner Bonotto in questo momento sta facendo la stessa identica presentazione presso il Consiglio Comunale di Sant'Urbano, per cui ci stiamo muovendo e posizionando tutte le sedi disponibili per presentare il progetto di fusione che è contenuto nella delibera al vostro esame. Ora, un breve focus sul gruppo Piave Servizi, perché presumo che rammentiate che fino al dicembre 2014 il gruppo impegnato nell'erogazione del servizio integrato si componeva di 3 società operative di una holding che aveva ancora la veste sociale di società consortile e vedeva nella propria compagine la presenza di ASI SPA, SISPA SRL e Sile Piave. E per vedersi ricondotto a un gruppo composto da 3 società dal dicembre 2014 con l'uscita degli 11 comuni appartenenti al segmento ASI SPA, che non solo sono sortiti da Piave Servizi, ma sono addirittura usciti dal perimetro di Veneto Orientale, che è sostanzialmente l'elemento che si configura come il Consiglio di Bacino, che è il soggetto concedente il contratto, la convenzione. Quindi il primo elemento importante su cui ragionare è il dicembre 2014, che vede i soggetti partecipanti al gruppo individuati nella holding che muta in società a responsabilità limitata, e le 2 consorelle che sono quelle di cui ci occupiamo questa sera nella delibera al vostro esame. Nell'Assemblea dei Soci del 2014 vengono sostanzialmente deliberati 2 aspetti estremamente importanti. Viene presentato, discusso nei suoi contenuti il business plan, che è il documento, è il progetto nel quale sono stati inseriti tutti quegli elementi che vanno a connotare Piave Servizi come soggetto che eroga il servizio idrico integrato, dove per servizio idrico integrato noi ricordiamo che stiamo parlando della captazione, abduzione e distribuzione dell'acqua, ma anche dei servizi di fognatura e di depurazione, quindi la complessità totale del servizio che ci vede soggetti erogatori. E altrettanto importante, la compagine di 39 proprietari del gruppo dà mandato al Consiglio di amministrazione di redigere il progetto di fusione per incorporazioni SISP Sile Piave in Piave Servizi. Quindi in questo momento, quindi dicembre 2014, si dà atto che le condizioni sono mature per poter procedere a questo punto di convergenza da parte dei soggetti che sono impegnati nell'erogazione del servizio. Perché viene fatto questo? Perché i 39 soci danno mandato al Consiglio di amministrazione affinché possa redigere questo documento? Bene, allora, ci sono 3 macro ragioni, 3 aree nelle quali possiamo individuare le motivazioni che portano a questo. La prima, la salvaguardia dell'in-house e il mantenimento del servizio in mano pubblica, ragioni di carattere normativo, quindi ricordiamo tutti che cosa diceva l'anno scorso il commissario Cottarelli, che cosa è stato scritto nella legge di stabilità e che cosa ci si aspetta nella solidarietà 2015, quindi gli elementi che vedremo fra qualche slide, e infine ragioni industriali, che sono quelle per le quali nel 2003 venne costituita Piave Servizi. In particolare, partiamo dalla prima, salvaguardia dell'in-house e del mantenimento in mano pubblica. I contenuti del referendum del 2011 sono quelli con i quali la maggior parte dei cittadini si esprime con la ferma volontà di mantenere in mano pubblica non soltanto la proprietà delle reti, ma anche, se non soprattutto, la gestione del servizio. Quindi ci siamo trovati di fronte a una manifestazione di volontà incontrovertibile da parte del popolo italiano affinché il soggetto che si occupa dei servizi che abbiamo descritto poco fa sia pubblico, e questa è una matrice di pensiero sulla quale i 39 soci nel dicembre 2014 hanno sostanzialmente mantenuto fede a questi aspetti. È un momento molto particolare quello del 2014, perché abbiamo visto nella seconda slide che è il momento in cui 11 comuni di area ASI abbandonano la compagine di Piave Servizi. Ora, che cosa ha creato questo? Ha creato un momento pericoloso perché la convenzione in mano a Piave Servizi è stata concessa da Veneto Orientale sulla base dell'in-house providing, che
ha come connotazioni base per la concessione del servizio bypassando il mercato il fatto che ci sia un vincolo, un legame tra la territorialità e il soggetto che ne esercita il servizio in questo perimetro. Nel momento in cui ci veniva a mancare una fetta, cioè 11 comuni che sortivano dal gruppo societario e sortivano anche dal perimetro di gestione, capite che questo poteva comportare una compromissione del contratto con scadenza naturale prevista nel 2037. Quindi primo atto molto importante è quello di eliminare alla base, dopo l'uscita della compagine ASI, con questo processo di semplificazione e riduzione delle società che si occupano del servizio idrico integrato e la loro confluenza all'interno di Piave Servizi, eliminare alla base questo pericolo che abbiamo identificato e diagnosticato. Questo passaggio fa comunque riferimento a un provvedimento dello scorso anno, del 2014, che aveva già sottolineato la ferma volontà da parte del Consiglio di Bacino, quindi da parte di tutti e 103 i comuni che appartengono a Veneto Orientale, la conferma del servizio in mano alle società di cui abbiamo parlato, quindi sia la holding sia le due operative. Sostanzialmente, quindi noi ci troviamo di fronte alla prosecuzione di una volontà di carattere operativo ma anche politico che è già stata espressa da parte delle proprietà pubbliche che rappresentano quindi la coralità dei soggetti rappresentati, dei nostri cittadini, dei nostri utenti, dei nostri clienti. La seconda area di motivazioni collima con quelle normative. Il provvedimento più recente, quello col quale possiamo misurarci a mente fresca, è la legge di stabilità 2015, che con i commi che vanno dal 609 al 612 stabilisce tutta una sequenza di incombenze a carico dei comuni. Poco tempo fa, premetterete tutti che avrete approvato il piano di razionalizzazione delle partecipate proprio come obbligo contenuto in questi commi che abbiamo citato. E i punti fondamentali che si collegano al lavoro che ha fatto il commissario Cottarelli l'anno scorso sono legati allo sfoltimento e alla razionalizzazione delle società partecipate. All'interno di questo documento voi avete già visto che un processo rigoroso di razionalizzazione del portafoglio partecipate per quanto riguarda il servizio idrico vede la confluenza in questo perimetro di SISP per fusione all'interno di Piave Servizi, nell'altro perimetro, quello dell'area Sile Piave, ovviamente lo scioglimento di Sile Piave per il suo assorbimento all'interno di Piave Servizi. Quindi questa seconda zona di motivazioni collima con un obbligo cogente di norma che impone entro il 2015 la conclusione del processo e la trasmissione entro il 31 marzo 2016 del referto alla Corte dei Conti per dimostrare che le operazioni si sono concluse. Che cosa comporterebbe all'interno del quadro delle ragioni normative non approvazione? La possibile perdita dell'affidamento del servizio integrato per gli aspetti che ho detto prima e molto probabilmente una sequela di responsabilità per danni erariali, visto che stiamo parlando di elementi che consentono una semplificazione, razionalizzazione e soprattutto il contenimento dei costi in tema di società partecipate. Abbiamo lasciato l'area delle ragioni industriali per ultima perché ci siamo concentrati con qualche slide in più su questa, visto che, come dicevo prima, Piave Servizi nasce nel 2003 proprio per ragioni industriali, proprio per riuscire a cogliere quelle contingenze positive, gli elementi di natura industriale che consentono l'erogazione del servizio con maggiore efficacia e efficienza. Se noi fotografassimo la media dei comuni che vengono serviti da parte dei gestori nella regione Veneto, ci troveremmo a una media standard di 38 comuni,53. Con la fusione Piave Servizi raggiunge i 39 comuni gestiti, quindi capite che già questo primo passo ci porta all'ottimalità della media. Una seconda parte di ragionamento molto importante è quello di natura patrimoniale. Vedete che con la fotografia di SISP noi stiamo ragionando su 326 milioni di euro. Con Sile Piave ragioniamo su 166 milioni di euro, quindi sostanzialmente ci avviciniamo a una cifra molto simile al $500 milioni. Il MOL, il margine operativo lordo, schizza dagli attuali 11 milioni scarsi ai 18 milioni e 400 di fine convenzione. Il reddito operativo dai 3 milioni e 7 agli 11 milioni e 14 mila. Tutto questo perché? Perché
ai fini degli obblighi di convenzione che sono pattuiti all'interno della concessione affidamento, è previsto lo sviluppo e l'erogazione di un volume di investimenti pari a circa 200 milioni di euro entro il 2037. Quindi capite che questo tipo di volume industriale, questo tipo di aspetti di natura reddituale sono prodromici e necessari alla realizzazione di quelli che sono i compiti di istituto previsti nel contratto, nella convenzione. Ed è importante riferirci a questi numeri, perché il MOL, il reddito operativo, insieme alla capacità di generazione di flussi di cassa, sono gli elementi su cui gli istituti di credito o comunque gli operatori finanziari basano le loro valutazioni sulla concessione di meritevolezza del credito. Le due aziende, che già adesso sono in buona salute per questo aspetto, messe insieme riescono a concentrare un volume, soprattutto sugli aspetti di cassa, che risulta assai ricercato da parte degli istituti di credito. Non c'è in questo momento un volume di cassa sostanzialmente autonomo per sviluppare gli investimenti. Abbiamo bisogno del ricorso al mercato finanziario, sia esso bancario o sotto l'aspetto di altri elementi che apportano capitali, ma possiamo farlo solo ed esclusivamente se riusciamo a maturare quelle condizioni di reddito e finanza che abbiamo visto poco fa. Ora entriamo, dopo aver visto le motivazioni brevemente, entriamo nei contenuti del documento che è al vostro vaglio, al vostro esame. Allora, il progetto di fusione. Il progetto di fusione è stato elaborato come da normativa vigente ai sensi degli articoli 2501 ter e seguenti del Codice Civile. È redatto con tutte le semplificazioni e riduzioni delle spese che sono consentite dalla norma e si compone del progetto vero e proprio, della relazione di concambio, dello statuto, del patto parasociale ed infine del regolamento per il comitato strategico per il controllo analogo. Sono tutti gli elementi che vanno a comporre questa delibera molto complessa che è al vostro esame. Mi concentro ancora un momento sul progetto di fusione. Il progetto di fusione, come dicevo prima, è redatto con tutte le semplificazioni e riduzioni di spesa consentite. Gli articoli 2501 ter e seguenti consentono tutta una sequenza di semplificazioni purché esercitate dalla totalità del capitale sociale. Quindi, in ossequio al mandato che è stato dato da parte del 39 soci nel dicembre 2014, il Consiglio di amministrazione ha provveduto alla redazione di questo documento con il massimo delle semplificazioni e delle riduzioni di tempo e costo. Ecco perché abbiamo inserito questa specifica in questa slide. La relazione di concambio, elemento che sostanzialmente risulta facoltizzato dalla delibera dei soci del 2014, che invece il Consiglio di amministrazione ha voluto comunque provvedere e trasmettere. È stata redatta da un esperto incaricato e non ci si è appunto valsi della possibilità di rinunciare a questo documento perché, trattandosi di società a partecipazione pubblica, è stato ritenuto indispensabile garantire la trasparenza e la pubblicità degli atti e soprattutto questa fotografia di cui abbiamo parlato poco fa, quindi i 325 milioni e i 166 milioni di cui abbiamo accennato. Ecco, allora in sintesi si tratta di valutare quanto valgono le aziende, di fotografare quella che è la loro dinamica sia dal punto di vista reddituale sia da quello patrimoniale e l'esperto ha provveduto alla redazione del documento che va a modellare il nuovo capitale sociale della società in 6.134.230 euro. Voi vedete sopra i valori economici e il numero di quote, nel caso di Sile Piave si tratta di azioni, ma sostanzialmente dobbiamo fotografare 4.098.000 per quanto riguarda SISP e 2.017 per quanto riguarda Sile Piave. I numeri che vedete sopra invece, il valore economico, quindi 12.872.000 e 6.337.000 sono la fotografia della dinamica di reddito che è pronosticata entro la fine di convenzione, entro il 2037. Quindi sostanzialmente gli elementi che sono stati presi a rigore da parte dell'esperto sono le dinamiche di reddito, la capacità di creazione di flussi reddituali, che sono quelli che avete fotografato sopra, e i patrimoni come controprova, quel $500 miliardi di euro di cui abbiamo visto poco fa. Che cosa comporta questo? In soldoni comporta che per ogni euro di aumento del capitale sociale di Piave Servizi, 0,6701 sono attribuiti alla compagine rappresentata adesso in questo momento dai 30 comuni
di area SISP e 0,3299 ai 9 comuni di area Sile Piave. Questa è la dinamica che connota l'aumento di capitale sociale. Altro elemento che supporta la delibera al vostro esame è il nuovo statuto. Il nuovo statuto è importante perché non ci stiamo limitando a fotografare una nuova SRL, ma stiamo parlando di una creatura molto importante per quanto riguarda l'erogazione di servizio base sui comuni di cui siete amministratori. Allora, lo statuto vede il mantenimento della sede di Roncade come sede secondaria e non solo come operativa, ed è un elemento che è stato ritenuto importante da parte dei 39 soci proprio per garantire una sorta di equità e partecipazione e coesione tra parte di 39 sindaci che hanno comportato questa fusione. L'estensione dell'oggetto sociale, all'articolo 4, ultimo comma, lettera F, se ricordo bene, a tutto ciò che i soci vorranno in futuro che sia compatibile con gli strumenti dell'in-house providing, quindi viene suggellata la missione veicolata sul servizio idrico integrato per quanto riguarda PF Servizi, ma ci si apre anche la possibilità che i soci in futuro, quando e se, compatibilmente con le norme in vigore in quel momento, potrebbero vedere destinata l'azienda come elementi in più sui servizi che deve erogare al territorio. La variazione del capitale sociale, perché passa dagli attuali 18.000 euro a 6.134.000 euro, e l'introduzione degli istituti del controllo analogo, perché stiamo parlando di una società che gode della sua convenzione su concessioni in-house providing, quindi gli elementi di longa manus da parte delle amministrazioni devono esistere, devono essere configurati, devono essere pertinenti, ma soprattutto devono essere reali. Altro documento presente nella documentazione sono i nuovi patti parasociali. Hanno una durata espressa indicata per i primi 5 anni, individuano il Consiglio di amministrazione a 5 componenti che entrerà con nomina con l'approvazione del bilancio 2015, quindi il prossimo giugno 2016, con un meccanismo di designazione che prevede 3 componenti individuati dai 30 comuni dell'ex area SISP e 2 componenti dall'ex area Sile Piave. Un collegio sindacale che si occuperà del vaglio degli atti sotto il profilo della legittimità, attribuendo invece il controllo legale dei conti ad un revisore. Perché ci sono sempre più esigenze specifiche che vengono emanate dall'autorità per l'energia elettrica e il gas e il servizio idrico, che è il soggetto regolatore del servizio idrico in Italia, e che conseguentemente comporterebbero una massa di lavoro non compatibile con l'impegno in collegio sindacale. Quindi almeno per i primi 5 anni è stata individuata la necessità di provvedere all'incarico della revisione legale dei conti con atto separato. La base dei criteri selettivi per tutti gli organi sarà quello della pubblicità e trasparenza nelle selezioni, quindi con dei meccanismi che sono stati individuati e contenuti dentro i patti parasociali, con i quali si provvederà a pubblicità degli avvisi, la sequenza delle selezioni e ovviamente poi la scelta che i soci vorranno fare. Infine, per tutti gli organi è prevista l'impossibilità di un terzo mandato consecutivo, quindi conclusi 2 mandati consecutivi gli organi non sono rinnovabili. Accennavamo poco fa al Comitato Strategico per il Controllo Analogo. Rammentiamo tutti che una delle condizioni essenziali affinché si possa procedere all'affidamento dei contratti in house è la possibilità da parte del proprietario di entrare in maniera piena, concreta e totale all'interno della gestione delle società. E questo è fattibile come? Costruendo un apposito organo, che non è previsto nella disciplina civilistica italiana, ma che invece abbiamo mutuato dagli elementi giuspubblicisti vigenti in questo momento, quindi dalla prassi, e che è composto da tutti i sindaci proprietari o comunque da soggetti delegati. Stiamo parlando quindi di 39 comuni che attraverso i loro primi cittadini o al limite attraverso soggetti particolarmente sensibili alla materia del servizio di diritto integrato andranno a comporre questo organo, che è dotato sostanzialmente di competenze di indirizzo e programmazione, quindi in un elemento di dialogo diretto e continuo con il Consiglio di amministrazione va a sottoporre e avanzare tutte le discipline, tutte le materie sui quali ritiene opportuno il proprio rapportarsi, il proprio confrontarsi con il Consiglio di amministrazione.
è ovvio che non bypassa l'assemblea dei soci, che per condizioni normative vigenti ha uno specifico significato e ha soprattutto un numero di poteri che sono già previsti nello statuto, presi dal codice civile, ma ha funzioni di raccordo con il Consiglio di amministrazione. E qual è il compito fondamentale con il Comitato Strategico di Controllo? Quello di garantire la conformità della disciplina dell'in-house providing in modo da salvaguardare e mantenere la mano pubblica nel servizio integrato. Quindi ci ricongiungiamo all'area A delle macro motivazioni che abbiamo visto poco fa. Quindi andiamo a suggellare quelli che sono gli elementi di mantenimento in mano pubblica proprio con questo istituto che è presente nello statuto dall'articolo 28 in poi. E concludiamo questa rassegna sottolineando gli aspetti per i quali è necessario provare la fusione. Il primo, forse il più importante di tutti, è in linea con gli aspetti che sono emersi con il referendum del 2011. Quindi la garanzia del mantenimento del servizio idrico integrato in mano pubblica e erigere un perimetro difensivo importante verso magari gli appetiti di terzi. Raggiungere una ottimizzazione industriale per quanto riguarda la modellizzazione delle dinamiche di reddito e patrimonio, quei famosi 200 milioni di euro di investimenti da qua fino al 2037 di cui parlavo prima. Ed infine, non meno importante, visto che è cogente, ottemperare la normativa vigente, sulla quale non mi sono soffermato perché credo che sia viva ancora nella memoria, dopo aver visto il piano per la razionalizzazione del portafoglio partecipato e tutte quelle che sono le disposizioni vigenti in questo momento e ovviamente tutte quelle che sono le conseguenze relative a questo tipo di atti. Vi ringrazio. Grazie. Grazie a Dottor Petrin. Ecco, allora adesso apriamo l'eventuale dibattito e prego anche i tecnici di rimanere con noi per rispondere alle domande che sicuramente ci saranno. Nell'ordine io do già la parola al consigliere Saracino che si è prenotato. Sì, grazie, buonasera. Volevo fare due domande tecniche se possibile. Vorrei sapere la città di Vittorio Veneto come risorse che diciamo tra virgolette dà a questo consorzio a livello di idrico, in generale vorrei capire la percentuale rispetto agli altri comuni a livello di risorse che vengono date e vorrei sapere gli impegni dei lavori presi dalla SISP in questi anni o nei prossimi anni rimarranno tali o verranno ridiscussi? Grazie. È aperto? Sì. Allora, partiamo dalla seconda. Tutti quelli che sono gli elementi di programmazione per quanto attiene agli investimenti, quindi la realizzazione delle infrastrutture, è contenuto nel piano economico finanziario, nel PEF, che è quello da cui sgorga sostanzialmente la tariffa del servizio idrico, col quale prima abbiamo individuato quel numero di risorse che consentono la realizzazione degli investimenti. Per ora, quindi a bocce ferme adesso in questo momento, non sono previste da parte dell'Autorità per l'Energia Elettrica e Gas, il servizio idrico, la AEGC, dei momenti di revisione del PEF, il che significa che gli investimenti che su Vittorio Veneto io non conosco perché sono direttore di Sile Piave, quindi su questo mi scuso, però almeno per il momento variazioni che siano previste dall'attuale quadro PEF non ce ne sono. L'Autorità per l'Energia Elettrica e Gas però con una cadenza biennale e triennale va a rivedere il set delle equazioni che sostano la base del modello tariffario idrico. Noi abbiamo visto già in questi primi 4 anni il succedersi di 2 modellazioni diverse. Abbiamo avuto il metodo tariffario transitorio che ha visto protagonista l'annualità 2012-2013 e il metodo tariffario idrico che vede l'annualità 2014-2015. Sono elementi con i quali, da un punto di vista matematico, l'Autorità per l'Energia Elettrica e Gas sta rivedendo quelle che sono le equazioni e conseguentemente i coefficienti tariffari. Non so se avete masticato mai la nozione del θ. Brevemente, gli incrementi tariffari,
quindi la partenza fatta 1 che porta a 1,01 l'anno dopo, sono indicati da parte dell'autorità per l'energia elettrica e gas con la lettera greca θ, che è la fine di questa sequenza di equazioni di cui accennavo prima. Questo coefficiente sgorga in parte da quelli che sono gli investimenti previsti nel PEF, quelli che sono realizzabili, ma sono realizzabili solo se l'incidenza tariffaria, quindi l'aumento, non sfonda un certo tetto che si chiama cap. Allora, ogni 2-3 anni, proprio perché c'è questa fotografia che viene fatta dall'AEG sulle capacità di reddito del nostro paese e la capacità di sostenimento della tariffa, l'AEG va a rivedere quelle che sono le equazioni. Concludendo, per arrivare al succo della sua domanda, adesso in questo momento non sono previste variazioni sul set di infrastrutture che avete approvato in Consiglio di Bacino, alla base del PEF vigente. E le risorse? Come risorse, cioè rispetto agli altri comuni, sa dirmi magari in percentuale quanto dà il comune di Vittorio? Mi spiace. Okay, non so se vuol rispondere l'ingegnere della Libera. Sì, della Libera. Una breve fotografia della situazione, tanto perché può essere utile per chi non la conosce ma non è pratico. Il Comune di Vittorio Veneto ha un proprio acquedotto storico che ovviamente viene gestito in questo momento ancora da SISP, e poi ha delle fonti, delle risorse idriche, diciamo realizzate ancora a partire dagli anni 60 dall'ex Consorzio Acquedotto Sinistra Piave all'interno del territorio di Vittorio Veneto, zona nord, che però sono funzionali alla zona dei comuni a sud di Vittorio Veneto. Parlo della zona che fa Cappella Maggiore piuttosto che San Vendemmiano, tutta la zona a nord del Coniglianese. Queste risorse ovviamente sono consistenti perché di fatto sono la maggior parte del consumo idrico dei cittadini di circa una quindicina di comuni. Arrivano grosso modo per capirsi fino al comune di Fontanelle, ecco. Quindi una buona parte dei comuni della zona nord dell'ex diciamo SISP, quella che diventerà quella che è stata la SISP, ancora attinge alle risorse che sono sostanzialmente tre, tanto per avere un'indicazione, ed è la sorgente Negrisiola. Abbiamo poi la sorgente Belvedere e Pozzi al Lago Morto. Queste sono tre opere fondamentali che nel futuro è previsto anche di potenziare in relazione anche alle esigenze e ai consumi futuri e ai miglioramenti che si potranno fare, proprio perché la risorsa è anche di ottima qualità. Naturalmente la scelta dell'epoca e anche attuale è perché la qualità idrica in quel punto è particolare. Stiamo parlando, ecco, per avere un'idea, di circa un 400 litri al secondo durante il giorno che partono da queste fonti in direzione di questi comuni che grossolanamente ho citato, ecco. Grazie ingegnere della Libera. Sì, si è prenotato il consigliere Botteon. Prego. Buonasera, ingegner Petrin, giusto? Dottor Petrin. Allora, la riporto un attimino perché la sua presentazione è stata molto precisa, forse anche di livello molto elevato. Io forse chiedo scusa se la riporto un attimino a livello più diciamo terra, più vicino forse anche ai cittadini. Allora, questa fusione mi pare, almeno leggendo un po' la documentazione, abbia due finalità principali, quindi una è economia di scala, quindi abbattimento di costi legati all'economia di scala, l'altra eliminare un CDA, anche proprio eliminare delle figure insomma, che si possono, che comportano dei costi, che possono essere duplicate, vi sono anche motivazioni industriali, però io vorrei fare un attimino un passo indietro. Se non ricordo male avevo presentato un'interpellanza proprio a Vittorio Veneto quando vi è stato il passaggio da gestione comunale, perché noi avevamo la gestione comunale dell'acquedotto, a gestione tramite, mi sembra che fosse ATO più SISP, e da un'analisi che avevo fatto sui costi era emerso che per i cittadini vittoriesi questo passaggio non era stato positivo. Aveva comportato un aumento di costi notevole, ma notevole, non vorrei sparare cifre, però mi pare si parlasse anche di 190% in 8 anni, cioè dal 2003 al 2011, ma potrei sbagliare di qualcosa. Adesso vi è una nuova fusione e allora
ovviamente un po' la guardo con un attimo di sospetto, memore di quell'aumento. E vi è un'altra questione, cioè il fatto che a Vittorio Veneto vi siano sorgenti porta dei vantaggi al comune di Vittorio Veneto, cioè dal punto di vista, non so, compensativo, tariffario, di servizio, di qualità del servizio? Allora, a me piace essere, chiedo scusa, detesto darvi le spalle. Le do comunque a qualcuno. Parlando molto francamente, la tariffa per il servizio idrico integrato è destinata comunque sempre solo ed esclusivamente a salire. Si quota a salire. Si quota, quindi aumenta, in ragione degli investimenti che vengono effettuati nel tempo, quindi l'effetto degli ammortamenti che sta alla base di questo, ma aumenta anche perché l'autorità per energia elettrica e gas è il soggetto che è subentrato quale autorità di regolazione nel sistema tariffario. Indipendentemente dal tipo di gestione che quindi permanga in capo ai comuni, venga affidata a soggetti terzi come noi, la libertà di movimento, di gestione e di incidenza sulle scelte che vanno a connotare il coefficiente tariffario, il θ, di cui parlavo prima, non è più in nostro possesso. Quegli effetti che lei paventa, quindi il fatto che ci sia un aumento anche indiscriminato, anche troppo significativo sulle tasche dei cittadini, viene contemperato da parte dell'autorità per energia elettrica e gas col cap, che è quel tetto di cui parlavo prima, ma che non impedisce la dinamica di aumento che sta alla base. Gli elementi che incidono, come dicevo prima, sono i costi operativi, quindi l'energia elettrica in particolare, il costo del personale, gli acquisti intermedi, sono i beni che servono appunto per il funzionamento del servizio, e tutte le componenti accessorie che vengono individuate dall'autorità per energia elettrica e gas. Questo è un focus che credo sia molto importante, proprio per sgombrare il campo dall'idea che gli operatori, i singoli, possano incidere sulle dinamiche di reddito e di tariffa, perché non può farlo più nessuno. Il governo Monti, con i provvedimenti che ha assunto nel dicembre 2011, ha spossessato della capacità di decidere sul territorio quella che è la dinamica tariffaria. Questa è una cosa molto importante. Per quanto riguarda gli aspetti, chiamiamoli compensativi, visto che ci sono le fonti, non è possibile fare questo tipo di ragionamento, perché andrebbe a instaurare una dinamica di pari aspettativa nei comuni magari meno fortunati perché non contribuiscono all'erogazione del servizio con la gestione delle fonti, ma che magari ospitano depuratori. Quindi avremo una sequela di richieste e aspettative da parte dei soggetti che contribuiscono a questa erogazione sulla base della propria patrimonialità. Patrimonio che invece torna ai comuni a scadenza della concessione. Quindi da questo punto di vista qui, questa dinamica non è prevista, non è consentita da parte dell'autorità per energia elettrica e gas sui modelli, sulle equazioni di cui parlavo prima. Grazie a lei. Sì. C'è qualche... No, aspetti, andiamo con ordine. La prenotazione seguente è del consigliere Dus. Sì, buonasera innanzitutto, grazie per la relazione. Prima si parlava, cioè lei ha accennato come diciamo, valore virtuoso l'associazione di un numero elevato di comuni. Cioè, credo che invece come parametro si dovrebbe considerare la dimensione dei comuni, nel senso che sono tanti comuni ma con pochi abitanti non è un parametro di valore. E poi mi chiedevo, lei diceva giustamente che le maglie su cui può agire la società per la tariffa sono molto strette. Di sicuro c'è quello della gestione, no? Quindi una gestione attenta può portare a una riduzione dell'aumento della tariffa. Ecco, allora in questo senso mi domando perché il mantenimento della sede di Roncade, che probabilmente forse ne basterebbe solo una di sede. Io capisco che tutti abbiamo la nostra necessità di mantenere il nostro campaniletto, però ecco,
secondo me questo. Grazie. Della sede di Roncade è stato deciso da parte di tutti e 39 soci, perché non si tratta di una fusione per incorporazione da parte di SISP nei confronti di Sile Piave, ma da parte della holding che incamerava le entrambe, e in questo momento c'era una serena e sincera attesa da parte dei 9 soci di Sile Piave di vedersi comunque parimenti rappresentati all'interno dell'organo nuovo. Questo è il punto fondamentale. Per quanto riguarda l'aspetto dei costi, il mantenimento della sede secondaria di Sile Piave non incide in maniera così rilevante, perché in ogni caso nel piano industriale che è stato presentato si vedeva comunque la necessità del mantenimento della palazzina di Sile Piave, proprio perché ospita l'apparato commerciale che non sarebbe mai stato smantellato e che c'era prima e c'è adesso, e soprattutto il mantenimento dei tecnici, perché quello che è il profilo qualitativo che è contenuto nel piano industriale vede erogare la medesima qualità di servizio che c'è adesso presente, se non addirittura migliorata. Per fare questo c'è bisogno comunque di un sito che continui a ospitare i soggetti che erano prima presenti e che ci siano ancora adesso. Quindi da questo punto di vista qua ci sono ragioni di natura politica, ma soprattutto delle considerazioni che hanno visto non un'incidenza dei costi così importanti sulla sede secondaria. Sugli aspetti invece della gestione, l'osservazione è corretta, perché prima citavo la massa dei costi operativi, che sono quelli sui quali l'operatore può e deve intervenire per il contenimento del TETA, per il contenimento della dinamica della tariffa. E su questi aspetti, proprio nell'approvazione del business plan, dalla fusione si auspica un vantaggio di spesa contenuto in circa 700.000 euro, proprio originati dalla fusione, ed è questo l'effetto di contenimento delle tariffe che è auspicato. Grazie. Nell'ordine la parola al consigliere Costa. Prego. Sì, grazie. Volevo fare alcune osservazioni. Innanzitutto vedo che il testo del provvedimento parla di incorporazione di SISP e Sile in Piave Servizi. A me sembra è un termine che anche lei ha usato all'inizio, poi è passato direttamente a parlare di fusione. Normalmente, da quel che ricordo, incorporazione si ha quando un ente più grosso incorpora uno più piccolo, come prima, almeno come reminiscenza. Come poi anche il fatto che lei citi anche alla fine e alla conclusione il fatto di operare un dettato normativo, trattandosi di ente pubblico, penso che sia un atto dovuto, non un optional, perché qua la legge è chiara. Quindi anche per esempio nel dispositivo vedo di approvare per le considerazioni e motivazioni sopraesposte la fusione per incorporazione di SISP SRL in Piave Servizi, ma sarà anche di Sile in Piave Servizi, oppure noi decidiamo solo per il SISP, perché noi siamo... Ecco, questa era un'osservazione che in pratica due cose volevo chiedere. Una, quella che mi interessa più di tutti, cioè qua voi avete messo, nel business plan parlate di circa 700.000 euro annui di risparmi attesi, indicando tra gli elementi miglioramento delle strutture e servizi tramite manutenzioni programmate più spinte. Ora, a me sembra che un business plan per prevedere questa cifra dovrebbe essere un po' più analitico, cioè fare riferimento esclusivamente o quasi a manutenzioni programmate più spinte mi lascia un po' perplesso, cioè siamo un po' sul vago. Anche perché per esperienza personale le riduzioni dei costi le fai soprattutto con il personale, quando vai, ipotesi, a incentivare l'utilizzo di attrezzature e di strumentazioni tecnologiche per favorire la produzione. Questo era. Poi una frase che non capisco veramente è che tra le motivazioni si dice anche, si cita il processo di razionalizzazione nel comma 611, eliminazione delle società che non indispensabili o così via, o con poco personale. Qua addirittura c'è scritto Piave Servizi SRL non avendo dipendenti ricade nella casistica di cui è il precedente punto B, cioè
cos'è questa nuova società che andiamo a creare? Non avendo dipendenti, cioè avremo una società che è fatta solo dagli organi che lei ha individuato, che lei prima ha descritto, dal CDA, collegio dei revisori e così via, e si serve, come fa ad operare materialmente? Questa è la domanda. Rispetto a, la pongo perché qua vedo scritto Piave Servizi SRL non avendo dipendenti ricade nella casistica di cui è il precedente punto B, cioè soppressione di società che risultano composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti. Questo gradirei un chiarimento. Quindi anche su quali altre voci possono concorrere a quel risparmio programmato. Poi da quel che ha parlato, lei parlava poi del collegio strategico per il controllo analogo, c'era un collegio... Comitato di indirizzo strategico e di controllo analogo, cioè, dove diceva che ha la competenza di indirizzo e di programmazione, se non ho capito, cioè indirizzo e programmazione c'era scritto. A chi compete poi la verifica dopo 6 mesi, 1 anno, 2 anni? All'assemblea dei soci, all'assemblea... Ultima richiesta, il controllo analogo viene fatto, quindi cioè non passa più per il Consiglio Comunale l'approvazione del bilancio vostro, ma viene fatto presumo da questo comitato, da questo comitato strategico. Chiedo. Allora, si tratta di un composito di domande molto importanti, quindi andiamo in sequenza. Questo è il piano industriale, il business plan, quindi non si riduce a un accenno, a pochi punti che sono contenuti per rimando all'interno dello strumento che avete a vostra disposizione, quindi all'interno della delibera. E quell'esame di cui si parlava prima, quindi quella ipotesi dei 700.000 euro, sono stillati qui, cioè in questa tabella, che da un punto di vista analitico va a enucleare quelle che sono le aspettative di contenimento dei costi. Ad esempio, per quanto riguarda le consulenze legali e notarili, si prevede un risparmio annuo di 14.000 euro. Perché? Perché la consorella SISP dispone dell'ufficio legale interno, Silvia Piave no, quindi ricorre a legali esterni. E già questa è una voce che, sommata alle altre, ci porterà a quelle 700. La consulenza fiscale amministrativa e sul personale, quindi il fatto che ci siano dei supporti che vengono dati dai consulenti di lavoro per particolari necessità o per particolari cose. L'insieme delle due, mettendo le strutture in comune, dovrebbe portare un risparmio di 26.000 euro. Polizia e impianti, 7.000 euro. Perché? Perché viene fatta una gara e con l'aumento delle marginalità quelle che sono i risparmi attesi proprio per l'aumento dei volumi è più importante. E via così. Quindi questo è un documento di cui possiamo sostanzialmente produrre una copia, non è inserito all'interno della delibera, però qui c'è la fotografia di questi valori di cui parlavo prima. Stiamo attenti che questi risparmi li ha il primo anno. Li ha il primo anno, ma poi il secondo, per cercare altri 700.000 euro. No, li ha il primo anno, ma nel senso che diventano risparmi a regime. Conseguentemente questi fanno parte di quel tetto che una volta raggiunto tale rimane. Perché non è che tu metti insieme le necessità di un ufficio legale per un anno e l'anno dopo torni a bussare alle porte del mercato esterno. Questo è un effetto di spending review, questo è il passo. Fusione per incorporazione, i termini sono quelli presi dalla disciplina civilistica. Sì, civile. Ed è la holding che incorpora le due società operative. Il gruppo Piave Servizi si compone di Piave Servizi SRL, che ha il compito di essere holding contrattuale, quindi il coordinamento e il controllo delle due operative. Ecco perché
Ecco perché la fusione per incorporazione viene fatta da parte di Piave Servizi, che assorbe le due operative. In questo momento la SRL, in virtù del contratto di coordinamento e controllo che è stato sottoscritto, è il soggetto che si occupa appunto, ai sensi dell'articolo 2497 Sexies, dei compiti di coordinamento di cui parlavo prima. La normativa, i commi che vanno dalla 609 al 612 della legge di stabilità 2015, dicono di sfoltire, razionalizzare, elidere le partecipazioni in società nelle quali, ad esempio, ci sia un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti, ed è il caso per esempio di Piave Servizi, perché vede presenti amministratori, un collegio sindacale e neanche un operatore, neanche un dipendente. Ma noi dobbiamo tener conto che gli stessi commi, dal 609 al 112, nella casistica delle società che devono essere elise dal portafoglio delle partecipazioni degli enti pubblici, vede anche le duplicazioni, cioè quando un ente come il Comune vede presente nel proprio portafoglio partecipazioni in società che hanno il medesimo oggetto sociale, quindi il medesimo scopo, una delle due la deve elidere. Quindi il combinato disposto di questi commi ha portato il Consiglio di amministrazione a fare una scelta industriale, e cioè la holding diventerà il soggetto erogante del servizio. Si provvede a incorporare le due operative all'interno della holding e conseguentemente a estinguerle, portando a compimento quelli che sono i vantaggi previsti dalla normativa. Ed infine l'ultimo. Competenza, indirizzo e programmazione, cioè chi fa dopo il controllo? Cioè... Allora, gli articoli da 28 in poi del nuovo statuto vedono questo nuovo organo che è il Comitato per il controllo strategico. L'in-house, il meccanismo che consente all'ente pubblico l'affidamento diretto di un servizio a una propria società partecipata, prevede alcuni elementi che sono alla base, quindi oggetti che non sono discutibili, e cioè la società deve erogare il servizio all'interno del perimetro di cui il soggetto affidatario è titolare. Quindi se volessimo ragionare nel microcosmo di un comune, il comune potrebbe affidare il servizio X solo ed esclusivamente per il perimetro che lo vede protagonista. Il soggetto che riceve il contratto in-house deve realizzare la parte più importante dei ricavi proprio dal servizio che viene concesso. Rammentate che abbiamo visto nelle slide precedenti una modifica dell'oggetto sociale all'articolo 4, ultima comma lettera F, che dice: la società è disposta a fare tutto ciò che i soci vorranno affidarle, purché compatibile con lo strumento dell'in-house providing, quindi non ci sganciamo da quella collateralità che dicevo prima. Ed infine, ecco la ragione del Comitato Strategico per il controllo analogo, il soggetto concedente deve esercitare sulla partecipata un controllo tale da essere assimilato a quello di un proprio ufficio. Le società sono contate sostanzialmente come longa manus dell'amministrazione concedente il contratto. Come fare questo? Allora, siccome non c'è normativa positiva, non c'è una sequenza di disposizioni che ti dicono le istruzioni per l'uso, quella che è stata la prassi individuata è quella di legare gli esponenti dell'amministrazione, quindi il primo cittadino o soggetti delegati, ad esercitare questo controllo pregnante all'interno della società. Il controllo non è inteso come un vaglio degli atti, il controllo è inteso proprio come esecuzione di un'attività che va a concretarsi nell'emanazione di direttive, in un dialogo con gli organi societari, in particolar modo con il Consiglio di amministrazione, che vada a concretarsi proprio come l'esercizio di quelle direttive, l'emanazione di direttive di cui parlavo prima. È chiaro che Piave Servizi non è una controllata di un comune, ma ci sono 39 soci che devono poter dimostrare nei confronti dei Corte dei Conti o altri interlocutori esterni che esercitano questo controllo analogo che sta alla base del contratto che abbiamo con Veneto Orientale, quindi l'in-house providing. Come fare?
con il comitato strategico per il controllo analogo, dove tutti e 39 i soci sono presenti con un voto che è pari a 1, quindi non ci sono pesi differenti per la partecipazione societaria posseduta o in virtù del numero di cittadini serviti, ma tutti hanno pari dignità e tutti hanno la possibilità, con i meccanismi di voto, di andare a interloquire con il Consiglio di amministrazione. La difficoltà sarà riuscire a trovare quel giusto mezzo di misura tra la disciplina civilistica, che è quella con la quale siamo abituati tutti a ragionare, che conosciamo maggiormente, rispetto a questa introduzione gius-pubblicistica che è rappresentata dal Comitato. Però sarà un esercizio sul quale ci andremo a misurare. Ma il controllo, scusi, una domanda birichina, il controllo finale invece di farlo sulle direttive a cui lei prima accennava, per l'efficacia, cioè per il controllo finale, per vedere se gli indirizzi e la programmazione sono stati rispettati, non poteva essere invece di perdersi in tanti così, concetti di direttive e così via, essere concretizzato sul fatto se la tariffa è scesa? Punto di domanda. Grazie. Perché è inutile girarsi attorno. Sì, no, ma questo lo lasciamo perdere. Sì. Allora, nell'ordine c'è la prenotazione del consigliere Carnelos. Sì, dunque, dato per scontato e che sia opportuna la riduzione delle varie società pubbliche, quindi uno sfoltimento di questa, come si può dire, foresta pietrificata, io sono sempre un po', come si può dire, non certo entusiasta quando sono chiamato a votare questi atti, perché mi dà l'impressione che davvero i consiglieri comunali, i rappresentanti del popolo contano pochino, perché è indubbio che qui quest'atto è da approvare, anche perché altrimenti si metterebbe in crisi tutto il meccanismo che da tanto tempo che è stato fatto. E la mia così titubanza sta anche perché è noi stessi, noi che dovremmo essere i politici, ratifichiamo con questi atti l'irrilevanza della politica. Guardi, può esserci tutto il bene del mondo in quegli studi, quelle che poi la carta si lascia scrivere, sa. E la tristezza sta invece nel fatto che non poter per nulla incidere su quello che dovrebbe essere la nostra funzione. Riallacciandomi alla domanda che faceva prima il collega Botteon, è possibile che non ci sia una strada per fare in modo che un comune come Vittorio Veneto, che dà l'acqua all'universo globo, conti meno del comune di Porto Bufalè? Uguale. Un voto uguale. Uguale, non meno. E le dico questo perché io ho l'avventura di aver fatto l'amministratore nella zona del Coneglianese, in cui si diceva, ma com'è che Vittorio, e noi prendevamo l'acqua da Vittorio. Ora sono a Vittorio e la situazione è sempre la stessa. Vittorio che dà l'acqua, non si riesce a trovare una modalità. Io credo che non si voglia, probabilmente è la troppa debolezza della politica vittoriana di tutti, naturalmente qui ovvio, spero sia compreso il mio intervento come non certo un discorso di parte, ma un discorso proprio rivolto, come si può dire, alla collettività vittoriese, agli amministratori passati e a quelli futuri. Ci deve essere la possibilità, certo, qui ratifichiamo una cosa già fatta e quindi è chiaro che le mie sono auspici e non posso certo influenzare su questo aspetto. La seconda questione, così a naso, sa, non so chi l'ha fatta, chi abbia predisposto queste cose, chiaro, ma mi dà l'impressione che in questo caso sia stata un po' cenerentola rispetto a Sile Piave. Ripeto, posso sbagliare, ma visto che un consesso comunale fatto apposta per esprimere i dubbi o le perplessità e avere chiarimenti, mi dà l'impressione che qui ci rimetta, poi casomai lei mi risponderà. Ultima questione,
E qui ho, come si può dire, ed è un mio pallino, io ho la sensazione che ai vari livelli comincia a comandare troppo la tecnocrazia e poco la politica. Anche perché sono talmente discorsi e questioni così tecniche, sia sotto il profilo finanziario, sotto il profilo giuridico, che davvero persone come noi che sono qua per passione, non lo fanno per mestiere, non possono nemmeno poter comprendere talvolta il significato delle cose, beta, zeta, teta, quello che è, si figuri qui io, un povero avvocaticchio di provincia, come fa a comprendere. E sotto questo profilo, e in questo primo intervento so, forse ho superato il tempo, interverrò dopo, e su questo davvero bisogna, e qualche volta penso, bisogna trovare anche un meccanismo per non farci convocare solamente, in questo caso le dico perché vale, qui siamo sull'acqua, ma vale per Ascopiave, vale per i vari consorzi fognature, in cui noi qui siamo, come si può dire, delle pedine la cui unica finalità è quella di alzare la mano, e che bisogna farlo perché da un punto di vista civilistico la fusione per l'incomprensione, tutte queste cose hanno assolutamente la necessità dell'accordo, dell'unanimità dei soci. Noi siamo soci e quindi è una catena di Sant'Antonio che vale per tutti i comuni, e fino a quando voi farete, come si può dire, i pellegrini di comune in comune a mostrare le slide per avere a fine, e qui ho sentito che l'assemblea è a fine giugno, quindi sarà la corsa contro il tempo perché tutto deve essere pronto entro la data dell'assemblea. Ma questo non è bello. E qui lo dico ai miei colleghi, a chi comanda, anche più ai livelli più alti dei miei nella politica, riprendiamoci certe cose. Perché poi vedete, verrà il tempo in cui le galline delle uova d'oro sono nelle holding, nelle subholding, nei patti parasociali, e consociali, e trisociali, quello che volete. E ai poveri amministratori rimane asfaltare via Roma, rimangono le signore che vengono, via Roma o via Veneto, quello che è, rimangono le figlie del signore che hanno i loro problemi quotidiani, hanno le romanzine, questi amministratori, sui giornali, magari con galletti da una parte e dall'altra che si beccano, e le uova d'oro sono da un'altra parte. Vi ricordate? Ascopiave, dei comuni, il consorcio, adesso è a Piazza Affari, è là. E è roba nostra, di cui noi sappiamo poco, anche per colpa nostra, per carità, ma proviamo a ripensarsi se possa avvenire di nuovo un tempo in cui vi era il primato della politica rispetto alla tecnica, alla tecnocrazia, il primato dei politici sui tecnici, il primato di chi è eletto direttamente dal popolo rispetto a chi vince un concorso, rispetto a chi viene assunto con un contratto, rispetto a chi occuperà queste cariche, che di queste cose non gliene frega assolutamente nulla. Grazie. Grazie consigliere. Non so se vuole rispondere subito, comunque c'è il consigliere De Valliere. Sì. Consigliere De Valliere, c'è lei nell'ordine di prenotazione, prego. Sì, buonasera a tutti, buonasera dottore. Niente, avevo tre curiosità che sono un po' tecniche e politiche. Lei è partito in sequenza a indicare che fino a dicembre 2014 c'era anche un gruppo chiamato ASI che faceva parte della galassia, diciamo. La logica dice che quando si fanno fusioni magari più è grande, più è conveniente, più c'è economia, quindi volevo capire perché questa galassia si è un po' tolta e che influssi ha avuto nella salvaguardia dell'in-house del processo. Un secondo aspetto, passando invece alla parte economica, ha indicato che la fusione ci darà maggiori benefici dal lato finanziari, nel senso
non ci sarà necessario ricorrere a finanziamenti esterni, ma ci saranno risorse interne da sfruttare o qualcosa. Volevo capire meglio cosa intendeva. La terza, per curiosità, l'estensione dell'oggetto sociale. Mi potrebbe fare un esempio di cosa potrebbe essere l'estensione dell'oggetto sociale in questione? Grazie. Sì, Grazie consigliere. Prego. Giusto un inciso. Io sono convinto che la Tecne debba essere schiava della politica. Sono assolutamente d'accordo. Anzi, talvolta la politica si prende le colpe della Tecne. Allora, gli 11 soci proprietari di ASI determinano l'uscita di ASI da Piave Servizi perché entrano nel perimetro di Veneto Laguna. Tutte le regioni, ma in particolarmente quello che ci interessa è la nostra, vedono nel proprio perimetro la presenza dei consigli di bacino, che sono gli enti intermedi tra regione e comuni, che si occupano dell'assegnazione del servizio. L'ASI vede sostanzialmente una presenza di 11 comuni del veneziano, fino al 2013 presenti dentro Veneto Orientale, quindi nella provincia di Treviso, e per un disegno di affinità e volontà di riavvicinarsi a Venezia escono da Veneto Orientale e dentro nel Veneto Laguna. Poiché uno degli aspetti fondamentali per la concessione del contratto in-house è il perimetro, quindi quella territorialità di cui parlavamo prima, Veneto Orientale non poteva concedere il contratto in-house providing anche a 11 comuni che appartengono ad un altro consiglio di bacino. Conseguentemente non potevano rimanere dentro Piave Servizi e non era possibile proseguire come prima. Questa è la prima risposta. Sbagliato, mi perdoni? Ha calcolato il bacino precedentemente, la logica è un po' così, insomma, segue la politica, la tecnica, mi scusi. Questo no. Secondo aspetto, quei numeri di cui abbiamo visto prima tengono sicuramente a una generazione di cassa che consente una maggiore autonomia da parte della società nello sviluppo degli investimenti, ma hanno una particolare importanza perché sono gli elementi che gli istituti di credito valutano nella meritevolezza del credito stesso. Quindi il MOL, il reddito operativo e capacità di gestione di cassa sono gli elementi che ci consentirebbero una maggiore apertura da parte degli istituti di credito o comunque altri elementi che vanno a finanziare sul mercato dei capitali quelle che sono le opere. Quindi ha questa valenza quella fotografia che abbiamo fatto prima. E la terza domanda invece, gli esempi più noti sono l'illuminazione pubblica, la gestione cimiteriale, la gestione dei forni crematori, il verde pubblico, la manutenzione delle strade e via così. Bene, allora io farei una cosa, ci sono altri interventi, però la discussione vedo che sta volgendo alla fine, farei prima gli interventi, poi magari facciamo una risposta cumulativa per non spezzare. Quindi nell'ordine si è prenotato il consigliere Fasan, prego. Grazie Presidente. Noi ci conosciamo, mi sembra, no? Ci siamo visti qualche tempo fa dove rappresentavo il comune di Vittorio Veneto all'assemblea di soci per votare il piano di investimenti e l'unico che ha votato contro sono stato io di tutti i comuni perché non hanno saputo darmi una risposta. Allora bisogna tornare indietro di tanti anni. Quanti anni ha che il comune di Vittorio è nella SISP? 10 anni? Alessandro della Libera. Quanti anni è che siamo nella SISP? 10 anni. 11 anni. E io sono sempre stato contrario a entrare, non perché Bastiano contrario, però siccome noi abbiamo l'acqua e gli altri hanno i tubi, io dico prima fanno gli accordi loro e poi vengono a domandarci l'acqua e forse strappiamo qualcosa di positivo per Vittorio. Non è stato così perché inascoltato consigliere, allora le prime armi
E in questo momento, a mio parere, stiamo ancora pagando quell'errore. Perché sa dirmi qual è la somma delle bollette di acqua e fognature di Vittorio Veneto? 4 milioni di euro? Un po' meno, 3,5. Allora facciamo un rapido conto, lei è bravissimo a parlare, vediamo se è bravo in matematica. Io dico 500.000 per gestire gli uffici della Sinistra Piave Vittorio Veneto, poi ci date 250.000 euro per, non so se sono cambiate le cose ultimamente, 250.000 per gli acquedotti e altri 500.000 o 250.000, non mi ricordo più, per le fognature. Somma totale sono 1 milione di euro di spese. Cadi 3 milioni dove vai? Vittorio, 10 anni, ha versato per il bene comune, per la causa comune, 30 milioni e poi venite a parlarmi di risparmio di 14.000 euro qua a Vittorio? Sì, non so. Chiedo scusa, ma questi sono i conti da fare che il cittadino a casa che vede la televisione dice ma come Vittorio che dà la causa agli acquedotti non mai realizzati del Basso Trevigiano, no? I soldi delle bollette del comune di Vittorio Veneto, ed è per quello che io non ho votato, perché mi ricordo nel piano di investimenti avevano messo 800.000 euro, se ben ricordo, a partire da 5 anni dopo, ma scherzene, abbiamo già pagato 30 milioni di euro in più, ne ha 800.000 euro fra 5 anni e non ho votato, perché non hanno saputo rispondermi convenientemente a queste domande. Se vuole rispondermi lei ai consiglieri che forse non sapevano questi numeri, perché io non volevo entrare nel merito perché sono sempre cose sgradevoli queste qua, però è giusto che i consiglieri anche di nuova vocazione, diciamo, sappiano che Vittorio paga sempre dappertutto. Grazie. Grazie consigliere. Forse qui è il caso di una risposta immediata. Prego. No, ma no, non è. E sa perché ho fatto questo? Perché io auguro maggior fortuna all'assessore Turchetto, perché per 5 anni, no, l'amico Bonotto, mio compagno di banchi, non di merende ma di banco all'università, e Carlo Pesce, miei amici, non mi hanno mai ascoltato per 5 anni. Mi auguro che mi ascoltino per televisione adesso e facciano pentimento di quello che dico adesso. Non è la prima volta che viene fotografato questo tipo di problematica. Gli 11 soci che ci hanno salutato sono andati via. Sono comuni ad alta intensità turistica, quindi sviluppano volumi di reddito importanti soprattutto sulla fascia estiva. E anche lì c'era una lettura, una vocazione legata al fatto che qualcuno generava reddito e qualcun altro ne beneficiava in termini di investimenti, in termini di travaso. Ma è questo il fondamento stesso della tariffa, è questo il fondamento stesso del metodo tariffario. Non è la generazione di ricchezza che permane sul territorio, ma viene investita sull'intera collettività. Però i vincoli Quindi, sono nostri. Ma consigliere, perché abbiamo le sorgenti, abbiamo gli acquedotti, abbiamo i vincoli anche. Un piccolo riconoscimento per i vincoli, per il disturbo per Vittorio Veneto annualmente, invece di farci pagare, non so, 100.000 euro l'anno per la bolletta dell'acqua del comune di Vittorio Veneto, almeno, non so. Mi ricordo, chiedo scusa se l'interrompo, che prima di entrare nel SISP, no, la bolletta dell'acqua di Vittorio Veneto manteneva anche l'officina meccanica del comune di Vittorio e dava 300 milioni di lire di vantaggio. Ma che vantaggio abbiamo avuto ad entrare nel SISP? Sì, adesso qui voi votate la fusione, ma sapete che poi dal 4% saremo il 2%, conteremo ancora Mago? Sì. Sì, io non mi ricordo più i numeri perché non volevo nemmeno sentire, ma sono entrato solamente per rendere giustizia agli altri consiglieri che forse non sapevano queste cose. Allora tutto è bello, però il comune di Vittorio avrebbe da riconsiderare la propria posizione dentro nel SISP o nel futuro ente che nascerà, a mio parere, chiedo scusa, ma
Se sbaglio correggetemi. Ok, molto chiaro. Se posso, c'era qualcun altro? Sì, la parola, perché da questa sera Botteon è online istantaneamente, no, quindi è il consigliere Saracino, secondo intervento del consigliere Saracino. Sì, molto velocemente, giusto per tirare un po' le somme. Il Vittorio dà diciamo l'acqua tra virgolette a 13 comuni e noi pagheremo sempre di più la bolletta dell'acqua? Nel tempo, sì o no? Nel tempo No, tutti pagheremo sempre di più. Sì, ma noi mettiamo anche la risorsa, quindi a prescindere si pagherà sempre di più. Tutti. Perfetto. Bisogna che te le rido da discutere tu posizione, se no. Tutti pagheremo sempre di più. Consigliere Saracino? Chiuso. Allora, nell'ordine, consigliere Darè. No, solo per spiegare anche a chi mi ha preceduto, bisogna capire che è vero che noi diamo l'acqua, però diamo anche gli elementi inquinanti, diciamo, verso il mare. Erano le stesse cose che dicevano i bellunesi quando dicevano in Regione Veneto noi diamo l'acqua a tutto il Veneto. Sì, e il resto dove va? Lo bevi tu? No. Allora dobbiamo capire che c'è una società che gestisce certamente la risorsa idrica, la distribuzione, ma anche la depurazione, cioè nel ciclo completo, diciamo, dell'acqua. Dobbiamo capire però, e io auspico che diciamo, in questa fusione che ormai è assodata, ci sia un riconoscimento nella bolletta, magari con una legge regionale, forse con qualcosa di interno, per stanziare delle risorse a tutela delle sorgenti, perché è questo il punto secondo me dove noi dobbiamo batterci. La bolletta continuerà a salire come quella dell'Enel, è mai calata? No, eppure però la tutela e la salvaguardia delle fonti è un qualcosa che questa società che andiamo a votare deve mettere nel serbatoio, diciamo, negli investimenti, perché senza le fonti poi magari sappiamo che probabilmente arriverà una grossa fornitura d'acqua sempre dal comune di Vittorio Veneto, quel famoso tubo da 100 che arriverà fino al mare, quindi dobbiamo capire che salvaguardare le fonti, anche perché abbiamo avuto nel passato un inquinamento molto pesante, quindi questo è l'auspicio che io faccio in questa votazione, che la voteremo tutti perché siamo tutti legati a questo sistema, anche se non giustamente, come diceva il consigliere Carnelò, non la condivide, però è chiaro che la tutela delle sorgenti è un qualcosa che questa società si deve far carico, con una legge magari regionale, in cui una parte minima, un 0, della tariffa vada a compensazione e a tutela del territorio delle fonti. Questo è qualcosa che io auspico. Grazie consigliere Darè, senza contare Darè che noi abbiamo un territorio montano quindi svantaggiato e abbiamo molte frazioni che non hanno ancora acquedotti e che non hanno ancora l'acqua. Tanto per capirci, gli 11 comuni del Veneziano non sono stati dentro in questo consorzio perché vogliono la tariffa più bassa, giusto? Bene, e qua chiudiamo. Ok, ecco, adesso nell'ordine, ecco adesso è saltato tutto, allora nell'ordine c'era De Bastiani e poi Botteon, provate a prenotarvi perché qui si è resettato tutto. Botteon e poi De Bastiani. Grazie. Beh, intanto vorrei sottolineare come questo penso sia uno dei dibattiti meglio sviluppati in questo Consiglio Comunale, dove abbiamo dato penso un apporto. Mi spiace per il dottor Petrin che penso abbia sudato qualche camicia questa sera, però penso che siamo arrivati anche a una certa convergenza. La tutela delle sorgenti sicuramente è un obiettivo che va perseguito.
Politicamente devo dire che le recriminazioni evidenziate dal consigliere Fasan andavano fatte nel momento in cui si è fatto il passaggio da gestione comunale a gestione sovracomunale. Era lì, e lì chi amministrava sicuramente non il centro-sinistra. Quindi le responsabilità politiche vanno date a chi di dovere. Fatta questa puntualizzazione, adesso sicuramente l'obiettivo è comune e penso che si possa lavorare insieme per cercare di che effettivamente al nostro territorio venga riconosciuto ciò che dà, perché se è vero che le aziende sono uscite i comuni del Veneziano sono usciti per abbassare la tariffa e noi andiamo adesso a dargli l'acqua in maniera sempre più copiosa, in maniera sempre più gratuita, tra virgolette. Sicuramente una riflessione va fatta tutti assieme e penso che stasera abbiamo creato i presupposti. Ok, grazie. Consigliere De Bastiani, provi a riprenotarsi perché qui è saltato tutto. Difatti non funziona la prenotazione, provo a... Questo si è acceso. Ma il problema è che io non vedo la sua prenotazione, cerco di farla manualmente. L'hai passata a me? Ok. Silvano, l'hai passata a me? No, scusa, consigliere Fasan, la sua non si disattiva più. E allora devo parlare. Mentre si è Prego, consigliere De Bastiani, a lei la parola. Superiore. Sì. Posso parlare? Volevo informare il funzionario, il tecnico, che lei assiste a una seduta straordinaria della storia del Consiglio Comunale, perché penso sia una delle pochissime volte che abbiamo la parità di visioni, opposizione e maggioranza. E quindi mi unisco anch'io, no, al coro delle, chiamiamole, lagnanze, soprattutto dopo aver acquisito un dato che gentilmente il tecnico mi ha dato. Aveva detto inizialmente che dalle nostre sorgenti vengono prelevati 400 litri al secondo, quota giornaliera. Molto di più. L'ho appena... Negrisiola 750. No, attualmente in questi anni 400 litri al secondo sono quelli che dalle fonti consorziali, quindi non l'acquedotto di Vittorio Veneto, fonti consorziali, diciamo SISP, partono verso i comuni, diciamo, del sud di Vittorio Veneto. Questi 400 litri durante il giorno mediamente sono quelli che servono i cittadini di quegli altri comuni. Negrisiola e la Gusel? Dalle sorgenti Che sono in comune di Vittorio Veneto, ma non sono del comune. No, in comune, ecco. sì. Il comune ha i suoi, ha le sue fonti. No, sì. Quindi in totale il comune di Vittorio ha più di 400 litri. Il comune di Vittorio, diciamo, ha un consumo complessivo intorno ai 100 litri al secondo di media, complessivo, consideriamo anche San Giacomo. Appunto, l'altro dato era che appunto il consumo complessivo del SISP era, perché adesso aumenterà perché con la fusione, di 800 litri al secondo, quindi praticamente questo è un dato interessante, metà dell'acqua che viene prodotta, consumata, adesso non so il termine esatto, nel consorzio proviene dalle nostre fonti, e quindi questo rimette in campo quelle considerazioni che hanno fatto i miei colleghi, no? Che magari voglio dire che qualcosa, un momento di attenzione per il nostro comune potremo anche rivendicarlo. Per esempio non abbiamo qui le due sedi sono Roncalli e Codognier. Vittorio, che una volta aveva il CIT, l'ha perso anche quello, no? Voglio dire, qualche rivendicazione ne abbiamo diritto, ma parlo a lei che non c'entra niente. Si faccia la torre delle nostre Bene, richieste. allora Fasan, lei è perennemente acceso. Almeno di quelle poche cose che credo di sapere. Allora in Valle Pisina non c'è solo Negrisiola, ma c'è anche il Borgo Boteon, gli acquedotti, no? Sì, prima spiegavo le tre sorgenti fondamentali, diciamo, dell'adduttrice SIP sono Negrisiola,
diciamo Belvedere, località Belvedere, con la Gusel che è una fonte diciamo sussidiaria, e Lago Morto. Sì. Sono le tre fonti principali dell'acquedotto Sinistra Piave. Complessivamente 400 litri. Sì, grosso modo in questo... Non so se è rotto il tubo dell'acqua, però una volta erano molto di più. No, questo è un dato ormai da parecchi anni. Va bene. Allora io, giusto per informare il Consiglio Comunale, qualche anno fa avevo portato qui una richiesta che mi è venuto in mente perché ne ha parlato il consigliere Dorè, che il 3% del valore dell'acqua fosse destinato al territorio dove quest'acqua, per la tutela del territorio montano. Ti ricordi che abbiamo fatto insieme in comunità montana? Ci hanno creduto tutti, ed è stata votata in regione, mi sembra l'8 agosto la Svizzera. Il 3% del valore dell'acqua del Veneto, no, a quel tempo, mi pare 8-10 anni fa, erano 30-35 milioni di euro. Adesso l'acqua è raddoppiata e bla 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 bla. Alla comunità montana, perché questi soldi andavano alla comunità montana per la manutenzione del territorio, andavano 2 milioni e mezzo di euro. In 10 anni da Valdobbiadene fino a Vittorio avremmo fatto una piccola Svizzera, avremmo messo a posto tutto quanto. Ben ricordo che la Sinistra Piave è stato uno dei ricorrenti contro questa legge. Lei ne ha conoscenza? Perché io avevo detto che il 3% non era un aumento della tariffa, ma doveva appartenere alla tariffa, e siccome la tariffa era stabilita per legge, loro non rinunciavano al 3%, con scarsa lungimiranza, perché se le sorgenti dell'Egrisiola o delle montagne, no, avevano bisogno di manutenzione, i comuni non avevano soldi, dove andavano a prendere l'acqua? Ecco, allora io mi ricordo tutte queste cose qui. Adesso vengono a chiederci cosa? La fusione. Cos'è questa fusione? Sì, per mettere insieme un consiglio di amministrazione che prende magari un po' più soldi, noi conteremo la metà di quello che siamo adesso, continueremo a dare un tubo di acqua di 130, del diametro di 130 centimetri, e la prossima volta arriveremo qua. E ora io chiedo, se fosse possibile a questa amministrazione, di incontrare la SISP, non so, il futuro ente, per concordare una nuova qualcosa per il territorio, visto che il 3% che la Regione l'ha stanziato si è tenuti e li ha messi in altre parti per rimpinguare il bilancio regionale invece di dare alle comunità montane. Io direi che da qualche parte ci sono 90 milioni di euro per il nostro territorio. Grazie. Grazie consigliere. Devo capire che cifre che gira. Grazie consigliere Fasan. Ecco, a questo punto l'ultimo intervento del consigliere Carnelos. Per non lasciare... al secondo intervento, la prego molto veloce, grazie. Per non lasciare questo dibattito alle sole, come si può dire, cahier de doléances, volevo chiedere da un punto di vista tecnico, solo una domanda da un punto di vista tecnico, perché potrebbe essere che la normativa lo impedisce. Questa società di carattere giuspubblicistico ha l'autonomia come le società private a stabilire dei fondi? Ecco, perché noi qui abbiamo parlato, abbiamo detto quali sono le nostre ragioni, ma potrebbe in astratto, faccio per dire, andiamo al Consiglio Comunale, la Giunta, il Sindaco al futuro Consiglio d'amministrazione, e esponendo queste ragioni avrebbe la libertà finanziaria di stabilire benissimo, sì, effettivamente Vittorio Veneto merita qualcosa, benissimo, mettiamo in bilancio 300.000 euro per Vittorio Veneto, spiegandolo, dall'acqua e tutte queste cose qui. Oppure la legge è rigida, per cui i meccanismi, i parametri impedirebbero questa, come si può dire, doubt des,
che i privati tranquillamente, una società privata potrebbe fare, e quindi volevo sapere da lei se questo sarebbe possibile in astratto. Le dico questo perché poi a quel punto dipende dalla forza nostra e dal fatto di come verranno nominati quei 5 amministratori. Chi sarà il presidente? È chiaro che questo non riguarda la Tecne, ma sarà da vedere quanto forti saremo nel momento della votazione, perché ripeto, il nostro voto vale come quello di Porta Bufalè. È chiaro che a quel punto dovremmo aggregare alla nostra causa 10-12 Porta Bufalè, perché valgono tanto quanto noi. Grazie. Allora, provi a prenotare, perché qui è successo, qui bisogna... provi un attimo, dottor Petrini. Lei. Io, sì, è tutto in automatico. Allora sì, la la invito a rispondere direttamente, poi c'è il consigliere Costa come ultimo intervento. Prego. Il voto vale 1, come tutti gli altri, solo all'interno del Comitato Strategico di Controllo Analogo. Solo lì. Per quanto riguarda il peso di Vittorio Veneto, come soggetto che detiene quote nella nuova società, noi stiamo parlando del 6,02%, quindi una partecipazione di tutta rilevanza. Per quanto riguarda l'autonomia, è una società di capitali, quindi sostanzialmente il Consiglio di amministrazione, in ottemperanza a quelle che sono le deliberazioni da parte dei soci, provvede in tal senso. I conti con l'Oste, quindi l'Autorità per l'Energia Elettrica e Gas, si fanno dentro il PEF, il Piano Economico Finanziario, che è quello strumento nel quale sono previsti gli interventi, quindi x mila euro in tubazioni per l'idrico, x mila euro in depuratori, x mila euro in fognature e via così. È lì, è all'interno di quello strumento che si interviene con le scelte strategiche di cui abbiamo parlato prima. Se i numeri reggono là dentro e quindi non si sfonda il tetto della tariffa di cui ho parlato prima e c'è qualcosa in più? C'è qualcosa in più, allora astrattamente parlando, autonomia gestionale e finanziaria. Ecco, quindi parlando prima, come diceva Darè, se in quella cosa di quell'autorità c'è tutela delle fonti, faccio per dire, chiaro, dovremmo avere una forza tale da far mettere non solo l'80% nelle fonti di Vittorio, quello è possibile. Rispetto a quelli di San Polo o Fontanella. Consigliere Costa. Sì, io volevo, per me concludere, ma prima con la dichiarazione di voto, ma che non c'è bisogno mi pare. Sì. Volevo solamente condividere quel patriottismo a favore dell'acqua nostro tipico vittoriese e condividere anche le proposte che sono state fatte dal consigliere Darè o da altri, dall'avvocato Carnelos. Però l'acqua scorre per terra. Ecco, io volevo fare così, chiudere, facendo anche così una riflessione di volare un attimo più alto, cioè consideriamo anche che l'acqua anche per noi è un dono, cioè che ci troviamo per noi vittoriesi e quindi anche un qualche cosa che necessariamente dobbiamo anche, è opportuno condividere. Per cui volevo chiudere col precetto evangelico, dar da bere agli assetati. Ecco, possiamo andare a casa tutti contenti, votare tutti bene, pensando che applichiamo anche un principio cristiano. Grazie. Grazie consigliere Costa. Consigliere Sant'Antonio. Sì, volevo solo aggiungere che non è solo il patrimonio delle fonti, ma un'altra delle spese che ci saranno probabilmente molto alte è la rete, no? Quindi perlomeno voglio dire, e sappiamo benissimo che le reti sono molto vecchie e saranno anche con dispersioni elevate, immagino. Quindi alla fine, se tutti i comuni mettono più o meno le stesse cifre, perlomeno trovarsi dopo 20 anni, mi pare che gli investimenti, se non ho capito male, sono sull'ordine di 200 milioni di euro in 20 anni, quindi perlomeno alla fine dei 20 anni della convenzione
ritrovare Vittorio Veneto con una rete adeguata coi tempi. Ecco, quindi questo sarebbe il tornaconto che Vittorio Veneto potrebbe ritrovarsi alla fine. Grazie. Allora, io direi che non ci dovrebbero essere dichiarazioni di voto perché sono già state fatte, a meno che Botteon non voglia. Io non l'ho fatta sicuramente. Allora, dichiarazione di voto favorevole. Penso che il messaggio sia arrivato chiaro, che Vittorio Veneto però non è il Consiglio Comunale di Vittorio Veneto non è composto da Big Jim che si schiaccia il tasto e alzano il braccio, ma è un Consiglio Comunale che è ben conscio di quelli che possono essere i benefici che possono arrivare dal fatto di avere le sorgenti e anche dal fatto che i passaggi storici non hanno sicuramente giovato ai cittadini vittoriesi. Butto là una cosa che mi è venuta in mente adesso, forse anche un po', bisognerebbe pensarci sopra, perché parlando di acqua a Vittorio Veneto un problemino ci sarebbe. C'è una falda che non è proprio bella, ma che c'è un pochettino di cromo esavalente, e il Comune di Vittorio Veneto sta cercando chi può occuparsi, chi può affrontare i costi relativi a questa falda. Magari una riflessione su una qualche società che stiamo votando adesso che magari potrebbe aiutare a risolvere questo problema storico della nostra città. Grazie. Dichiarazione di voto? Sì, Prego. mi raggancio a quanto detto dal consigliere Botteon e dico voterò favorevolmente, però vogliamo un impegno anche da parte vostra a avere un po' di più rispetto e più investimenti, non dico dovuti, ma almeno per tutelare le fonti d'acqua, che almeno quello è un atto dovuto. Grazie. Grazie. Mi chiede la parola il sindaco. Prego. Sì, solo una battuta rispetto alla posizione del consigliere Fasan. Visto che riguarda la Regione, chiederemo a qualcuno di intercedere affinché la Regione le cifre approvate le eroghi anche. Grazie. Allora, grazie. Metto in votazione il punto numero 4 all'ordine del giorno, fusione per incorporazione. Sì, lo sappiamo. Bisogna nominare, ma io l'avrei nominato. Allora, fusione per incorporazione di SISP e Sile Piave SPA in Piave Servizi SRL, approvazione. Dobbiamo nominare un consigliere supplente. No, ma il consigliere Posocco ha proprio comunicato che sì, che se ne andava. Quindi consigliere Maset, consigliere Maset, ok, quindi Maset, Darcier e Dus. Allora possiamo mettere in votazione, do per letta la delibera e metto in votazione favorevoli, contrari, astenuti, nessuno, quindi siamo 2, 4, 6, 8, 10, 15. 12, 14, 15, manca Posocco e Fasan, giusto? Esatto. Tornano i conti. Sì. Quindi 15 favorevoli, nessun astenuto e nessun... Ecco, adesso dobbiamo necessariamente spegnere e resettare la... Ah sì, chiedo scusa. Immediata eseguibilità. Favorevoli? Contrari? 15 su 15. Grazie. 10 secondi, 20 secondi. Intanto ringrazio il dottor Petrini, l'ingegnere della Libera, e i tecnici SISP, l'ingegnere Dal Negro, per la pazienza e la competenza. Grazie. Io vi ringrazio e soprattutto per... Allora, molto semplicemente su questa sono convinto che andiamo via veloci. Individuazione degli organismi collegiali indispensabili di competenza del Consiglio Comunale anno 2015. Illustra brevemente il sindaco Tonon. Grazie, buonasera. Allora, la fonte normativa è l'articolo 96 del decreto legislativo 267 del 2000 che riguarda gli organismi che in base alle competenze Consiglio e Giunta devono individuare per la loro attività. La proposta è quella di riconfermare l'elenco degli organismi collegiali indispensabili già attivi. Consiglieri, chiedo scusa, ma c'è un rumore di fondo che vi prego di ridurre, grazie.
e sono le 4 commissioni consigliari permanenti, la prima affari istituzionali e attività culturali, la seconda sviluppo economico, attività turistiche e sportive e polizia urbana, la terza finanza e patrimonio e informatizzazione e la quarta territorio. Poi il comitato di gestione della Galleria Civica d'Arte Medievale, Moderna e Contemporanea Vittorio Emanuele II, la commissione pari opportunità tra uomo e donna, la commissione consigliare Piroe Area ex Fassina ex Carnielli e la commissione edilizia integrata. Questa è la proposta. Grazie. Questa è esattamente la riproposizione di quella che abbiamo votato lo scorso anno. Se non ci sono interventi io metterei subito i voti. No, le prenotazioni funzionano. Bene, allora, se siete d'accordo metto i voti. Chiamerei il consigliere Darè, se lo ritiene, altrimenti anche no. Non c'è. Allora, metto in voti il punto numero 5 all'ordine del giorno, individuazione degli organismi collegiali indispensabili di competenza del Consiglio Comunale per il 2015. Metto in votazione la delibera. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Allora manca il consigliere Posocco e il consigliere... chiedo scusa. Manca il consigliere Fasan, quindi abbiamo 16 voti favorevoli, nessun astenuto, nessun contrario, giusto? Gli scrutatori mi confermano. Bene. Se posso... Prego. Siccome si è dovuto assentare il collega Napoli, l'assessore al bilancio, economia e quant'altro, devo una risposta al collega Darè, perché per quanto riguarda il fondo di solidarietà comunale, visto che aveva chiesto le cifre. Sì, no, ma è giusto che tutti che le condividiamo, possiamo anche piangere insieme dopo se vogliamo. Allora, la quota calcolata sull'IMU standard 2015 è di 2.471.062,59 €. Quella che invece viene riconsegnata al Comune è di 988.157,85 € per un differenziale col segno meno per il Comune di 1.482.904,74 €. Abbiamo già interessato i sottosegretari Baretta e Zanetti come governo perché si facciano promotori di portare avanti l'iniziativa del segretario di Marco Stradiotto, già sottosegretario, che è considerato uno dei massimi esperti in tema di costi standard, che ha curato anche la raccolta dei dati per il SOSE, cioè per il Ministero dell'Economia e delle Finanze, affinché vengano i calcoli fatti non più sui costi storici, come avviene ahimè tuttora, ma sui costi standard, aderendo in sostanza a quello che è stato il manifesto dei sindaci trevigiani dello scorso anno, 2014 se non ricordo male, sposato anche dall'Associazione Comuni Marche Trevigiana e dall'Anci Veneto. Credo che non solo l'amministrazione ma tutto il Consiglio Comunale si auguri che tale progetto possa procedere il più celermente possibile, anche se sappiamo che le cose del governo difficilmente sono velocissime. Grazie. Grazie del chiarimento. E quindi a questo punto passiamo al punto numero 6 all'ordine del giorno, mozione ex articolo 22 a firma del consigliere Paolo Sant'Antonio, a cui do la parola. Prego. Un attimo. Sì, molto velocemente, visto l'orario, e vista anche la richiesta di mozione, la mozione che ho già anticipato in uno dei precedenti consigli comunali. La mia richiesta va nell'ordine di idee di chiedere l'anticipazione della trattazione delle interrogazioni o interpellanze che normalmente avvengono dalla minoranza anche su temi interessanti all'inizio, visto l'orario che raggiungiamo alla fine dei consigli comunali. Probabilmente
l'attenzione cala e non si trattano con adeguata con adeguatezza in sostanza. Quindi la mia richiesta è di spostarle all'inizio della seduta. Grazie. Chiarissimo. Se c'è, vedo una prenotazione del consigliere Botteon. Sì, coerentemente con ciò che abbiamo sempre sostenuto, noi voteremo a favore di questa mozione che viene dal consigliere Sant'Antonio. Proponiamo solamente una piccola modifica, se la vuole accettare il consigliere Sant'Antonio, nel testo sulla fase di delibera, quindi ritenuto di proporre che l'articolo 21,10 venga così modificato: la trattazione delle interrogazioni e interpellanze avviene nelle adunanze ordinarie di norma nella parte iniziale della seduta pubblica. Una proposta di modifica per evitare magari l'accumulo di troppe interpellanze che possa pregiudicare lo svolgimento della seduta in un orario consono. Consigliere Sant'Antonio. Diciamo che l'emendamento mi va bene, nel senso che trovo ragionevole il fatto che se ci sono degli elementi importanti in qualche consiglio comunale, insomma, di posticipare la trattazione delle interpellanze. Ringrazio la maggioranza e lo reputo anche un segnale di democrazia. Grazie. Grazie. Consigliere Carnelos. Sì. Questa mozione è interessante, credo sia però importante fare un po' di storia, perché sennò non si capisce. Il Comune di Vittorio Veneto, da quando i cosiddetti decreti Bassanini prevedevano lo statuto, i regolamenti, aveva fatto un regolamento in cui era pacifico, non c'era neanche posto al problema di dove dovessero essere messe le interpellanze, e erano all'inizio della seduta. Sant'Antonio si domanderà: come mai allora io, novellino, ho trovato questa norma? Non me lo domando. Credo se lo sia domandato. Allora le rispondo io. È avvenuto che in passato non abbiamo sempre comandato noi, per fortuna. In Italia c'è la democrazia, c'è l'alternanza, e c'è stato un periodo in cui siamo stati nel deserto, abbiamo fatto i 15 anni sabbatici, e quell'amministrazione cosa ha pensato come idea? Molto meglio che le interpellanze in fondo, così non ascolta nessuno, così le fai quando i consiglieri tutti stanchi, così quella rottura del bale delle minoranze non rompe con le interpellanze. Naturalmente all'epoca altre proteste della minoranza, mi sembrava una cosa fuori da ogni grazia di Dio. E va detto, siccome non è che ciascuno di noi che appartiene a certi partiti politici, a certe forze politiche, quando siede in consiglio comunale c'è un verginello, ha l'eredità di quelli che sono i movimenti a cui appartiene. E guardi caso, il movimento a cui appartiene lei e dei quali hai avuto i voti, entusiasticamente ha votato che le interpellanze siano alla fine. Poi è vero, ci si può pentire, evidentemente il consigliere Sant'Antonio almeno mi darà atto che sono stati scriteriati i suoi colleghi che lo hanno preceduto in passato in quello scranno e che mi pare fossero anche in lista stavolta. Lei naturalmente è balzato prima degli altri e quindi fra l'altro mi immagino la felicità di chi veniva dopo, ma sotto questo profilo glielo dico che torniamo come eravamo prima. E qui vede, è possibile farlo perché anche i giornali, quelli che piacciono al suo movimento politico, un giorno sì e un giorno anche, dicono, sì, quelli del PD, quelli di maggioranza, buonisti. E quel buonismo diventa un'accusa, proprio
è il pubblico ludibrio i buonisti, invece no, vede Sant'Antonio che avere i buonisti in maggioranza ottiene l'approvazione della mozione. Allora credo che sia importante questo, anche perché c'è una scommessa. Speriamo che questa richiesta non sia strumentale, perché vedi, un'altra cosa noi abbiamo fatto, che chi ci ha preceduto, compreso il suo movimento politico, ha sempre osteggiato, che è quella di avere la televisione, la vede? Quando c'eravamo noi è stata chiesta, ma no, è sconveniente. Certo, ma si poteva fare, te lo assicuro. E ma dico questo con un po', come si può dire, mi lascia, perché siccome oggi abbiamo fatto il buonista, il cattivista, fammelo fare a me, almeno per un pochino, sono al pivecchio, quindi nessuno se ne preoccupa, il cattivista lo faccio io, e dico che, guarda caso, riportiamo le interpellanze all'inizio, quando gli altri ce le avevano poste alla fine e noi eravamo all'opposizione. In più, democraticamente, per partecipazione, abbiamo la televisione, che è giusto che i vittoriesi sappiano cosa avviene in quest'aula. Terzo, grazie a questo, il prime time da adesso in poi sarà adatta alle interpellanze. Quindi provate a pensare quale, come si può dire, bontà abbiamo dato. Sì, Sant'Antonio, sì, perché mi piacerebbe, se adesso fai sì, che domani venisse una tua dichiarazione in cui dicessi quello che hanno fatto in precedenza di mettere le interpellanze alla fine era una cosa antidemocratica, sbagliata, non giusta. Quindi una sconfessione di quello che il movimento tuo ha fatto in passato. Questo non avverrà in politica, lo so, sai, lo dico solo così, so che non conviene, ma è giusto che queste cose si sappiano. Ed allora ben vengano le interpellanze all'inizio. Io avrei fatto passare un po' di tempo, no, va bene così, va benissimo così, e spero che quello che ho abbozzato come si può dire, aspetto negativo faccia parte della mia cattività e che sia solo, come si può dire, preconcetto. Vi dico anche una cosa però, talvolta, e qui anche questa non è una frase mia, a pensar male si fa peccato, ma spesso ci si indovina. Grazie. Grazie consigliere, e vedo la prenotazione del consigliere Darè, prego. Allora intanto rispondo subito al consigliere Carnelaos, perché lei non può fare il cattivo, non è capace, quindi cioè, la sua è un'interpretazione teatrale, però lo si capisce che non. Allora intanto noi la ringraziamo perché sono stato io a tirar via le interpellanze all'inizio proprio per un motivo, che grazie a quell'emendamento del consigliere Botteon il numero tale delle interpellanze che venivano portate nella mia amministrazione si protraevano per alcune ore prima di iniziare, ci sono le tempistiche prima di iniziare il Consiglio. Giustamente questa è stata una compensazione misurata. Se le interpellanze sono tante, le vanno portate dopo, perché i punti all'ordine del giorno sono più importanti, e su questo credo che lo dimostrate voi con l'emendamento alla proposta di Sant'Antonio, e siccome sono un politico io la voto per solidarietà politica. Grazie. Allora, consigliere Maset, a lei la parola. Grazie Presidente. Ma io non faccio altro che confermare quello che ha detto il collega Darè, e appunto anche noi la votiamo perché siamo solidali con
l'amico Sant'Antonio, e anche perché poi facevo questo ragionamento, lo faccio da tempo anche, che è sempre difficile parlare dopo, io le chiamo simpaticamente le omelie, insomma, ecco, del collega Carnello, le orazioni, esatto, è sempre difficile perché insomma si rimane un po' così, no? Ammagliati del suo. E allora un po' la solidarietà politica, un po' l'omelia del collega che mi ha convinto e ci ha convinto, è veramente un voto convinto, positivo. Grazie consigliere. Consigliere Sant'Antonio. Sì, volevo rispondere al consigliere Carnelos che io non c'ero e sinceramente non mi interessa quello che ha votato il mio precedente collega. Io penso che quando una cosa è giusta deve essere richiesta e non per questo, voglio dire, dall'altro lato bisogna fare sempre gli appunti, no? Anche sulle cose corrette, perché si instaura un clima di tensione, ok? Boh. Detto questo, non sarà la prima e l'ultima che farò mozione. Ci sono altre cose che non funzionano nel regolamento. Tanto per citarne un'altra, a cui vorrei metter mano, e prendo spunto anche dalla mail del collega Saracino, è in buona sostanza il ritardo con cui ogni volta vengono convocati i consigli comunali e vengono recapitate a casa dei consiglieri la documentazione. Sempre ai limiti del tempo, dentro il regolamento, però sempre ai limiti. Allora, lo stesso per quanto riguarda le convocazioni di commissione, sempre 2 giorni prima. Allora io dico, per fortuna che qualche presidente in qualche modo cerca di mitigare la cosa telefonando a casa, eccetera. Allora, il concetto è che o si fa apposta a convocarle alla fine, non portando quindi del valore aggiunto alle persone che devono prepararsi qua dentro per venire qua dentro. Io non posso nel giro di una settimana studiarmi un pacco di roba di questo, e neanche voi immagino, o 2 giorni prima della commissione fare la stessa cosa. Allora il tempo per convocare un consiglio comunale ce n'è anche troppo, quindi spostare questi termini, seppur da regolamento prima, è quello che farò nelle prossime mozioni, perché ritengo che sia fondamentale che i consiglieri si preparino per gli interventi. Se voglio dire, qualcuno pensa di fare allo stesso modo di come si faceva precedentemente, evidentemente anche precedentemente c'erano dei problemi di tipo tecnico. Allora o ci sono dei problemi di tipo tecnico e valgono per l'attuale maggioranza e quella precedente, o c'è qualcosa che deve essere messo a punto. Grazie. Consigliere Maset, si è prenotato nuovamente? No? Sì, prego. Prego. Secondo giro, certo, Presidente. Certo. Questo, ok, grazie. No, volevo che mi era sfuggita e allora ho detto va bene, la faccio, un ragionamento che lo faccio in secondo intervento. Ecco, volevo dire e volevo far notare anche ai colleghi della maggioranza che come almeno in questo anno che sta trascorrendo la minoranza abbia chiaramente fa parte del gioco insomma politico, l'interrogazione così, ma però insomma io credo che ci potete dar atto che noi cerchiamo di fare comunque un'opposizione costruttiva, almeno mi pare che fino ad ora insomma questo è stato lo spirito. E, ecco, così non è stato per certi tratti, anche se non sempre, ma per certi tratti quando abbiamo governato voi. Tra l'altro non si parla mai di persone che non sono presenti, si dice, però voglio ricordare che qualcuno che non siede più qui su questi banchi a suo tempo, riferendosi ai componenti della maggioranza, usava dei termini tipo barbari o mangiatori di ghiande. Ecco, quindi insomma capite a volte com'era diverso l'atteggiamento? Comunque
no, voglio dire, insomma, ecco, io ho detto votiamo a favore perché solidarietà politica va bene, e perché crediamo che comunque portando anche così interrogazioni con dei propositi costruttivi, e lo penso veramente, non lo sto dicendo per dire qualcosa, ecco, possa essere anche costruttivo, ma tra l'altro ho notato che le interpellanze arrivano anche dai vostri banchi, quindi insomma anche quelle sono costruttive, anche quelle se fatte inizio di seduta non fanno altro che così, che far bene per la città e per i cittadini, insomma, ecco. Grazie. Grazie consigliere Maset. Consigliere Botteon. Sì, quindi dichiarazione di voto, anche approfitto, faccio un intervento unico, quindi dichiarazione di voto, confermo il voto favorevole, visto che siamo in serata positiva e di rispetto reciproco. Mi piacerebbe anche sentire un proposito di impegno, perché è vero, consigliere Sant'Antonio, che lei non è la persona di prima, e io sono contento di ciò, però è anche vero che esiste l'eredità politica, quindi responsabilità di quello che ha fatto la propria formazione politica, e quindi mi piacerebbe avere anche un impegno per il futuro a parte di tutti quanti. Quindi noi adesso andremo a ripristinare le interpellanze all'inizio con questa mozione, un impegno che restino all'inizio. Grazie consigliere. Mi chiede la parola il sindaco per un chiarimento. Sì, grazie. Solo per una precisazione. Allora, concordo con quello che ha detto il consigliere Masetta. Credo però non sia corretto dire, come ha detto il consigliere Sant'Antonio, che si arriva in ritardo quando si è dentro i termini del regolamento. Se le tasse io devo pagarle entro il 15 e le pago il 15, non sono in ritardo. Se le pago il 16, sì. Allora, io, siccome l'ho fatto per parecchi anni il consigliere, io mi sono spesso trovato a passare ore e ore anche notturne per studiarmi i documenti. Credo di poter dire, forse con falsa modestia, di essere arrivato preparato molto spesso, punto. Quando la documentazione mi è stata consegnata nei termini previsti dal regolamento. Se poi vogliamo allungare di più i termini è un'altra questione, ma dire che il tempo non è sufficiente non è vero. Non è vero, ognuno può prepararsi come e quando vuole, poi ovviamente ci sono possibilità, ci sono periodi in cui è più facile, si ha più tempo per prepararsi, altri in cui ce n'è meno, però dire che si è in ritardo quando si è dentro il regolamento, proprio no, non esiste, perché il regolamento vale per tutti. Sì. Poi ci sono, per esempio questo consiglio comunale era stato previsto precedentemente, è stato posticipato proprio per la questione di ferie e delle festività che erano civili previste e la convocazione delle commissioni, punto, tanto per dire che l'amministrazione non è cieca e sorda a queste cose. No, volevo replicare al sindaco, se mi sono espresso male mi correggo, non volevo dire che siete in ritardo rispetto ai termini del regolamento, voglio dire che aspettare all'ultimo secondo, penso che in una situazione in cui i tempi sono molto stretti si può fare meglio, e se non si riesce a fare meglio, ci sono dei problemi tecnici, allora bisogna modificare secondo me il regolamento e quindi allungare, cioè diluire i tempi di presentazione delle richieste di consiglio comunale ai consiglieri da 6 giorni, magari spostarlo a 10, 8, 7, e soprattutto le commissioni 2 giorni prima mi sembrano, anche per c'è gente che deve organizzare la pianificazione del lavoro, mi sembra di aver capito, ecco, 2 giorni prima diventa veramente difficile, se vogliamo avere il valore aggiunto della presenza di tutte le persone, perché sennò altrimenti facciamo le commissioni con 1 persona, 2 persone, vabbè, le facciamo perché c'è scritto sul regolamento, ma non portano del valore aggiunto alla città. Tutto qua. Grazie, la parola al consigliere Fasan. Sì, intervengo dopo la battuta del sindaco Tonon, che noi abbiamo avuto per 15 anni in opposizione, probabilmente era anche in commissione lavori pubblici quando io ero presidente, forse? Ecco. Allora lei ricorda che ogni primo martedì del mese la commissione lavori pubblici era convocata, qualsiasi era l'argomento, e noi preparavamo gli argomenti a scadenze fisse, perché chi lavora
come succede a me, non può 2 giorni prima prendersi un giorno di ferie e poi si rinvia anche la commissione, così mi mangio, è già successo 2 volte, mi sono già mangiato 2 giorni di ferie perché avevo preso il tempo per venire in commissione, è stata rinviata, sì, può succedere, però io dico, cosa costa fissare, non so, 10 giorni prima, ci leggiamo bene le carte, visto che non avete niente da nascondere e comunque non c'è problema di mettere in difficoltà l'opposizione, qualche giorno in anticipo non sarebbe male, no? Anche perché ho visto che l'allora Franco Posocco e la Costantini apprezzavano questo mio modo di lavorare. Ogni primo martedì del mese c'era commissione lavori pubblici. La ringrazio. Grazie. Consigliere Saracino. Sì, mi sembra, faccio già dichiarazione di voto, mi sembra naturale che voterò a favore perché è una cosa corretta. Vorrei precisare sull'email che l'ho mandata giustamente perché è dentro i termini, infatti non ho detto che non è dentro i termini, ma semplicemente magari personalmente manifestavo la difficoltà di organizzazione per essere presente e preparato, tutto lì. Non è che ho detto che i termini non sono rispettati, ci mancherebbe. Sì, no, volevo che magari vi venisse travisata l'email, tutto lì, onde evitare problemi. E ringrazio Sant'Antonio per aver fatto questa mozione perché è stato coerente con quello che ha sempre detto, ha detto che la faceva e l'ha fatto, complimenti per la coerenza. Ecco, allora io, consigliere Maset, ci sono già le dichiarazioni di voto, però mi trovo ancora rapido. Ecco, allora lo considero un secondo intervento velocissimo. Volevo dire a Sant'Antonio che il problema è regolamentare, perché è chiaro che se c'è scritto 5 giorni, se arriva ed è rispettato il termine, siamo a posto. Dal punto di vista regolamentare si potrebbe mettere, no, mettiamo 6, ma tenga presente che le arriverà comunque 6 giorni prima. Capisce? 9, 10, 50, no? Allora le dico una cosa, perché allora a questo punto provi, faccia lei una bella ricerca, su internet ci vanno tutti, mi trovi quanti comuni, e o se vuole prende i 98 comuni della provincia di Treviso e così poi la illustrerà in commissione e documentalmente mi dimostrerà in quanti comuni esiste un termine superiore a 5 giorni. E così vediamo anche tanto, perché poi che non sembriamo che siamo sulla Luna, perché lei sa che è vero che ci vorrebbe tanto tempo, ma normalmente è 5, credo siano pochissimi che siano di più. Comunque a secco, può essere, la metteremo 7, si potrà mettere 7, ma tenga presente che poi le arriverà comunque 7 giorni prima. Si spera che fra 5 anni non venga qualcuno che ne vuole 9. Sono già 7 giorni, perché noi usciamo una settimana prima, 7 giorni fisici. In ogni caso è sicuramente da tenerne conto. Volevo solo ricordarvi che l'articolo 10 al comma 2 dice che il compito della commissione consigliare sono tutte le modifiche allo statuto, quindi tutti gli input che verranno da qui in poi passeranno, la commissione non in una seduta evidentemente, ma pondererà bene e si arriverà a delle modifiche condivise, non c'è dubbio. Bene, io a questo punto, se siete d'accordo, metterei in votazione e quindi metto in votazione la mozione del consigliere Sant'Antonio con l'introduzione delle 2 parole di norma. Quindi la lettura è: la trattazione delle interrogazioni o interpellanze avviene nelle adunanze ordinarie, di norma nella parte iniziale della seduta pubblica. Ecco, metto in votazione, non credo che ci sia nessun assente, metto in votazione favorevoli, contrari, sì, metto in votazione il testo già emendato con l'emendamento proposto dal consigliere Botteon. Mozione approvata. Punto numero 7 all'ordine del giorno. Certo, il Presidente della Commissione attiverà la Commissione allo scopo. Se poi ci sono altri input che vengono avanti, ben vengano, insomma. Certo. Ordine del giorno a sostegno del progetto Memoria 100 nel centenario del genocidio armeno. La parola all'assessore Barbara Denardi, prego.
L'ordine del giorno che viene proposto all'approvazione del Consiglio Comunale è stato trasmesso al Comune di Vittorio Veneto dal Consiglio della Comunità Armena di Roma e propone che il Comune di Vittorio Veneto esprima la propria solidarietà al popolo armeno in occasione del centenario del Grande Male, la tragedia del 1915 definita come il primo genocidio del XX secolo, così come ha ricordato anche Papa Francesco nel recente Angelus del 12 aprile del 2015. Il cosiddetto Grande Male è stato riconosciuto come genocidio dalla Sottocommissione per i diritti umani dell'ONU nel 1973 e nell'86, dal Parlamento europeo nel 1987, dal Parlamento italiano nel 2000 e il Parlamento europeo sempre nel 2000 ha approvato a larga maggioranza una risoluzione che in relazione alla relazione periodica del 1999 della Commissione europea sui progressi della Turchia verso l'adesione all'Unione Europea invitava il riconoscimento del genocidio ai danni della minoranza armena commesso anteriormente alla nascita della moderna Repubblica Turca. Per cui questo è sostanzialmente il contenuto dell'ordine del giorno e visto che siamo in tema di centenario come in relazione a una delle comunicazioni fatte dal sindaco in precedenza, in particolare quella relativa alla riabilitazione della memoria dei fucilati, al consigliere Posocco che lamentava l'impossibilità di discutere la riabilitazione, vorrei semplicemente dire, sempre in tema di centenario, che apprezzo che avrebbe voluto discutere l'argomento, oggetto come visto di una legge in via di approvazione definitiva da parte del Senato, ma avrei avuto piacere anche di vederlo lui e tutti i consiglieri comunali domenica scorsa alla commemorazione, all'esposizione dell'Albo d'Oro dei Caduti, Albo d'Oro nel quale i riabilitati, quando lo saranno, verranno inseriti. Purtroppo però non ho avuto il piacere di vedere la loro presenza. Vabbè, visto che aveva piacere di discuterne, era un momento importante anche quello. Grazie, Assessore Denardi. Ma io questo, se siete d'accordo, lo metterei in votazione così come sta, giusto? Consigliere, vedo cenno di assenso. No. E quindi io metto in votazione l'ordine del giorno a sostegno del progetto Memoria 100 nel centenario del genocidio armeno. Siamo tutti presenti? Sì. Allora metto in votazione il punto numero 7 all'ordine del giorno. Favorevoli? Astenuti? Nessuno. Contrari? Nessuno. Unanimità. Punto numero 7 approvato. Punto numero 8. Interpellanza sul regolamento degli orti comunali a firma del consigliere Matteo Saracino. A lei la parola. No. Deve prenotarsi, consigliere. Prego. Grazie Presidente. Gli attuali paradigmi urbanistici e la necessità di riqualificazione degli spazi abbandonati hanno portato a una definizione del concetto di orto urbano che in parte si discosta dalle sue interpretazioni tradizionali. Alla volontà di garantirsi una parziale autosufficienza alimentare si è giunto a un rinnovato interesse nei confronti di un'alimentazione genuina e sostenibile. La coltivazione dell'orto è sempre più un'attività di svago, un modo per sfuggire momentaneamente alla frenesia della vita contemporanea, ma anche un momento di socialità, di coesione sociale, di rafforzamento della comunità e del senso civico, di condivisione e scambio di esperienze tra persone che manifestano un forte legame con la terra e i suoi prodotti. Il 26 aprile 2015 un articolo pubblicato dal Gazzettino ha evidenziato la situazione di abbandono di alcuni spazi orticoli comunali, dovute in certe zone della città alla mancanza della domanda da parte dei cittadini. Nonostante il nostro territorio comunale disponga di diversi terreni agricoli, numerosi sono i nuclei familiari che vivono in edifici sprovvisti di spazi atti all'orticoltura.
Ciò non interessa solo alcune categorie sociali, ma si estendono ai cittadini di ogni età e classe sociale. Si pone dunque di operare modifiche all'attuale regolamento di assegnazione e gestione degli orti comunali. In particolare si suggerisce di valutare le seguenti proposte. L'assegnazione degli spazi orticoli a tutte le classi di età, non limitandola ai soli over 60. L'aumento del numero di spazi di lotti destinati all'orticoltura in base alle richieste pervenute. La possibilità di assegnare alcuni dei lotti orticoli abbandonati ad associazioni o cooperative in una misura percentuale variabile tra il 10 e il 15% rispetto al numero totale degli apprezzamenti disponibili, al fine di poter coinvolgere i migranti volontari ospitati nei centri di accoglienza temporanea presenti nel nostro comune, contestualmente a progetti formativi in campo agricolo e di coesione sociale. L'attenzione di progetti mirati all'agricoltura biologica e al recupero di varietà autoctone e metodi tradizionali di coltivazione in collaborazione con associazioni ed operatori di settore, cooperative e privati interessati. Si chiede quali sono le azioni che l'assessorato alle politiche sociali intende intraprendere per un rilancio del progetto Orti Comunali, se vi sia la disponibilità nel recepire e discutere le proposte sopra elencate, instaurando eventualmente un dialogo con la comunità ed i soggetti interessati. Grazie. Assessore Denardi, prego. Egregio consigliere Saracino, ho avuto modo di leggere la sua interpellanza sugli orti comunali, articolata sia per la varietà dei temi affrontati sia per le interessanti proposte avanzate, e con piacere cercherò qui di seguito di rispondere tenendo conto della storia del progetto e dei suoi sviluppi. Anzitutto ritengo che il titolo del Gazzettino del 26 aprile scorso, che testualmente recitava "Richieste in calo orti comunali abbandonati all'incuria", non corrisponda alla realtà della situazione. Dopo la chiusura dei lotti siti presso l'Istituto Luzzatti, tutti assegnati al momento della chiusura degli stessi, attualmente il Comune ha in disponibilità 4 appezzamenti suddivisi in lotti assegnati secondo il seguente schema. Via Venanzio Fortunato 11 assegnati, 0 da assegnare. Via Palmanova 13 assegnati, 0 da assegnare. Via Mascagni 5 assegnati, 5 da assegnare. Area Fender 5 assegnati e 6 da assegnare. Diversi lotti di via Mascagni e dell'area Fender quindi non sono stati assegnati, ma ciò è dovuto alla loro particolare posizione poco favorevole da raggiungere, alle piccole dimensioni e alla scarsità o addirittura all'assenza d'acqua che li rende poco appetibili, anche se la presenza da anni degli stessi assegnatari fa comunque presumere che i problemi siano in ogni caso risolvibili. Il progetto Orti Comunali è nato nel 2006 con un chiaro intento di favorire la socializzazione delle persone non più giovani ma ancora attive e desiderose di impegnarsi in un'attività manuale. Scopo del progetto era e è tuttora non tanto di garantire a una famiglia una provvista di ortaggi, ma piuttosto quello di creare occasioni di scambio, amicizie e relazioni tra persone che una volta smesso il lavoro si trovano a disporre di un certo tempo libero e quindi per poter impiegare il tempo libero stando all'aria aperta. A giudicare dalla durata delle assegnazioni e dalle continue richieste, ritengo che il progetto abbia ampiamente raggiunto il suo obiettivo. Desidero poi ricordare che fin da subito l'iniziativa si è aperta al mondo sociale presente sul nostro territorio, offrendo alcuni lotti dell'area Fender all'Associazione Psiche 2000 e al CEOD della cooperativa Fender presente nella stessa area. Per vari anni la loro presenza, apprezzata e sostenuta anche dagli altri assegnatari, è proseguita bene fino a quando è subentrata una certa stanchezza e difficoltà a portare avanti il progetto dalle due realtà, che hanno quindi rinunciato all'assegnazione. Stessa cosa è avvenuta nell'appezzamento del Luzzatti, ora riconsegnato al Cesana Malanotti che ne ha richiesto la disponibilità, poiché un lotto è stato dato in gestione alla scuola secondaria di primo grado Lorenzo da Ponte, che per anni lo ha coltivato coinvolgendo i suoi alunni supportati dal personale scolastico. Negli anni sono state avviate delle esperienze di assegnazione in deroga al regolamento a un nucleo familiare e a una persona sola a sostegno del reddito domestico. Le esperienze si sono tuttavia rivelate fallimentari per la poca attitudine e volontà a impegnarsi nella coltivazione. Sappiamo che attualmente ci sono nel nostro territorio alcune interessanti esperienze di agricoltura sociale, in primis quella messa in campo dalla cooperativa Fender Lavoro, senza trascurare il progetto della conferenza San Vincenzo de Pauli, che in un appensamento dei padri della Consolata cerca di coinvolgere nella coltivazione delle persone disagiate.
Per quanto invece riguarda la sua proposta di inserire i migranti nella coltivazione degli orti, informo che questa amministrazione si è fatta parte attiva nella stesura di un progetto che prevede il loro inserimento in attività di volontariato, grazie alla fattiva collaborazione delle associazioni locali, e terremo in considerazione la sua proposta all'esito della stipula della relativa convenzione. Circa infine la proposta di avviare progetti mirati all'agricoltura biologica e al rispetto di varietà autoctone e metodi tradizionali di coltivazione, temo che queste esperienze, già avviate con successo dalla cooperativa Fender, richiedano competenze e abilità che andrebbero a modificare il senso del progetto Orti Comunali che ho spiegato poco fa. In riferimento alla sua proposta, tuttavia, desidero informarla che sono a conoscenza del fatto che gli assegnatari degli orti già utilizzano metodi di coltivazione rispettosi dell'ambiente e basati sui saperi tradizionali, anche perché mi risulta difficilmente ipotizzabile l'uso di tecniche di coltivazione intensiva in un ambito spaziale ristretto quale è quello messo a disposizione di ogni assegnatario. Insomma, non stiamo parlando di ettari, ma stiamo parlando di appezzamenti variabili comunque non superiori ai 50 metri quadri. In generale, inoltre, la legge stabilisce distanze minime per separare i terreni coltivati col metodo biologico da quelli su cui si pratica l'agricoltura cosiddetta convenzionale e una fase cosiddetta di conversione dall'agricoltura tradizionale a quella biologica che ha una durata di 2 anni prima della semina per le colture erbacee e di 3 anni prima del raccolto per quelle arboree. Ciò detto, la Giunta Comunale cercherà comunque di avviare, in collaborazione con gli uffici preposti, una riflessione sull'opportunità di apportare delle modifiche al regolamento comunale per l'assegnazione degli orti comunali, tenendo conto delle sue proposte e comunque compatibilmente con le iniziative già in essere e nel resto del territorio. Grazie. Consigliere. Richiedo risposta scritta e ringrazio. Grazie. Punto numero 9 all'ordine del giorno, interrogazione consigliare a firma del consigliere Bruno Fasan, al quale ricordo i famosi 5 minuti di illustrazione. E quella dura 7 minuti, consigliere, quindi magari un piccolo riassunto. Grazie, a lei la parola. Bene, posso partire? Microfono. Grazie. In data 8 maggio nella pagina vittoriese del Gazzettino è uscito un articolo, non si sente, bene, va bene. Eccolo qua. Non c'è peggior sordo di chi non vuole sentire. Uffici senza personale, slittano i lavori a scuola, sicurezza, questo qui sono le parole del Gazzettino, sicurezza, le opere di adeguamento alla ponte erano già state annunciate e si riprova il prossimo anno. L'adeguamento sismico della scuola media da Ponte e la rificazione di piazza Giovanni Paolo I viaggiano in ritardo. Il motivo? La carenza di personale. Adesso però il percorso di entrambe le opere pubbliche è ripartito, assicura l'assessore di reparto. Questo era scritto sul Gazzettino, la cosa mi ha incuriosito e ho fatto questa interpellanza. Se così fosse non posso che dichiarare la mia soddisfazione per la ripartenza. L'assessore può ben immaginare quanto mi stia a cuore la sicurezza degli edifici scolastici e dei nostri giovani che le frequentano. Per questa ragione l'amministrazione del sindaco d'Are aveva preso la lettera all'impegno del presidente Matteo Renzi che annunciava la possibilità di mettere in sicurezza una scuola in ogni comune, permettendo agli stessi di attingere risorse proprie date l'avanzamento di amministrazione. Quindi, presentata la domanda e accettata la nostra richiesta, l'amministrazione vittoriese ha avuto dal governo la disponibilità di spendere 800.000 euro. Degni di essere ricordati quindi in questo caso i meriti dell'amministrazione d'Are che per la progettazione si avvasa dell'opera degli ingegneri italiani spendendo 50.000 euro. Viste queste premesse, credevo che fra le opere pubbliche programmate per il 2014, in un ordine di priorità sulle opere da eseguire, l'intervento sulla sicurezza della scuola da Ponte fosse al primo posto. Questo perché la sicurezza di una sede scolastica, che è il luogo dove per antonomasia deve esserci da parte della comunità la certezza e la tutela dei nostri giovani, non solo nell'intelletto, ma anche nella persona fisica, in nessun modo può venire dopo alcun altro intervento di carattere pubblico. Mi auguro inoltre che la scelta delle priorità delle opere pubbliche da realizzare sia una decisione condivisa anche dal sindaco, che rimane il responsabile principe della sicurezza dei cittadini vittoriesi e che più di tutti rischia in caso di comprovata negligenza nel svolgere le proprie funzioni. Non credo sia facile per nessun amministratore dare delle priorità al di fuori di quelle date dal rischio sismico. Ricordo che tutto il territorio vittoriese è posizionato su una faglia, prova ne è la violenta scossa del 12 maggio e lungo il sciame sismico seguente.
Pure il progetto della scuola di Carpesica, dopo un anno di annunci, a mio parere stenta a decollare. Avete messo a bilancio la somma sicuramente insufficiente di 400.000 euro, che alla fine si riducono a 300.000 di lavori, forse meno. Con questo penalizzando per sempre, salvo auspicati rivedimenti, Carpesica e i giovani scolari. Inoltre non credo che sia nemmeno lontanamente ipotizzabile la possibilità che il progetto non contempli interventi di adeguamento sismico dell'edificio che, vista la data di realizzazione dello stesso, non ha sicuramente necessari i requisiti indicati dalle attuali normative. Gentilmente chiedo sia il tecnico che firma la regolare staticità dell'edificio. Chiedo inoltre che il progetto sia illustrato al Consiglio Comunale. Assodato quindi che l'amministrazione ha agito usando un criterio non condivisibile nell'individuazione delle priorità degli interventi, vorrei fossero resi noti quali siano stati gli impegni che hanno operato la struttura lavori pubblici tali da costringerla a fare delle scelte sicuramente rischiose. Ricordo che la struttura comunale ed in particolare l'unità operativa che gestisce i bandi e la realizzazione delle opere pubbliche è rimasta invariata dalla precedente amministrazione e mentre riusciva a rendicontare annualmente lavori per 10 milioni, attualmente si è fermata a meno della metà e non credo abbia avuto problemi di patto di stabilità o di risorse mancanti. Posso avanzare un'ipotesi che potrebbe giustificarne la scarsa produttività. Un minuto. Potrebbe anche essere che l'impegno profuso dalla struttura comunale per tutelare la realizzazione del traforo di Sant'Augusta dagli attacchi di parte della maggioranza che, coerentemente con le promesse elettorali fatte, sta lavorando contro, ha condizionato l'esecuzione di tutte le altre opere contemplate nel piano opere pubbliche. Certo che se così fosse l'amministrazione dovrebbe scusarsi con i cittadini vittoriesi e rendere giustizia alla professionalità degli uffici comunali. Può ribattere poi Canelos. Dovrebbe inoltre necessariamente fare una riflessione politica interna sulle proprie capacità di amministrare la città. Auspichiamo quindi una maggior serenità e chiarezza nelle dichiarazioni in mezzo stampa dell'attuale Giunta. Grazie. Entro i termini di regolamento. No. No, sei tu che te la prendi. Ecco, l'assessore Turchetto, prego. Sì, grazie. Dunque io partirei intanto dalla fine perché non ho capito a quale mancanza di serenità o mancanza di chiarezza si riferisca, a quali dichiarazioni. Possiamo Da parte mia, oppure parli solo tu? da parte mia da parte mia ci sono sempre state solo dichiarazioni in positivo senza mai alcuna mancanza di serenità o chiarezza, quindi veramente non riesco a capire. Comunque, quindi in premessa confermo la ripartenza delle opere pubbliche da lei citate, con tutta appunto la serenità e la totale assenza di animosità che ha sempre contraddistinto ogni dichiarazione mia personale e di questa Giunta. Entrando nel merito delle singole questioni, e qui vengo anche ad assorbire la richiesta fatta in precedenza dal consigliere Sant'Antonio, per quanto riguarda la scuola di Carpesica, l'intervento sull'edificio esistente di fatto consentirà di effettuare interventi conformi a quanto previsto dalla normativa vigente antisismica, antincendio, di superamento delle barriere architettoniche e con riferimento al risparmio energetico. Gli interventi sono stati progettati da un ingegnere esperto in materia strutturale, Davide Marcon, e saranno collaudati da altro professionista qualificato che andremo a nominare. L'intervento è stato inserito nel programma Opere Pubbliche 2015 approvato solo a fine marzo scorso, quindi un paio di mesi fa. Nei mesi successivi abbiamo dato corso alla progettazione definitiva, acquisendo il 23 aprile il parere favorevole della Commissione Edilizia Integrata. Il progetto è stato quindi inoltrato alla Sovrintendenza e i calcoli statici sono stati depositati al Genio Civile il 29 maggio. Appena acquisite le necessarie autorizzazioni, la scadenza è prevista per il mese di giugno, si potrà approvare il progetto e quindi procedere con l'appalto dei lavori e l'esecuzione degli stessi. Il tempo per realizzarli stimato è superiore ai 2 mesi e quindi, non potendo essere realizzati nella pausa estiva, andranno programmati con la dirigenza scolastica. Già durante l'estate comunque ci sarà un'anticipazione di alcuni interventi volti alla riqualificazione energetica del fabbricato.
In merito alla richiesta di illustrare in Consiglio Comunale il progetto, ricordo che lo stesso è stato illustrato nella 4ª Commissione consigliare, nonché al Consiglio Comunale in occasione dell'approvazione del bilancio opere pubbliche 2015. Per quanto riguarda la scuola da ponte, è stata verificata la modalità migliore per procedere con l'esecuzione dell'opera. Con determina numero 1181 del 4 giugno è stato deciso di procedere mediante appalto integrato e quindi è in fase di aggiudicazione la progettazione definitiva dei lavori. Anche in questo caso, visto la notevole entità degli stessi, non eseguibili nell'arco della sola estate 2015, sarà necessario concordare la loro esecuzione con la dirigenza scolastica. L'ultimazione dei lavori avverrà comunque, come previsto, non oltre il 2016. La produttività della struttura in questi mesi non è venuta meno, posto che, a differenza di quanto avveniva in passato, avendo approvato entro i primi mesi dell'anno il bilancio di previsione 2015, la fase di programmazione ha richiesto un maggiore impegno rispetto alla fase di esecuzione delle opere, ciò anche in considerazione delle numerose attività aggiuntive che quest'anno si sono rese necessarie, quali ad esempio la ricognizione straordinaria dei residui, l'attivazione del sistema di controllo degli atti previsti dalla normativa anticorruzione, la riorganizzazione della struttura dell'ente, l'attivazione del necessario nuovo sistema di valutazione del personale e la promozione di numerosi eventi formativi. Si tratta evidentemente di tante attività che in passato non si facevano, che comportano l'impegno del personale. È poi innegabile che prolungate assenze, pur giustificate da motivi di salute, comportino uno slittamento nell'espletamento di alcune mansioni attribuite agli uffici. L'impegno di questa amministrazione nella tutela della sicurezza negli edifici scolastici, esplicitamente indicato nel programma di mandato, è infatti certificato dai numeri di questo primo anno di amministrazione. Abbiamo finanziato la messa in sicurezza di 3 scuole, cioè la scuola di Carpesica, la da Ponte e la Crispi, e realizzato una 4ª, la Zanette. Se aveste operato voi con questo ritmo, avreste dovuto sistemare 60 scuole in 15 anni, invece ne avete fatte solo 6. La Manzoni, la Paravicini, la Cosmo, la Foscolo, la Pazienza e la Sauro, andando ad occupare territorio per costruire 3 nuove scuole e lasciare almeno in 2 casi, il caso della Cosmo e il caso della Sauro, 2 immobili vuoti in centro città che ora costituiscono elementi di forte degrado. Grazie. La ringrazio, Assessore, per la gentile risposta che non condivido sicuramente. Le ricordo che la Zanette voi l'avete fatta, ma il progetto era nostro, i soldi erano nostri e tutto era nostro della Zanette, così pure la da Ponte, i soldi erano stati da noi, sono stati da noi presi, voi non siete nemmeno stati capaci di fare il bando. Non è una questione personale tra l'assessore e l'ex assessore. Lei dice la carenza di personale, è quello che non capisco. Adesso però il percorso pubblico è ripartito. Io credo che il personale sia sempre stato lo stesso. Noi credo che il volantino che ho fatto mi è testimone, mi sembra 200 interventi in 5 anni per 45 milioni di euro, non so se le interessa, ma siccome lei mi ha detto che noi non abbiamo fatto scuole, non abbiamo fatto niente, non posso essere soddisfatto della risposta. Non sono soddisfatto. Ok, la ringrazio. Punto numero 10, ultimo punto all'ordine del giorno, una interrogazione con richiesta di risposta orale da inserire a firma del consigliere Giuseppe Maset. Prego, a lei la parola. Sì, grazie Presidente. Allora leggo, è anche breve, quindi dovremmo stare presto. L'oggetto è l'isoletta sul Meschio a Serravalle e la legalità ripristinata, che prende spunto da un articolo apparso sui quotidiani il 22 di maggio. Ho letto con interesse sui quotidiani, nelle pagine di cronaca vittoriese, che l'amministrazione ha risolto l'annoso problema dell'isoletta sul fiume Meschio a Serravalle, da tempo occupata abusivamente da un privato che ne ha comunque curato, in modo egregio, la manutenzione, rendendola uno splendido biglietto da visita di Serravalle e di Piazza Flaminio.
Lo dico con preoccupazione, conoscendo le limitate risorse comunali. Sarà in grado l'amministrazione comunale di mantenere il sito nelle attuali condizioni? Sarà in grado di intervenire anche in questo sito con la precisione e puntualità sin qui dimostrata dal privato? Ricordo comunque che il tema in questione era stato trattato varie volte in questo Consiglio Comunale, senza peraltro giungere a una soluzione che fosse soddisfacente per entrambe le parti in causa, cioè il privato e l'amministrazione comunale. A mettere d'accordo le parti ha pensato comunque il Tribunale che, come si è espressa l'assessore, ha ristabilito la legalità esprimendosi in modo definitivo sulla proprietà pubblica, rendendola accessibile dopo 50 anni. Chiedo quindi all'amministrazione comunale se questo è stato il primo atto per ristabilire la legalità su tutto il territorio comunale e risolvere tutte le occupazioni abusive di suolo pubblico e demaniale, a cominciare dalle aree private destinate a parcheggio pubblico per scomputare oneri di urbanizzazione e al momento non accessibili alla cittadinanza. Chiedo che nella risposta alla mia interpellanza l'assessore di riferimento porti in consiglio la lista dei casi attualmente presi in esame dalla Giunta affinché possa essere integrata, qualora ce ne fosse bisogno, dalle conoscenze personali dei consiglieri di minoranza. Se ciò non fosse possibile, in clima di fattiva collaborazione e per il bene della nostra città, mi impegno di portare insieme ai miei colleghi di minoranza all'attenzione dei prossimi consigli comunali la lista degli cosiddetti abusi irrisolti. Grazie, consigliere. Ti risponde l'assessore Barbara Denardi. Gentilissimo consigliere Maset, per rispondere alla sua richiesta risulta essenziale riepilogare i termini della vicenda. Con atto di citazione notificato in data 9 giugno 1987, i signori Casagrande Angelo e Denardi Teresa convenivano il Comune di Vittorio Veneto avanti la pretura di Vittorio Veneto onde ottenere l'acquisto a titolo di usucapione dell'area catastamente censita al foglio 43 mappale 580 di area 3,27 di proprietà del Comune di Vittorio Veneto e asseritamente ricadente nel patrimonio disponibile del medesimo. Il Comune si costituiva in giudizio e con sentenza 6989 del 29 settembre 89, depositata in cancelleria il 28 ottobre, il pretore di Vittorio Veneto respingeva la domanda degli attori. Con atto notificato il 17 ottobre del 1990, i signori Casagrande e Denardi interponevano appello avanti il Tribunale di Treviso verso la sentenza in parola. Il Comune si costituiva in giudizio e nel mole del giudizio d'appello i signori Casagrande e Denardi proponevano al Comune di definire l'avvertenza in via stragiudiziale, rendendosi disponibile l'acquisto dell'area e proponendo di corrispondere inizialmente 10 milioni di lire e successivamente 25 milioni, pari a poco meno di 13.000 euro. Il Consiglio Comunale rifiutava. Con sentenza del Tribunale di Treviso numero 292 del 2008 veniva rigettata la richiesta di accertamento dell'intervenuto usucapione. Solo con nota del 1 luglio 2013, quindi 5 anni dopo, il Comune di Vittorio Veneto formalizzava al geometra Casagrande, erede degli attori e detentore dell'area, richiesta di restituzione delle chiavi nell'ottica di rientrare in possesso dell'isoletta, richiesta rimasta senza esito e alla quale non faceva seguito alcun ulteriore atto da parte della precedente amministrazione. Dopo un primo incontro nel corso del 2014 tra l'attuale amministrazione e il signor Casagrande, orientato al rilascio spontaneo dell'area, rimasto come detto senza esito, la Giunta ha promosso la procedura finalizzata al recupero coattivo della disponibilità del bene. In particolare, il 15 maggio ultimo scorso veniva notificato al detentore dell'area l'ordinanza 112 del 2015, con la quale si ordinava il rilascio del bene e il successivo 21 maggio l'area rientrava nella disponibilità del Comune. Si ritiene utile precisare che l'area non è attualmente aperta al pubblico in quanto ha bisogno di una serie di interventi volti alla messa in sicurezza e all'eliminazione di manufatti e piante che nel tempo hanno trasformato materialmente e percettivamente quest'area pubblica in uno spazio privato. Come visto, quindi, non esisteva a Vittorio Veneto alcuna situazione paragonabile alla vicenda in esame. In nessun altro caso, infatti, pur in presenza di una sentenza passata in giudicato, e mi si permetta di dire anche da parecchio tempo, favorevole al Comune, un privato seguitava a detenere arbitrariamente e in via esclusiva un'area di proprietà del Comune.
Nel novembre scorso, ad esempio, questo Consiglio ha approvato la transazione raggiunta con i coniugi Salamò relativa all'area del distributore della cosiddetta Vittoria Alata Sud, ma in questo caso si trattava per l'appunto di un contenzioso in essere e non definito circa la titolarità di un'area. Quanto all'agenda, diciamo così, della Giunta, nella giornata di domani il Comune, a seguito di un rilascio spontaneo già concordato col detentore, rientrerà in possesso dell'ulteriore residua porzione di 15 metri quadri dell'isoletta di Serravalle, ancora detenuta in via esclusiva da privati. Anche in questo caso, diversamente da quanto avvenuto nel caso dei signori Casagrande e Denardi, trattasi di una vicenda non coperta da giudicato, per la quale addirittura non vi era neppure un contenzioso giudiziale instaurato. Come noto, la Giunta sta inoltre cercando di raggiungere una soluzione anche per la vicenda di Piazza Meschio, della quale vi ha dato atto il Sindaco in precedenza, avendo concordato con l'Istituto Assicurativo che ha prestato la polizza fideiussoria la proposizione di un accertamento tecnico preventivo che certifichi con efficacia opponibile alle altre parti lo stato dei luoghi al fine di escutere la polizza stessa. Vorrà comprendere che, oltre che per evidenti motivi di discrezione, non appare opportuno rendere note pubblicamente verifiche in essere su situazioni dubbie, anche per tutelare i soggetti coinvolti che potrebbero risultare danneggiati nell'ipotesi in cui si riscontri successivamente un utilizzo legittimo del bene. Questa amministrazione rimane comunque e sempre disponibile a raccogliere suggerimenti e segnalazioni al riguardo, sempre nell'ottica di una corretta tutela del bene comune. Consigliere Maset, si prenoti nuovamente, ecco a lei la parola. Sì, grazie. Allora potrei dirmi anche soddisfatto dalla risposta, perché mi pare di intravedere, Assessore, dalle sue parole che comunque l'amministrazione sta andando avanti, quindi va benissimo, e questo è lo spirito. Condivido il suo ragionamento che nella fase così nella quale appunto state andando avanti è indispensabile anche non rendere pubblico i nominativi e quant'altro, quindi va bene, io la ringrazio anche della risposta che mi ha dato prima. Grazie consigliere. Esauriti i 10 punti all'ordine del giorno, ringrazio i consiglieri e auguro a tutti la buonanotte. Al prossimo Consiglio.